Buongiorno a tutti e benvenuti in questa mattinata che sarà una mattinata ricca, un convegno che vi riempirà di informazioni ma sicuramente utili. Il titolo è infatti Vivere insieme l'emergenza ed è un'iniziativa inserita nel progetto didattico dal titolo Cultura del volontariato e cucine di emergenza. Scritto dal dottor Giuseppe Battistini, che avremo modo poi di dialogare con lui qui sul palco, è un progetto promosso dalla DSE, il Dipartimento Solidarietà ed Emergenza della Federazione Italiana Cuochi, è realizzato dall'Istituto Beltrame in collaborazione con Prealpi Soccorso e in sinergia con la città di Vittorio Veneto e con la Protezione Civile per la collaborazione. Siete una platea bellissima, molto giovane, ci sono anche tante autorità. Questo progetto infatti è rivolto sì alle classi degli istituti alberghieri di quarta e quinta, ma è rivolto anche a tutta la cittadinanza. Gli scopi saranno, io non sono così brava ad elencarveli, le voci che si susseguiranno qui sicuramente sapranno esplicare in modo migliore gli scopi di questo progetto, però vi lascio qualche parola per darvi degli spunti e sono sicuramente volontariato, solidarietà, competenza e spirito di collaborazione. E proprio in questo spirito di collaborazione qui oggi non ci sono solo l'istituto alberghiero di Vittorio Veneto, ma c'è anche l'istituto Costa Smeralda di Arzachena in Sardegna, che è già qui da qualche giorno per vivere appunto questa esperienza. C'è sicuramente da leggere prima di tutto una comunicazione, perché qui siamo tanti, e quindi il presente comunicato così da poter al meglio gestire l'eventuale insorgere di un'emergenza. A supporto dei partecipanti c'è una squadra di emergenza composta da 3 addetti antincendio e 2 addetti al primo soccorso che indossano il gilet di alta visibilità. Li vedete ai lati. Gli addetti sono in posizioni di prossimità alle uscite di emergenza, così che possono guidarvi, se ci fosse la necessità, verso i punti di raccolta esterni dell'edificio. Il segnale di allarme che comunica la necessità di evacuare il teatro è la sirena antincendio e le specifiche indicazioni verranno date tramite l'impianto in filo diffusione. Al suono del segnale di allarme, mantenere la calma e raggiungere l'uscita di emergenza più vicina al proprio posto, seguendo le indicazioni del personale scolastico addetto alla gestione dell'emergenza. Detto personale vi accompagnerà nei punti di raccolta esterni. Una volta raggiunti i punti di raccolta esterni siete pregati di rimanere fermi in attesa che venga verificata la presenza. All'esterno riceverete poi eventuali informazioni utili per poter proseguire l'attività all'interno del teatro o per ritornare nelle vostre abitazioni. Si parla quindi di emergenza, ma è un progetto veramente interessante, io l'ho letto in questi giorni. Chi ha colto sicuramente la valenza di questo progetto didattico è la dirigente scolastica, la dottoressa Letizia Cavallini, che io invito qui per aprire i saluti iniziali. Buongiorno a tutti e a tutte. Un vivo ringraziamento alle autorità civili e militari presenti e un particolare ringraziamento alla padrona di casa, il sindaco Mirella Bagliana, che cercavo fra la platea, adesso l'ho individuata, al presidente della Prealpi Soccorso con il quale abbiamo costruito, il dottor Benvenuti, con la quale abbiamo costruito questo percorso, ma anche a tutte le associazioni che ci aiuteranno domani nella simulazione di emergenza. Quando tramite lo chef Battistini del Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della FIC mi è stato presentato questo progetto, che anzi avevo visto in azione presso l'Istituto Cipriani Colombo di Adria da una mia collega, la dottoressa Fagagnolo, che è in platea qui con noi, ho colto subito la grande valenza didattica del progetto, ma mi è scattata anche una scintilla. Ho detto sì, parliamo di volontariato, ma agiamo insieme, cioè proviamo a costruire una simulazione di emergenza che si apra al territorio e che sia una palestra di riflessione per noi.
Ecco perché in concomitanza con la sessione che si svolge qui nel Teatro Grande, lo chiamo così, nel ridotto del teatro ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno in modo particolare i sindaci convenuti, gli addetti ai lavori, gli assessori qui presenti, proprio per ragionare sul tema della sicurezza. Cucina in emergenza. Ecco, cucina in emergenza sta a significare come durante un'emergenza la ristorazione collettiva abbia un significato molto importante per le persone che in quel momento sono come dire, in uno stato di disagio molto forte, magari hanno perso quelli che sono i loro averi e è necessario che ci sia una forte e sicura preparazione. Ecco perché è rivolto a voi ragazzi degli istituti professionali alberghieri, perché non si improvvisa la cucina neanche in emergenza. E quindi l'azione di volontariato che si fa in emergenza è tanto più forte, tanto più valida quanto più i volontari sono pronti e preparati, quanto tutti sono pronti e preparati. E siccome in emergenza c'è una solidarietà che si apre ai territori viciniori che magari non sono stati colpiti dalla stessa emergenza, abbiamo colto, e ringrazio il professor Andolfato che ha avuto questa visione, l'idea di fare uno scambio con Arzachena, quindi con l'Istituto Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena, proprio per simboleggiare questa solidarietà fra regioni che dà anche senso a quella che è l'unità nazionale. Ecco perché noi a ottobre-novembre siamo stati ad Arzachena e abbiamo fatto lo stesso percorso con i nostri ragazzi. Ecco perché adesso riteniamo voi siate privilegiati nel ripetere questo percorso. Un'altra cosa vi volevo dire. È stupefacente vedere quante risorse umane ci sono a vostra disposizione per i vostri percorsi di vita e sono risorse umane che con generosità danno a voi questa opportunità. E io chiederei per il Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della FIC Veneto e per il Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della Sardegna un grande applauso. Non posso infine non ringraziare la scuola nei suoi organi superiori e abbiamo il privilegio oggi di avere il vice direttore dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Barbara Sardella, già nostra dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. Non mi dilungo oltre, sarò qui a guardarvi e sono convinta che sarà una bellissima esperienza. Grazie a tutti. Grazie mille alla dirigente scolastica. Invito qui invece per un saluto il dottor Eugenio Benvenuti, presidente di Prealpi Soccorso ODV di Vittorio Veneto. Grazie. E buongiorno a tutti. Io oggi qui rappresento un po' il volontariato di protezione civile, nel senso oltre alla mia organizzazione anche quelle altre presenti, però volevo ricordarvi velocemente che quando parliamo di protezione civile parliamo sempre di un sistema, ovvero una funzione dello Stato che integra tutta una serie di competenze per far fronte all'emergenza da fasi che probabilmente spesso non siamo abituati a considerare, che partono dalla previsione, dalla prevenzione e tutte le azioni che possono essere fatte per il superamento dell'emergenza. Questo perché ve lo dico? Perché mettere insieme competenze è la forza di questo sistema ed è la forza che fa sì che probabilmente sia uno dei migliori al mondo in questo momento. E
il messaggio che vi voglio lasciare è: in questo momento voi vi state formando e state seguendo un percorso scolastico. Questo percorso scolastico vi porta ad avere delle competenze che poi possono essere messe a disposizione di questo sistema, e quindi non sempre quello che studiamo, quello che stiamo facendo magari ci porta a immaginare di avere un certo percorso professionale, ad esempio, possa non essere per forza messo a disposizione della comunità. In questo caso credo che questo progetto vi stia dando gli strumenti per capire questa cosa, ed è penso la forza anche di questo progetto, il fatto che introdurvi a questo sistema, introdurvi a un qualcosa che magari non siete stati abituati a vedere, ed è sicuramente una delle cose più importanti che vi possiamo, insomma, è il messaggio più importante che vi possiamo trasmettere. Quindi vi ringrazio per l'attenzione che darete ai relatori, vi ringrazio di essere qui, ringrazio ovviamente tutti i presenti, le autorità che sono convenuti, e la scuola, la dirigente Cavallini, che come dire, con cui abbiamo condiviso un percorso lungo, però spero che possa darvi, come dire, delle soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie. Il loro operato è fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni, lo è stato anche per questa esercitazione, per questa iniziativa. Sto parlando della protezione civile provinciale. Io invito il dottor Luca Pozzobon per un saluto. Buongiorno a tutti, io porto i saluti del Presidente della Provincia, il Dottor Marco Donadel, che oggi non può essere qui, ma ci sarà domani nella seconda fase di questo evento. Come sappiamo tutti, la protezione civile in Italia è fatta dai volontari, è fatta sostanzialmente dai cittadini che si organizzano all'interno di associazioni e di organizzazioni di volontariato, e quindi promuovere la cultura del volontariato, come è il titolo di questo convegno, è fondamentale nelle scuole e nei giovani, nelle scuole superiori, nei giovani che sono maggiorenni o stanno per diventare maggiorenni, perché le nostre organizzazioni di volontariato hanno una grande necessità di giovani, di nuove leve, che abbiano voglia di impegnarsi nel volontariato e entrino all'interno di queste associazioni. Quindi veramente un plauso per questa bellissima iniziativa, sia alla Federazione Italiana Cuochi che alla dirigente didattica, a tutti quelli che hanno organizzato questo evento, e spero che voi ragazzi vi appassionate, diciamo, alle attività della protezione civile e facciate un pensiero di poter fare qualcosa a livello di volontariato. Vi ringrazio e non faccio perdere altro tempo. Grazie mille. Io adesso mi scusi in anticipo, ma non la conosco personalmente, la dottoressa Alice Lemessi, non so se è arrivata, non è ancora arrivata, magari avremo modo di sentirla più tardi. Ringraziamo sicuramente la Banca Prealpi San Biagio per il supporto a questa iniziativa. Non so se c'è qualche referente o comunque andiamo avanti, comunque è realizzata anche grazie al loro sostegno. E invito invece qui la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Baliana, per un saluto in quanto padrona di casa. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un saluto caloroso alla nostra dirigente Letizia Cavallini, un saluto alle autorità. Voglio salutare anche il presidente dell'Unione Montana Luciano Fregonese, nonché sindaco di Valdobbiadene, che è qui in sala con noi. Saluto i membri delle associazioni di volontariato, i dirigenti della provincia, il comandante Bosco, il rappresentante dei Vigili del Fuoco, il comandante della Polizia Locale, insomma un po' tutti, la Federazione Italiana Cuochi, grazie veramente. Io spendo due parole innanzitutto di ringraziamento. Il ringraziamento va veramente alla dirigente e
a Eugenio Benvenuti della Prealpi Soccorso per quello che hanno organizzato e per quello che sono riusciti a organizzare quest'oggi. E devo dire che noi siamo coinvolti come città di Vittorio Veneto, però ci hanno stimolato ancora di più in quello che è il nostro percorso di città di Vittorio Veneto nell'informare, nell'organizzarci rispetto al discorso appunto della protezione civile. Vorrei sottolineare che proprio la scorsa settimana, anzi venerdì, il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del piano di protezione civile della città di Vittorio Veneto. Poco tempo fa è stato approvato il piano intercomunale della protezione civile dell'Unione Montana e stiamo andando verso una rivalutazione di quelli che sono i piani di ambito della protezione civile. Questo lo dico perché, come è stato detto prima, noi tutti cittadini dobbiamo essere informati su quelle che sono le situazioni di emergenza che potranno verificarsi e come agire in queste situazioni di emergenza. Ecco, quello che chiedo io a voi ragazzi, ma già lo state facendo quest'oggi, quindi bravi, è quello di informarvi, di tenere costantemente informati sull'aggiornamento dei piani, di portare queste altre notizie all'interno delle vostre famiglie e questo è un dovere che abbiamo noi come cittadini per cercare di, ripeto, far fronte tutti assieme alle emergenze che eventualmente si presenteranno. Ultima cosa che voglio dire, vivere insieme l'emergenza è un titolo bellissimo perché insieme ci si dà forza e si affronta con più coraggio e più determinazione e si arriva anche molto più lontano. Quindi una buona mattinata a tutti e veramente di nuovo grazie all'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. L'abbiamo nominata prima, invito qui sul palco per un saluto alla dottoressa Barbara Sardella, vice direttore dell'ufficio scolastico regionale, già dirigente dell'ufficio ambito territoriale di Treviso. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio la dirigente per l'invito, per me è un onore essere qui. C'è sempre il cuore che chiama, nonostante insomma adesso io mi occupo di altro sia a livello regionale. Saluto le istituzioni presenti, il sindaco e soprattutto i ragazzi e i loro docenti. È sicuramente un'occasione importante. Ora devo dire che quando la dirigente mi ha appunto chiamata e invitata, innanzitutto volevo portare anche il saluto del direttore generale, ecco, mai dimenticarlo perché ci teneva anche alla presenza dell'ufficio, per cui porto anche il suo saluto. Cucine di emergenza effettivamente è un titolo che attrae, che suscita anche interesse e curiosità. E in questo io mi sento veramente, me lo sento di dire con tutto il cuore, quanto sia lungimirante una scuola che tenga conto di quanto necessario sia espandere le competenze dei ragazzi. Questa è la prova di quanto l'istruzione professionale abbia un valore aggiunto e sia capace di dare quell'expertise necessaria perché i ragazzi possano non solo esprimere le loro potenzialità all'interno della scuola dove stanno operando attualmente, ma anche nel mondo esterno quando poi dovranno affrontare la vita lavorativa oltre che la vita personale e professionale. E devo dire che la lungimiranza di un dirigente che è capace di guardare attorno a sé e di non stare dietro una scrivania ad attendere che altri propongano, ma di andare a cercare quelle che sono le altre esperienze che non si limitano alla stretta offerta formativa, quindi la lezione frontale, insegnare quelle che sono le materie tradizionali e ordinarie, ma cercare, cioè significa amare i propri ragazzi. Ecco, quello che fa la dirigente proponendovi queste esperienze che vi allargano gli orizzonti è perché appunto c'è un atto di amore nei vostri confronti. Ritengo che questo sia davvero qualcosa di eccezionale che non è facile trovare in tutte le professionalità, per cui davvero io mi complimento ed è per questo che quando la dirigente dottoressa Cavallini mi chiama io faccio fatica insomma a dire di no, ha anche questo potere di convincermi ad essere presente, per cui davvero io ringrazio peraltro devo dire con esperienza a 360 gradi perché è capace anche di e del resto non può essere diversamente in questa occasione, di coinvolgere tutto il territorio. E in questa occasione sta
prestando la scuola al volontariato, ovvero come far sì, sappiamo ci si un po' lamenta tanto del fatto che pochi ragazzi si avvicinino al volontariato, e con quanto è bello anche scoprire il valore etico di quello che state voi imparando, cioè il valore etico anche del cibo, quanto può essere il vostro lavoro non solo utile a voi, alla vostra carriera, ma anche agli altri. Ecco, questo appunto è un esempio di quanto importante sia quello che molto probabilmente, immagino, spero, per avere il fatto che avete scelto questo indirizzo, andrete a fare nella vostra vita lavorativa. Per cui davvero complimenti e insomma vi auguro che possa davvero suscitare in voi una maggiore amore verso il lavoro che farete e soprattutto ecco, riuscire a darlo e a farlo al servizio degli altri. Grazie e buona giornata. Grazie mille. A chiudere i saluti istituzionali ci sono le parole del Presidente di Regione del Veneto Alberto Stefani. Non è potuto essere presente ma ha mandato una lettera che sottolinea che il progetto didattico Cultura del volontariato e Cucine in emergenza, nato dalla sinergia tra diverse realtà, rappresenta per i ragazzi un'occasione preziosa per toccare con mano cosa significhi fare squadra durante una crisi. È un'opportunità fondamentale per comprendere che, di fronte a catastrofi naturali o ad eventi critici, l'improvvisazione non è ammessa. Serve la professionalità che le donne e gli uomini della protezione civile mettono in campo ogni giorno. Vivere l'esperienza della simulazione, pianificando e allestendo cucine da campo, permette di apprendere il valore operativo del volontariato, un impegno che, per essere efficace, deve essere sempre supportato da preparazione e competenza. Avvicinare i giovani alla grande famiglia dei volontari contribuisce a renderli cittadini più consapevoli e attivi, capaci di trarre insegnamenti fondamentali da queste esercitazioni. Nel rivolgere a tutti i partecipanti i miei cordiali saluti, auguro una giornata di proficuo confronto e crescita. Alberto Stefani. Allora, siamo giunti alle conclusioni dei saluti, entriamo nel vivo di questa mattinata, quindi dalla regia dovrebbero partire dei video. Prego. Mani che impastano tra lacrime e speranza, il profumo del pane scalda chi avanza, campane di solidarietà nel cuore della cucina, portiamo luce dove la notte rovina. Da ogni regione un tocco speciale, dall'est siciliano al nord spettacolare, ognuno porta il suo pezzo d'amore nei piatti che ridanno colore. Cuciniamo sorrisi con il calore di casa, per chi nel buio ormai si sente in pausa. Un piatto di vita tra mani gentili, custodi d'anime nei momenti più ostili. Volontari del cuore, grembiuli a vento, nella tempesta restiamo un momento, con pentole e fiamme scriviamo una poesia. Sul tavolo vola un'anima in armonia. Cuciniamo sorrisi con il calore di casa, per chi nel buio ormai si sente in pausa. Un piatto di vita tra mani gentili, custodi d'anime nei momenti più ostili. Volontari del cuore, grembiuli al vento, nella tempesta restiamo un momento, con vento e fiamme scriviamo una poesia. Sul tavolo vola un'anima in armonia. Non c'è confine tra chi dà e chi riceve, un abbraccio di sapori che tutto solleva, perché il cibo è promessa sul piatto servita, parole silenziose di speranza infinita. Cuciniamo sorrisi con il calore di casa, per chi nel buio ormai si sente in pausa. Un piatto di vita, tra mani gentili,
d'anime nei momenti più ostili. Custodi d'anime nei momenti più ostili. Non c'è confine tra chi dà e chi riceve. Un abbraccio di sapori che tutto solleva. Perché il cibo è promessa, sul piatto servita, parole silenziose di speranza infinita. Infinita. Non c'è confine tra chi dà e chi riceve. Tra un attimo parte anche il secondo video, quando hanno piacere le autorità poi possono proseguire verso il ridotto del teatro dove si terrà la tavola rotonda. Prego. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep us away from his love. Oh, yeah. Oh, yes, I love him. I'm gonna follow. He'll always be my true love. From now until forever. Yes, I love him. I follow you. Away from his Grazie per queste immagini che hanno restituito solo parzialmente tutto l'impegno e l'emozione, ma insomma è sempre bello vederle. Allora, dicevamo, la tavola rotonda inizia nel ridotto del teatro, quindi ringrazio tutti i sindaci e le autorità che sono state qui con noi. Potete, se volete, avvicinarvi al ridotto. Qui proseguirà la sessione plenaria dove avremo delle esperienze
e dei momenti formativi molto interessanti. Io infatti comincio con il chiamare i protagonisti di questo tavolo e quindi parto da Francesca Paolillo, che è componente del consiglio direttivo di DSE FIC, Giancarlo Cliceri, presidente nazionale della DSE, Stefano Zanatta, presidente invece regionale della DSE, Gabriella Secchi, presidente DSE Sardegna, Giuseppe Battistini, che è vicepresidente della FIC, oltre che ideatore del progetto, e chiamo anche Ermanno Zago, anche lui componente della DSE. Dovremmo esserci tutti. L'intervento della dottoressa Paolillo ha il titolo Il senso del volontariato. Dovrebbe essere supportato da delle slide. Viene qui con me? Ah no, viene al centro, ok. Allora, buongiorno a tutti, sono felicissima di essere qui, soprattutto per essere insieme con voi ragazzi. Mi chiamo Francesca Paolillo, sono una ex insegnante di cucina, adesso felicemente in pensione, e mi posso dedicare finalmente a tutto quello che ho fatto per tutta la vita, ma con il lavoro in mezzo c'era meno tempo. Adesso finalmente mi posso dedicare al volontariato. Io sono qui soltanto per dare delle mie riflessioni su che cos'è il volontariato e su che cos'è il volontario. Per mandare avanti le slide. Vedo la freccia, penso. Questa? Eccola qua. Allora, qui faccio parte della Federazione Italiana Cuochi del DSE, del Dipartimento Solidarietà e Emergenze, ma poi vi spiegheranno i miei colleghi che cos'è questa cosa. Io vado in altre. Allora, vi chiedo soltanto di osservare questa foto, di memorizzare e farvi una vostra idea su che cosa percepite. Poi la riprendiamo più avanti. Allora, volontariato. Io qui ho ripreso tale quale quello che riporta la Treccani. Voi sapete che cos'è la Treccani, vero? Feedback da parte vostra. No, è una enciclopedia. Adesso l'intelligenza artificiale vi dà tutto e di più nel computer, io sono di vecchia data e quindi vado ancora a cercare alcune cose nell'enciclopedia. Allora, la Treccani dice che il volontariato è prestazione volontaria e gratuita della propria opera e dei mezzi di cui si dispone a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata a far fronte a emergenze occasionali oppure con servizio continuativo. Quindi la Treccani dice: io metto a disposizione i miei mezzi, quello che so fare, quello che posso fare, a disposizione degli altri. Adesso vorrei fare un piccolo gioco, se il professor Andolfato mi dà una mano. Viene lanciato un oggetto a random, dove capita, chi lo prende e mi deve dire un aggettivo riguardante il volontariato. La prima cosa che vi viene in mente. Possiamo dargli il microfono, Domenico? Ai ragazzi? Domenico, scusa, però ti ci vuole un microfono perché non sentiamo né te né quello che dicono i ragazzi. Provo a seguirlo io. Perfetto.
Bene, ripartiamo. La sfinito. Esatto. Oppa, proviamo qui. Bene. Allora, vediamo un po'. Eccola lì, chi è? Su in piedi. Facciamo un applauso anche a lei intanto. Io non so in realtà che aggettivo dare, però io ho pensato alla parola amore, perché una persona che decide di fare volontariato deve venirgli dal cuore, perché solitamente non è che, come è stato detto prima, non è una cosa tanto diffusa, e quindi secondo me una persona deve proprio volere sia il bene del posto in cui vive, sia il bene degli altri, e quindi... Parola azzeccatissima, brava. Vieni con me. Principessa, vieni con me. Adesso ne becchiamo un altro. Salta di qua, senza ucciderti. Buttalo in su adesso. Buttalo in su. Dove vuoi? Vai. Prego. Dov'è finito il Non lo so! Cerca la... Laura, guarda. Che carino però. Già che devo fare, ho capito. Devi dire un aggettivo che secondo te rappresenta il volontariato. Un aggettivo, devi dire un aggettivo, il primo che ti viene in mente. Gentilezza, penso, sì. Se vuoi dire due parole sul perché. Beh, devi essere sicuramente gentile, educato per fare una roba del genere, secondo me. Bene. No, fai il giro di là, Puoi lanciarlo anche verso l'alto volendo, Hai anche gente dietro di te volendo, Perfetta, l'ho vista, perfetta, questa è perfetta. È andata Elvis. Il primo che ha colpito, io ho visto... Ashley, non hai scampo. Ma non mi ha toccato. Allora, da qui non ci si muove finché non dici quello che devi dire. Scegli. Dov'è la ranetta? È sotto il giorno. No. Generosità. Generosità, guarda che è un gioco, sai, non ti devi preoccupare. Vieni che lanciamo questa.
Vuoi dire qualcosa sulla generosità o no? Quando pensi alla generosità, che cosa ti viene in mente? Basta, facciamo il lancio e basta, dai. Dove vuoi? Professoressa Paolillo, quante parole vuole? 30, 40, quante ne vuole? 5 in totale, 5. mancano 2. Quante ne abbiamo fatte? 3. Mira qualche maschietto. Eccolo, prego. La mia parola è premurosità, perché è un'azione, diciamo, di gentilezza e non è una cosa che si fa tutti i giorni. Premurosità. Bravo, bravo. Direi che adesso prendiamo la professoressa Carniel, che la vedo molto rilassata qui. Venga, professoressa, venga con me un attimo. Fa lei l'ultimo lancio? Faccio all'indietro. Facciamo all'indietro. Bisogna rifarlo. Lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Professoressa Carniel, venga qui. Prego. Si scansano tutti. Eccola. La parola che mi veniva in mente era organizzazione, perché comunque per fare volontariato c'è sempre... Scusa, non ho capito. Organizzazione. Perché comunque per fare volontariato c'è sempre un'organizzazione dietro, non è che si fa così la prima cosa che viene in mente. Brava. Professoressa Paolillo, cosa dice? Mi fermo o... Sì, basta, grazie. Bene, io scendo. Siete stati molto gentili e collaborativi, vi ringrazio. Poi le vostre parole le riprenderemo dopo. Andiamo avanti con le slide. Il volontario, chi è il volontario? È una cosa, questa è stata presa dalla Carta dei Valori del Volontariato e cita così: volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito, promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari delle proprie azioni e contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. Allora, io qui mi soffermo in due cose. La prima è adempiuti i doveri di ogni cittadino, perché molte volte uno magari fa il mezzo delinquente e dopo, per sentirsi a posto con la coscienza, dice beh, vado a fare volontariato. Non funziona così. Il cittadino deve essere ineccepibile, poi può fare anche il volontariato. E poi la realizzazione dei beni comuni. Qui avete visto prima dei video emozionali che sono stati proposti e sono sempre a favore dell'umanità, che è il primo bene comune che ci riguarda. Però secondo me, è un mio parere, poi è tutto molto discutibile, ma secondo me il volontariato deve essere fatto a tutto tondo. A tutto tondo cosa vuol dire? Che abbiamo l'umanità, abbiamo l'ambiente, in Italia abbiamo il FAI, non so se lo conoscete, il Fondo per l'Ambiente Italiano, dove si cerca di valorizzare i beni che abbiamo. La cultura, si fa molto volontariato anche per mantenere la cultura italiana. Gli animali, uno magari si sente portato, trasportato verso gli animali, ci sono i canili che cercano sempre dei volontari. Quindi il volontariato può essere fatto a tutto tondo. Adesso io vi faccio una domanda. C'è qualcuno di voi che fa già volontariato?
Non riesco a vedere. Ci sono mani alzate? Anche in parrocchia. No. Allora vi faccio riflettere. Anzi, ripongo la domanda. C'è qualcuno di voi che fa volontariato non in associazioni già predisposte, ma per conto suo? Nessuno, lo stesso. Gli scout, la parrocchia, La sagra paesana. la sagra. Allora, La ragazza là, guarda, Francesca. alzatevi in piedi chi fa volontariato. Madonna, non vedo proprio niente. Bene, in due parole mi dite, professor Andolfato, dov'è? No, state in piedi. Guarda che non è niente da male fare volontariato, ragazzi. Sì. Se mi dite due parole proprio di quello che fate. Io faccio la parrocchia Sante Paolo per il Grest. Bravo. Anch'io faccio l'animatore per un Grest parrocchiale. Bravo. Io faccio animatrice per un Grest parrocchiale e aiuto con la sagra tramite un'associazione. Brava. Io non volevo farlo. Io insegno catechismo a dei bambini delle elementari. Brava. Io organizzo il Grest e lavoro per la Proloco. Anch'io faccio l'animatrice al Grest. Io d'estate lavoro in sagra e do una mano alla parrocchia per organizzare alcuni eventi. Brava, ci sono due ragazze qui, se non sbaglio, sì, no, si sono alzate in piedi. Collaboro con gli alpini e ho dato una mano in ambiente e servizi. Bravo. Già dentro l'ANA. Io faccio scout. Bravo. Altre due, non me le sono perse. Qui. Dai. Noi aiutiamo dove? Il gattile. Brava. Brava. Il gattile, bravissima. Bene, allora io dico che tutti gli altri che non hanno alzato la mano probabilmente lo fanno il volontariato, perché basta aiutare un proprio compagno di classe in difficoltà che è volontariato. Nessuno vi obbliga, nessuno ve lo chiede, eppure tutti lo fate. Quindi secondo me siete tutti volontari a modo vostro. Allora, volontariato vuol dire fare del bene e riceverne altrettanto. Vi assicuro che quando si fa qualcosa per gli altri, quello che si ha in cambio è tantissimo, un sorriso, un abbraccio, una richiesta di aiuto al quale uno si sente in grado di darlo, si riceve tantissimo, quindi non è solo un dare ma è anche un ricevere. Vado avanti veloce perché credo che ho sforato nel tempo. No, scusa. Allora, che cosa significa realmente fare del volontariato? Perché si fa e si sente il bisogno di farlo. Questa è una cosa che mi sono chiesta. Allora, io ho sempre fatto volontariato, probabilmente ce l'ho nel sangue, fin da quando andavo alle medie. Però questa domanda me la sono fatta soltanto in tarda età e devo dire precisamente con l'ultima mia quinta che ho avuto.
Assieme a loro abbiamo creato queste slide e ci siamo fatti questa domanda. Allora, 5 sono le motivazioni che io mi sono data e i miei allievi hanno risposto, sì. Allora, 5 ragioni per fare volontariato. Condividere nuove persone con i miei stessi ideali. Vi ricordate la fotografia che vi ho detto prima, memorizzatela? Che cosa avete colto da quella foto? Felicità. Qualche altro aggettivo? Un gruppo. Come? Unione. Allora, se voi avete osservato, eravamo tutti e 4 molto sorridenti, quindi eravamo tutti quanti molto rilassati e molto contenti. La prima risposta che ci siamo dati è conoscere nuove persone con i miei stessi ideali. In quella situazione là io conoscevo soltanto una persona, le altre non le conoscevo, abbiamo lavorato 4 giorni assieme, siamo stati benissimo e ci siamo divertiti. La seconda risposta è divertirsi, perché fare volontariato dove non ci si diverte diventa un peso. Ci sono delle situazioni in cui bisogna affrontare delle problematiche, però si affrontano con uno spirito diverso rispetto a quando si è nel posto di lavoro. Quindi si è molto più tranquilli, molto più rilassati, c'è molto spirito di collaborazione, quindi ci si diverte. Il terzo punto, aumentare la mia realizzazione personale. Se io riesco a dare, riesco a ricevere e quindi la mia realizzazione, quando io riesco a capire che faccio qualcosa e questo qualcosa fa il bene degli altri, riesco anche a rafforzare la mia realizzazione personale e di conseguenza la mia autostima. Il numero 4 è la mia autostima. Rafforzare l'empatia. E sull'empatia è un aggettivo che ci torno dopo, quando andremo ad analizzare anche i vostri aggettivi che avete dato. Allora, una cosa che mi sono dimenticata di dire, quando si fa volontariato bisogna fare quello che si è in grado di fare. A me piacerebbe tantissimo andare con il professor Andolfato con la Croce Rossa, ma se io vedo il sangue svengo e quindi cosa vado a fare? Creo un problema invece di risolverli i problemi. Quindi la cosa principale è mettere in campo le proprie capacità, la propria professionalità e fare quello che si è in grado di fare. Io sono una che sono capace di far da mangiare e mi presto per far da mangiare. Quando si viene chiamati, nel nostro caso, adesso qui entro un po' nello specifico del DSE, noi siamo Dipartimento Solidarietà Emergenze, partiamo quando ci sono delle emergenze. Vi faccio l'esempio dell'ultima emergenza che per fortuna che è successa anni fa, è quella dell'Emilia Romagna, dove siamo stati interpellati. Bisogna mettere in atto alcune strategie. La prima è ascoltare. Uno non può lavorare di pancia, non può dire c'è questo, devo correre, bisogna ascoltare quello che viene detto, quindi lavorare di testa. Viene fatta una telefonata, è successo questo, hai 12 ore per partire, devi organizzare una cucina da campo, sei insieme con queste persone, quindi hai questa squadra, può essere che qualcuno le conosci, qualcuno non le conosci, non sai dove andrai a dormire, non sai cosa devi fare, sei disposto a partire? E lì uno ci riflette. Sintonizzare. Io sintonizzo le indicazioni che ho ascoltato e comincio a dire: conosco le persone, una sì, una no, vabbè, ma non mi riguarda, perché quello che voglio fare io è andare a aiutare in questa emergenza. Ho 12 ore di tempo per prepararmi, sono in grado o non sono in grado? Ma sì, sono in grado. Mi vengono chieste 48 ore di autosufficienza, quindi vuol dire che devo partire con acqua e viveri per me, perché non posso arrivare nel posto e creare il problema. Io devo essere autosufficiente, devo risolverli i problemi. Sono in grado, in 12 ore mi hanno telefonato alle 9 di sera, sono in grado in 12 ore di essere autosufficiente? Sì, no, e valuto tutte queste cose. Una volta che ho valutato tutte queste cose, collego il cervello
collego il cervello e dico, adesso tutto a posto, parto e vado. Conosco i miei colleghi, facciamo questo viaggio, arriviamo nel posto e lì è il momento più importante, la connessione. Io mi devo connettere con il luogo in cui sono arrivata. Devo vedere cosa ho a disposizione, cosa non ho a disposizione, cosa posso fare, cosa non posso fare, e a quel punto lì si parte e si va in azione. Quindi prima di partire, che non è una risposta di pancia, ripeto, non è dire sì vado, c'è tutta una preparazione mentale che uno deve fare per arrivare lì e non creare disagi, ma risolvere i problemi. Questa è una cosa fondamentale sul volontariato. In qualsiasi posto si vada, in qualsiasi ente si voglia far parte, è una cosa fondamentale. Io i problemi li devo risolvere e non creare. Quando è tempo di aiutare, arrivano gli chef dell'emergenza, che in questo caso saremo noi del DSE. E qui riprendiamo le parole. Allora, queste parole qui che vedete, scusate che... Amore, empatia, crescita personale, capacità di adattamento, solidarietà, forza di volontà, equità, attenzione, affetto e protezione sono tutte parole che sono venute in altri convegni come questo dai vostri colleghi, dai vostri compagni. A queste qui noi andremo ad aggiungere le vostre, che amore è stata la prima, ma come vedete qui amore è quella scritta più in grande, quindi è quella che ci porta veramente a metterci in gioco, e aggiungeremo gentilezza, che non c'è, aggiungeremo generosità, che non c'è, quindi sono molto felice dei vostri aggettivi che sono venuti fuori, perché sono aggettivi che non erano mai usciti. Premurosità, e anche questo mi è piaciuto molto, e organizzazione. Questo è proprio nel massimo della mia felicità, perché l'organizzazione vuol dire che avete colto che non si parte così, ma si parte in maniera organizzata, in maniera ponderata. Vi dicevo prima che ritornavo sulla parola empatia. Empatia era un aggettivo che io nella mia vita non ho usato molto. Mi è stato dato questo aggettivo dai miei allievi di quinta con cui ho fatto questo lavoro alla fine del mio percorso scolastico. È stato il regalo più bello che io abbia ricevuto prima del pensionamento, che è stato un bigliettino in cui c'era scritto grazie per esserci sempre stata e per la sua empatia. Io gli ho chiesto ma cosa vuol dire empatia? Empatia, loro mi hanno detto, vuol dire ascoltare, saper mettersi nei panni nostri, erano i ragazzi che me lo dicevano, saper aiutarci nei nostri problemi. Quindi mi hanno detto lei è una persona molto empatica, è una persona che con noi si è sempre relazionata alla pari, mai con superiorità ma alla pari. È stato il regalo più bello che io ho ricevuto in tutta la mia carriera scolastica. Quindi l'empatia, e prima c'era scritto alla fine dei 5 punti, rafforza l'empatia, perché più si sta assieme con le persone, più ci si dedica alle persone, più si diventa empatici, più si impara a relazionarsi con loro. E concludo con questo, che è una frase detta da Floriani Lauriola, che è una scrittrice poetessa. Credo sia anche disabile, ma lei non si è mai scoperta per questo. I volontari sono essere liberi, e sottolineo liberi. Nessuno ci obbliga ad essere volontari, uno lo fa perché vuole, nessuno ci addita se non lo facciamo e nessuno ci viene a tirare per la camicia e dire dai viene. Deve essere una propria scelta libera. In grado di adoperare le proprie abilità e capacità per il bene altrui. E con questa io ho concluso. Spero di non avervi annoiato. Grazie mille alla dottoressa Paolillo. La parola ora a Giancarlo Cliceri, che è presidente nazionale della DSE.
Buongiorno a tutti e soprattutto un grazie alla dirigente e a voi ragazzi e ai docenti. Io non voglio rubarvi molto tempo, vi farò un breve riassunto di che cosa è il DSE per essere più nello specifico. Come avete visto nel primo video emozionale abbiamo raggruppato 10 anni, ma molto è rimasto fuori se pensate che i nostri eventi su tutto il territorio italiano l'anno 2025 sono stati 165 eventi solidali da parte dei nostri territoriali che in tutte le regioni hanno formato il Dipartimento Solidarietà e Emergenza. Il DSE nasce nel 2016 da un progetto del nostro fondatore Roberto Rosati, che per 9 anni ha guidato anche la presidenza. Perché nasce il DSE? Perché noi professionalmente siamo tutti cuochi, chi è docente, chi è patron, chi è chef nel ristorante stellato o chi nella semplice trattoria o nella ristorazione collettiva. Per muoversi o operare in protezione civile non poteva operare una federazione di professionisti, doveva formare un ente di terzo settore e per cui nel 2016 abbiamo formato il Dipartimento Solidarietà e Emergenze che, come diceva prima un collega di protezione civile, la protezione civile in Italia è strutturata ed è formata e giornalmente ci formiamo per essere operativa, perché non si può improvvisare. Voi siete giovani, non lo ricorderete o forse su qualche speciale ancora appare. I famosi angeli del fango potevano andare bene nel 1966 nell'alluvione di Firenze, che non c'era un sistema di protezione civile e il volontario che abbiamo tutti nel nostro DNA è sceso tutti quanti. Oggi il volontariato deve essere strutturato, deve essere preparato, perché altrimenti nel nostro percorso abbiamo visto anche un'alluvione recente in Toscana che molti si erano organizzati con la pala per venire, creano danno. La loro bontà, se non è supportata da un volontario preparato che sa dove muoversi, come muoversi, assolutamente crea danno. E questo il Dipartimento Nazionale obbliga il volontariato alle azioni di formazione. Nel nostro settore, per esempio, cucinare è sottinteso, siamo tutti professionisti, ma dobbiamo fare una preparazione di protezione civile di un tot di ore, poi vi spiegherà meglio il mio collega, per cui quando partiamo, come diceva la professoressa Paolillo, dobbiamo sapere dove muoverci ed è strutturato così. Praticamente il Dipartimento Nazionale, cioè la protezione civile con il centro operativo a Roma, chiama il nostro responsabile emergenze che a sua volta chiama i volontari della zona in cui viene attivato o l'emergenza o la necessità di avere un supporto per le cucine d'emergenza. Ogni squadra nelle regioni ha strutturato dei volontari che danno la loro partecipazione alla partenza immediata, quella che noi chiamiamo H0, che vengono formati come tutti noi per quello che dovranno portare per questi 3 giorni, dovranno avere ricambi, perché come diceva, sappiamo che veniamo chiamati, ma non sappiamo dove siamo effettivamente. Molti di noi hanno partecipato al sisma del centro Italia, da Amatrice,
E i primi giorni eravamo in un campo vero e proprio a Illica, in pendenza, dove pioveva tutti i giorni, cioè sì che la nostra preparazione deve far fronte anche a questo. Questo è un po' la struttura del DSE, poi ci sono le squadre che partono H36, è suddivisa poi nelle fasi dell'emergenza. Chiaramente nella primissima emergenza noi prediligiamo cuochi dei grandi numeri, ristorazione collettiva, catering, perché si affrontano dei numeri diciamo notevoli. Gli ultimi campi anche in Emilia erano da 400-500 persone, per cui il cuoco dell'osteria familiare che gestisce insieme alla signora Rosa la sua cucina non può far fronte ai numeri che vengono proposti. Poi successivamente, come dicevamo prima, vengono inseriti anche i cuochi volontari che hanno realtà con dimensioni ridotte. Per cui questo è quanto poi nel tempo il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha riconosciuto, perché il DSE è una delle 61 associazioni riconosciute a livello nazionale, insieme alle altre più blasonate, faccio Croce Rossa, le Misericordie d'Italia e le altre associazioni di volontariato. Per cui questo è un po' il panorama di che cosa è il DSE, e questo è la nostra, diciamo, mission di incentivare, invogliare anche i giovani. Nel terremoto del Centro Italia molti istituti alberghieri del Lazio, Marche e anche Toscana, se mi ricordo bene, hanno mandato i loro allievi con i loro professori in supporto ai nostri cuochi volontari, proprio per farli testare nel campo che cos'è il volontariato. E a questa domanda io vi do una risposta. Perché volontariato? Perché tutte le volte, e purtroppo nella nostra fragile nazione siamo dovuti partire moltissime volte, quando torno dalle giornate che ho dedicato alla popolazione, torno più leggero, con un bagaglio e una ricchezza che, vabbè, io mi commuovo sempre, è commovente e ti rimane. E questo spero vivamente che con un grande impegno che mette anche l'istituto e tutto l'apparato anche amministrativo, proponendo queste giornate, sia veramente di incentivo per voi giovani, perché voi siete il futuro. E concludo dicendovi questo: purtroppo fino a che non ci tocca non riusciamo a capire, però se riuscite a vedere lontano sicuramente avremo una civiltà, una popolazione più unita, più coesa e più propensa per il futuro. Grazie. Grazie Presidente. Ora ci racconterà un'esperienza lo chef Stefano Zanatta, Presidente di DSE Veneto. Allora, intanto ciao ragazzi, sono felice di vedervi oggi qui tutti quanti. Io non parlo tanto perché per me ha già parlato Giancarlo e la Francesca hanno già parlato, quindi io volevo solo dirvi, io sono 25 anni che faccio protezione civile. In 25 anni ne ho viste tante cose, dai terremoti alle alluvioni. E oggi qui voglio soltanto farvi vedere quello che noi abbiamo fatto lo scorso anno, con un video di brevi minuti, di cosa abbiamo fatto noi lo scorso anno e cosa abbiamo dato alla popolazione e alle persone che avevano bisogno. Ragazzi, noi collaboriamo tanto con le squadre, con le scuole, con i ragazzi speciali e specialmente con le persone che hanno bisogno. Io vi chiedo una cosa a tutti quanti voi: se avete interesse di fare del volontariato, noi siamo qui. Alla fine della giornata, alla fine della mattinata, potete chiederci qualsiasi informazione. Noi vi diamo delle risposte.
Spero che almeno un pochi di voi possano capire cosa vuol dire volontariato. Queste qua sono le cose che avrei piacere. Magari qualcuno di voi mi ferma e mi chiede, gli do una qualsiasi risposta che vuole sapere. Your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win. You're starting down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if our love was just a circus. Questi siamo noi. Grazie mille. Grazie. Ora la parola alla chef Gabriella Secchi, presidente di DSE Sardegna. Buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio. Siamo veramente felici di essere ospitati qua, dietro al gemellaggio che abbiamo fatto in Sardegna. Io ho ascoltato, abbiamo sentito parlare del volontariato, del DSE, della protezione civile, ma fondamentalmente bisognerebbe capire come si arriva al DSE. Semplicemente bisogna imparare ad ascoltarci e capire quanto siamo predisposti a dare solidarietà, a dare un appoggio a chi ce l'ha. Io racconto la mia esperienza. Io già da ragazzina difendevo tutti i miei compagni di scuola, sembravo il maschiaccio di classe, però lo facevo veramente volentieri. Poi un bel giorno, una volta che si ha famiglia, si hanno figli, la mia reazione umana è nata nel momento esatto in cui uno dei miei figli era a scuola con un ragazzo speciale che oltretutto, senza neanche volerlo, mio figlio mi ha insegnato a comunicare con questo ragazzo, perché mi diceva: ma questo ragazzo ascolta solo me, non ascolta neanche l'insegnante. Io gli dico stai zitto e lui sta zitto, perché urlava a dismisura. E lì ho capito che io dovevo fare qualcosa. Non so come, non sapevo ancora come, quando e perché, però volevo capire esattamente che non volevo essere solo quel pensiero, dovevo fare qualcosa di più. E lì poi col tempo ho conosciuto la Federazione Italiana Cuochi, ho conosciuto il Dipartimento Solidarietà Emergenza Sardegna, nonché nazionale, e allora ho attivato la mia mente. Ho detto adesso voglio fare un evento per queste persone, perché comunque c'era un grande disturbo di disabilità. E siamo riusciti a portare avanti questo progetto. Abbiamo fatto una raccolta fondi di 5 milioni delle vecchie lire, questo è stato proprio nel 2019, se non mi ricordo male la data, dietro il vecchio presidente Marcello Sanna, che mi ha sostenuta tantissimo. E da lì io sono salita in corsa, tant'è che poi quando mi è stato proposto di diventare presidente, io ho detto ragazzi, non posso stare da sola, ho bisogno anch'io di aiuto, perché da soli non si va avanti da nessuna parte. E soprattutto in emergenza dico sempre che siamo tutti uguali, quindi l'emergenza noi fondamentalmente la viviamo tutti i giorni. Anche con le piccole cose, con le piccole attenzioni, che ne so, dare supporto a famiglie, ma anche semplicemente alle famiglie.
Io di mio è da 5 anni che ormai tengo anche una bambina e do supporto alla mamma, ormai è diventata una persona della mia famiglia, compresi i miei figli che l'adorano. Però da queste piccole attenzioni si capisce perché si va a finire il DSE, perché noi ci siamo ascoltati, dobbiamo imparare ad ascoltarci, dobbiamo imparare a relazionarci con tutti, ma veramente con tutti, e forse anche con chi ci disturba di più. E allora lì premia sempre il silenzio. Però quel silenzio dà tanto, perché dà un'immagine diversa. Io non mi voglio veramente allungare nei discorsi, ma vorrei potervi dire tante cose. Questo DSE a me mi ha rafforzato in una maniera esagerata, mi ha fatto piangere tanto e penso che, diciamo che abbiamo pianto in squadra, abbiamo pianto in gruppo, abbiamo fatto dei corsi di alta formazione, abbiamo anche creato delle competizioni attraverso il nazionale, ci siamo presentati portando anche la medaglia d'oro più l'oro assoluto alla Regione Sardegna, semplicemente perché abbiamo studiato la semplicità di quel piatto che poteva nascere in una situazione emergenziale. Quindi questo è il DSE. Il DSE è di tutte le regioni e io veramente, come ha detto Stefano, invito tutti a chiederci, perché siamo tanti, ma non siamo abbastanza. Ce ne vogliono tantissime altre giacche sensibili che possano attraverso il cibo regalare quell'abbraccio, che è una parola che è mancata all'elenco di stamattina. Io, avendo fatto diversi eventi anche in altre situazioni, credetemi che l'abbraccio di queste persone, il sorriso o semplicemente un messaggio riempie l'anima e il cuore. Quindi questo è. Grazie a tutti. Grazie mille per l'esperienza. La parola ora allo chef Battistini, che abbiamo detto... Scusate, Prego. devo solo aggiungere una piccola cosa che non è un particolare. Il volontario, se è attivato dal Dipartimento Nazionale, usufruisce dell'articolo 39 e 40. Che cosa vuol dire? Se uno è in forza lavoro, l'azienda ha il dovere di lasciare il dipendente, che chiaramente ha dichiarato che fa parte di un'organizzazione regionale o nazionale, e viene retribuito come se fosse direttamente al lavoro. L'articolo 40 è il rimborso del carburante o i viaggi in aereo, in treno. Perché scusate se mi sono dimenticato, perché è fondamentale, perché chiaramente uno non può essere solo mettere a disposizione la propria opera e non deve neanche rimettere la parte economica. Questo è solo una piccola precisazione, ma importante. Grazie mille. Ciao a tutti ragazzi, come avete capito io sono Giuseppe Battistini e prima di iniziare il mio intervento avrei piacere di ringraziare la dirigente Cavallini, Letizia Cavallini, per aver dato la possibilità al DSE di poter portare anche in questa scuola il progetto didattico Cultura del volontariato e cucina in emergenza. Ringrazio anche le istituzioni che erano presenti e che poi si sono spostate e anche le persone che magari non hanno potuto venire per motivi vari, ma che comunque hanno contribuito a far sì che questo progetto potesse essere realizzato anche in questo istituto. È un progetto che non è mio, nel senso che io l'ho solo rivisto, perché il progetto è partito circa nel 2017 dalla Protezione Civile di Verona,
dal dottor Riolfi. Io quel progetto qui l'ho visto esattamente durante una festa di protezione civile a Vicenza, e dove appunto la protezione civile di Verona faceva girare un video dove si vedevano ragazzi dell'istituto alberghiero che in emergenza lavoravano con la protezione civile e con gli insegnanti. Quando prima il presidente Giancarlo ha detto io ho visto ragazzi degli istituti alberghieri delle zone limitrofe, perché stiamo parlando del centro Italia, delle zone limitrofe collaborare nei campi che avevano in quel momento costruito, lì era presente anche una scuola alberghiera veneta con 5-6 ragazzi, e quindi da lì è partita l'idea di dire ma perché sto progetto, poi è stato un po' lasciato lì in stand-by, e appunto nel 2021 è partita l'idea, dopo averlo visto, di portare quel progetto lì, magari rivedendolo anche un attimo, negli istituti alberghieri del Veneto. E già dal 2022 ad oggi, praticamente tutti gli anni, noi siamo accolti in un istituto alberghiero e portiamo questo progetto. Ovviamente siamo stati a Castelfranco Veneto, siamo stati a Vicenza con Francesca che aveva in mano un po' tutta la situazione, a Rovigo presso il Cipriani, e l'anno scorso a ottobre eravamo al Barbarigo, e quest'anno siamo qui. Chiaramente qui il progetto è un progetto un po' più articolato, perché oltre al progetto Cultura del Volontariato e Cucina in Emergenza c'è anche un secondo progetto che si chiama Saperi e Sapori in Emergenza, e dove è stato coinvolto, grazie sempre ai dirigenti, perché anche il dirigente della scuola alberghiera di Arzachena che ha accettato appunto il gemellaggio, grazie a Domenico e a tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato dietro, grazie al DSE Sardegna, agli insegnanti della scuola. L'anno scorso ad ottobre eravamo ad Arzachena, e quindi abbiamo unito sia l'attività di conoscenza del progetto Cucina in Emergenza con un'attività un po' più ampia, dove facciamo conoscere, durante questi 4 giorni di permanenza, facciamo conoscere il territorio, i prodotti e via dicendo, che non è fatta a caso però sta roba, perché quando, io adesso potrei portare qualche esempio, ma vi dico solo questo, cioè quando si va in emergenza non è detto che tu puoi lavorare con una squadra di 4 cuochi che sono tutti veneti, e io parlo di cuochi perché noi siamo cuochi, voi lo vedete come siamo vestiti, abbiamo la giacca da cuoco, ma non perché siamo cuochi professionisti, ovviamente, però possiamo lavorare anche con persone che sono di altre regioni, non è detto che siano solo del Veneto, possono essere persone di altre regioni che ci danno magari la possibilità di conoscere prodotti, che ci danno la possibilità di conoscere piatti, preparazioni e via dicendo. Oppure perché abbiamo un'emergenza che non è in Veneto, ma potrebbe essere in Emilia, come ha parlato la Francesca, oppure potrebbe essere ad Amatrice, come siamo stati, prima parlava il Presidente, ma o in altre zone. E quindi abbiamo anche la necessità di conoscere i prodotti del territorio, perché la gente che abita lì e che in quel momento ha avuto un'emergenza particolare, è chiaro che magari ricercano anche quel piatto, quel prodotto, che magari gli fa ricordare il tempo un po' migliore di quello che sta vivendo in quel momento. Quindi sì, quindi è importante conoscere anche le cucine, i prodotti degli altri territori. Ecco, questo era importante dirlo. Poi per quanto riguarda, vedete la slide, sì, vedete la slide, come ha detto il Presidente, il DSE nasce nel 2016, è presente in tutte le regioni italiane, c'è un Dipartimento Solidarietà e Emergenze
della Federazione Italiana Cuochi. Noi siamo della Federazione Italiana Cuochi, ma essendo iscritti al terzo settore, come diceva prima il Presidente, praticamente viaggiamo in autonomia, cioè abbiamo un nostro Presidente che è appunto Giancarlo Griceli e poi c'è tutto l'organigramma di una qualsiasi associazione, quindi il Presidente, il segretario, il tesoriere, il vicepresidente e i consiglieri, ognuno con le proprie specificità e con i propri... Ovviamente noi interveniamo, siamo personale specializzato, formato anche in ristorazione collettiva. Come si diceva prima, Dipartimento Solidarietà e Emergenze è un dipartimento formato da cuochi professionisti che sono pronti a intervenire in caso di necessità. Si spera mai, perché quando c'è un'emergenza e sei chiamato a intervenire, è chiaro che chi deve partire comunque vive una situazione sua personale di emergenza. Ci è capitato, mi viene in mente l'Emilia, perché il presidente Stefano Zanatta ci chiama al pomeriggio per partire alla mattina subito del giorno dopo e quindi è vero che sei preparato mentalmente, però comunque ci devi sempre lavorare un po' sopra. Ecco, questo è quello, andiamo pure avanti, e quindi non siamo solo addetti all'emergenza, però facciamo anche attività, altri tipi di attività. Proviamo ad andare avanti, vediamo se... Ecco, noi siamo, come dicevo prima, siamo cuochi professionisti. Chi sono questi cuochi? Sono cuochi, chef, ristoratori, panettieri, pasticceri, perché quando parte una squadra, e poi con le ultime disposizioni date dal nazionale, è sempre preferibile che all'interno di una squadra che è composta di 4 persone ci sia sempre un pasticcere o panettiere. Perché? Perché in questi anni si è capito che è importante sì preparare i pasti, però è importante anche mettere sempre un qualcosa in finale, un dolce, una piccola chicca che può servire per dimenticare quello, non dimentichi mai, però magari di alleviare un po' quella sofferenza che stai vivendo. Quindi, oltre però alle persone specializzate, quindi i cuochi, abbiamo anche personale, volontari addetti alla logistica. Quando noi ci rivolgiamo agli istituti alberghieri, non ci rivolgiamo solo ai ragazzi di cucina. Io parlo in maniera semplice perché così ci comprendiamo bene e anche perché insomma, avendo qualche anno di scuola alberghiera diciamo, mi vengono a volte meglio i termini un po' più antichi rispetto di quelli un po' più giovani di adesso. Comunque, al di là di questo, non mi rivolgo solo ai ragazzi di cucina, ma mi rivolgo anche ai ragazzi di accoglienza e mi rivolgo anche ai ragazzi, non io, il progetto si rivolge anche ai ragazzi di sala, perché tutti in un momento di emergenza possiamo essere operativi e possiamo dare una mano. Porto sempre l'esempio di quando eravamo giù a Riolo, quando siamo arrivati alla sera, e dopo aver conosciuto con Francesca, aver conosciuto un po' il personale che c'era all'interno della cucina, ci hanno fatto vedere, oltre alla cucina, la dispensa, il magazzino, e lì abbiamo visto cioè, ovviamente il personale che lavorava dentro erano persone, erano volontari che in quel momento si stavano dando una mano, perché come ho detto prima, in un'emergenza siamo tutti indispensabili e utili, purché comunque ci sia qualcuno che dà la guida. Non possiamo andare allo sbaraglio. Diceva prima il Presidente, gli angeli del fango del 66 sono stati utilissimi, ma non solo lì, anche a Vicenza nel 2010, cioè hanno dato il loro contributo. Però adesso è importante che quando si dà una mano
si possa avere qualcuno che ci guida per evitare magari di commettere qualche sbaglio. E insomma lì avevamo una ragazza, ecco perché volevo arrivare al dunque, avevamo una ragazza del liceo, del quinto anno del liceo, che in quel momento le scuole erano chiuse, che dava una mano in cucina, dava una mano, consegnava le attrezzature ai volontari. Insomma, visto la dispensa, visto il magazzino, loro avevano ammassato tutto dentro, prodotti, generi alimentari, scope, stivali, tutto messo là. Voi sapete benissimo, perché stiamo parlando in un istituto alberghiero, che i prodotti food vanno da una parte, i prodotti di food vanno dall'altra, che i prodotti vanno tenuti alti da terra, cioè tutte quelle cose che voi sapete benissimo ma che in un'altra scuola non sanno. Però quello che voglio arrivare a dire al dunque è questo, cioè dopo aver spiegato a questa ragazza come doveva essere tenuto il magazzino, lei ha codificato tutto ciò che c'era dentro e ha cominciato a consegnare il materiale nella maniera corretta e soprattutto gestendo il materiale di cucina in maniera molto ordinata. Quindi quello che voglio dire è questo, cioè quando noi ci rivolgiamo agli alberghieri, ci rivolgiamo a tutti e tre i settori, non è che privilegiamo uno e l'altro no. Nel nostro dipartimento c'è la possibilità di essere sia di cucina che ragazzi di sala che ragazzi di accoglienza. E proviamo ad andare avanti. Sì, qui andiamo veloce perché l'ho detto prima e quindi non mi soffermo sul discorso dell'organigramma nazionale. Noi, essendo iscritti al terzo settore, a quella parola famosa che si chiama RUNTS, che poi magari ve la farò spiegare da Ermanno perché lui è ben preparato su questa parola che è appunto il registro unico nazionale, okay, del settore, e quindi sì, abbiamo delle regole particolari e specifiche che la Federazione Italiana Cuochi non ha. Andiamo pure avanti, vediamo se... Ecco, quando prima dicevo noi non facciamo solo emergenza e speriamo di non farla mai, quindi vuol dire che le cose stanno andando bene, però dal 2016, quando io sono entrato nel Dipartimento, ad oggi molte calamità sono successe causa il clima o quello che è, insomma, tra bombe d'acqua, terremoti e via dicendo, è successo un po' di tutto. Comunque, al di là dell'emergenza, collaboriamo con le associazioni di volontariato in attività solidali, di supporto e di aiuto. La settimana scorsa eravamo al Carbonara Day. Io so che voi sapete che la festa della Carbonara Day è il 5 di aprile, però essendo stato Pasqua l'abbiamo spostata all'11 di aprile e abbiamo collaborato con l'associazione Atlantis, che per voi dice poco perché siete di Vittorio Veneto, ma per noi che siamo di Castelfranco, Atlantis è un'associazione che lavora con i ragazzi che noi speciali, ok? Ecco, e quindi abbiamo collaborato con loro. Tra l'altro abbiamo avuto insieme con noi una decina, 10-12 ragazzi che hanno fatto il servizio di sala e quindi ecco, cioè, questo è il nostro supporto che diamo alle attività solidali. Scusa. A proposito ragazzi, io sto parlando, però se qualcuno vuole chiedermi qualche cosa, quello che sia, basta solo che si sbracci, io mi fermo subito. Promuoviamo progetti di formazione e informazione nelle scuole, soprattutto nelle scuole. Il progetto che viene portato qui, Cultura del Volontariato Cucina in Emergenza, per 3 anni è stato un progetto che veniva realizzato solo in Veneto. Dall'anno scorso il presidente Giancarlo ha detto che questo era un progetto che deve viaggiare in tutta Italia, tant'è che dovremmo andare a Riolo Terme per questo progetto, ma siamo appena tornati da Gemona, dove hanno fatto i 50 anni del terremoto, ed eravamo lì perché in una scuola hanno portato anche loro questo progetto.
Organizziamo e coinvolgiamo i ragazzi in attività speciali, in attività solidali e concorsi, e collaboriamo con la Protezione Civile in supporto ad attività di esercitazione. Come nasce il progetto? Mi va sempre di ricordarlo, come ho detto prima, grazie sempre al dottor Riolfi, che lui faceva girare questo video nella Protezione Civile di Verona e io l'ho visto e quindi ho detto che questo era un progetto che si poteva tranquillamente portare in tutte le scuole alberghiere. E perché promuovere il progetto nelle scuole alberghiere? Innanzitutto per sensibilizzare gli studenti alla cultura del volontariato. Cioè fare volontariato, come diceva Francesca prima, qualsiasi cosa, anche l'aiuto a un compagno, è già volontariato. Quindi qualsiasi cosa con la parrocchia, con le sagre paesane, con qualsiasi cosa voi pensate, quando state aiutando un'altra persona sapete che state facendo volontariato, anche se magari non lo chiamate volontariato. Aiutare chi si trova in difficoltà, far conoscere il nostro dipartimento, che per noi è fondamentale. Noi dobbiamo farlo conoscere nelle scuole il nostro dipartimento. Non so se da là ci vedete bene, forse sono le luci, ma siamo tutti molto bianchi qua in testa. Abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo bisogno di ragazzi che abbiano energia, voglia di mettersi in campo e soprattutto di sostituirci anche, perché magari fra qualche anno qualcuno gli viene in mente di quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni e magari dice, beh, perché non provare, perché non vedere? E poi è importante sapere come comportarsi in caso di emergenza. Cioè, andare allo sbaraglio è chiaro che tutti abbiamo questa voglia. Succede qualche cosa e tutti corriamo, però è giusto correre sì. Ok. Andiamo pure avanti. Ecco il progetto didattico, 2 parole sul progetto didattico. Il progetto didattico si articola in 2 momenti. C'è il convegno, quindi io la chiamo la chiacchierata, e poi c'è la prova addestrativa che verrà fatta domani. Okay? Ci rivolgiamo all'alberghiero perché sostanzialmente, perché voi ci vedete, siamo cuochi e nel vostro piano di studi voi trattate tutti quegli argomenti che sono necessari per poter lavorare in cucina. Quindi per noi è fondamentale rivolgervi a voi, perché noi siamo un dipartimento specializzato nel far da mangiare, mettiamola così. Voi avete basi di sicurezza sul posto di lavoro, di igiene, conoscete i prodotti, li studiate, sapete comporre i semplici menù, sapete trattare, avete regole di HACCP che per noi sono fondamentali. Noi abbiamo fatto, dico noi tutti, del Veneto, ma non solo, l'anno scorso abbiamo fatto un corso sull'HACCP e voglio dire, qui ci sono insegnanti che fino all'anno scorso insegnavano e in classe parlavano di HACCP, però una rispolverata fa sempre bene. Andiamo avanti. No, ma io posso anche, allora, per quanto riguarda il convegno, ecco, è importante, quello che a me interessa farvi capire è che in una fase emergenziale è molto importante la gestione della cucina da campo. E il cuoco che si trova a lavorare in cucina di emergenza deve avere competenze, ecco perché mi rivolgo a voi, perché voi avete competenze e conoscenze specifiche. Non sottovalutate tutto quello che sapete, perché ne sapete tante di cose. E deve essere in grado di lavorare in sicurezza, rispettando appunto quelle che sono le norme igieniche, il comportamento delle persone, nella monopolizzazione dei cibi, nei piatti che vengono preposti e soprattutto sapere e tener conto di quelle che sono le esigenze della popolazione. E quindi intolleranze, credi religiosi, scelte personali ci portano appunto a diversificare il menù.
Proviamo ad andare avanti. Sì, ecco, prova addestrativa. Non so, preside, se posso dire una parola sulla prova addestrativa o la teniamo tutta per domani. Allora, domani ci sarà, questo lo sanno, che c'è una prova addestrativa, no, non sanno niente, e quindi forse ci sarà una prova addestrativa. Chiedo scusa, ma è surprise. Sì, io chiedo scusa se mi sono dilungato, ragazzi, però ecco, grazie a tutti della vostra... Grazie mille. Scusa. E poi c'è la ricreazione. Ok. Scusate, sono io che rompo le scatole. C'è un brevissimo video, io sono coinvolta emozionalmente, mi emoziono anche, con una ONG che lavora in Bolivia, in Sud America, e l'estate scorsa sono stata lì 3 mesi, quindi c'è un breve video della mia esperienza fatta in Bolivia in questi 3 mesi. Faccio arrabbiare. C'è il servito. Grazie e complimenti a tutti per le esperienze. Direttrice, aveva piacere di fare 2 parole? Beh, intanto vorrei ringraziarli e capite quanta passione ci sia, ragazzi, in quello che loro fanno, in quello che cercano di trasmettervi. Adesso do un'indicazione tecnica, visto che ho il microfono. Voi ragazzi uscirete di là perché direttamente dal corridoio accederete a Piazza Minucci. Se piove sarete ospitati sotto la loggia. Nessuno può trattenersi in teatro. La ricreazione dura 20 minuti, quindi alle 11:20 rientrerete. Non c'è il suono della campanella, ma il tempo lo conoscete e quindi vi aspetto alle 11:20 in teatro. Per gli ospiti nella hall del teatro c'è un coffee break. Grazie.
Bene, adesso ragazzi ci sarà una testimonianza molto particolare che credo possa essere un grande insegnamento per tutti noi. E io ho veramente il piacere di poter presentare questo grande professionista di cui si vuole, poi lo chef Battestini può aggiungere, eccolo lì, non lo vedevo, torni qua. E abbiamo i fotografi in sala, Può dire qualche diciamo parola di presentazione e che secondo me, dicevo testimonianza, che secondo me segnerà la vostra vita, segnerà un punto nella vostra vita, un qualche cosa che ricorderete. A me ha emozionato tantissimo, è la terza volta che conosco questa persona a distanza e spero un giorno di poterla conoscere di persona. È lo chef Ciotola. Buongiorno a tutti. Si sente bene? La vediamo bene, sì. Perfetto, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno carissima preside. Un abbraccio a tutti voi e grazie per questo splendido invito. È sempre un piacere poter essere anche in remoto, ma è come fossi io lì con voi. Sicuramente ci sarà giorni che in presenza, che è un piacere. Ecco, innanzitutto volevo ringraziare comunque l'Istituto Alberghiero che ci ospita, che mi dà la possibilità di svolgere questo evento importantissimo, la preside che ho detto Letizia Cavallini, il grande Battestini, il presidente diciamo della Federazione della Cuochi DSE Giancarlo Gliceri, il grande Biagio Rapone, poi ecco Marcello Sanna, Gabriella, Stefano Timpani, tutti quanti voi, un grandissimo abbraccio, è un piacere poter essere lì con voi, ecco. Come vi hanno detto sicuramente, vi hanno già raccontato, io sono un chef un po' particolare, ecco, uno chef non vedente, una parola grossa, perché comunque qualcuno di voi potrebbe farsi su per la prima domanda, no? Ma come si può fare lo chef senza vedere? Ma come no? Io nelle mie ricette metto due ingredienti importanti, la passione e la fantasia e l'amore per quello che uno fa. Infatti alla base di tutti i lavori, se uno mette l'amore, lavorerà sempre poco, perché comunque è un piacere lavorare. Io oggi non sono qui per insegnarvi a cucinare, ma sono qui perché ognuno ha un modo, no? Chi è portato per una cosa, chi è portato per un altro, e poi le esperienze si acquistano durante gli anni, diciamo, lavorativi, che c'è sempre da imparare, ma sono qui per farvi capire che nella vita tutto si può. Non c'è niente che ha un limite, come si è sempre detto anche a scuola, ogni problema c'è una soluzione, ogni salita c'è una discesa. Queste sono parole costruite, ma già fatte. Però ecco, è proprio questo, che comunque basta metterci un po' di tenacia, un po' di, diciamo, di spirito positivo e tutto si supera. Anche nel momento in cui una situazione particolare non si può risolvere, allora a quel punto bisogna accettare, perché accettandosi uno trova l'equilibrio e si pianifica tutto quello che è intorno a noi. Io ecco, sono diventato non vedente da pochi anni, cioè ecco, da 20 anni a causa di uno scoppio di fuochi d'artificio. Io siamo in diretta dalla mia cucina, piccola cucina, e la mia cucina l'ho conservata come era tanti anni fa, perché proprio a Capodanno, la sera del gala di Capodanno, dopo aver preparato il gala per tutti i miei ospiti commensali, uscito fuori sul balcone per sparare i fuochi d'artificio, purtroppo un fuoco d'artificio partito male mi ha portato via la completa vista. Ma questo non mi ha fermato, perché comunque l'amore proprio per questo lavoro che ha dato la possibilità a me di potermi rialzare, sempre con l'aiuto di persone positive a fianco. Ecco, io ho la mia carissima compagna di vita, che è la mia moglie, che è proprio lei che mi ha dato la forza. Non mi ha trattato mai da malato, mi ha trattato sempre come persona normale, anzi a volte mi sono pure trovato in difficoltà, ma lei non mi ha dato mai una mano di aiuto, proprio perché voleva che io lo facessi da solo. E così è stato. L'amore per questo lavoro è stato molto significativo, perché comunque nel venire, ritornare dopo l'incidente del mio ristorante,
prendendo il coltello in mano e andando a toccare tutti i miei attrezzi che ho sempre usato e che ancora oggi utilizzo di vecchio stampo. Ecco, pensate che io nella mia cucina non ho l'induzione, ma i fornelli a fiamma viva. Io vado vicino ai fornelli, accendo, sento il calore della fiamma, dopo vi faccio vedere e sento, lascio il pilota e a posto. È così che fiamma piccola, fiamma grande. Il forno uguale, ecco il mio forno. Se Filippo ce lo fa vedere, ecco il mio forno, un forno senza touch. Vado via, accendo la temperatura, sto all'incirca dove la temperatura 180 gradi, 160, 200, senza nessun braille, perché purtroppo con le mie mani rovinate non riesco a leggere il braille. Alla fine io riesco a gestire la mia cucina. Io entro in questa cucina la mattina e panifico. Che bella cosa! Un lievito madre impastato la sera prima, gonfio bello, e vedo la soddisfazione, perché ogni mattina che vengo qua trovo la massa del pane lievitata al punto giusto, bella che non si attacca, liscia, bella porosa, e dico ah, che bella cosa. E quello è la mia creazione. Ma come può essere la vostra creazione facendo un pan di Spagna? Ecco, qualsiasi cosa che viene fuori da una lievitazione naturale, ed è bellissimo, è una soddisfazione. Quando è bello quando si vede quel pan di Spagna bello cresciuto, no? Bello compatto, ma lo stesso con grandi alveoli, no? Bellissimo. Oppure magari quando un arrosto. Io stamattina ho preparato queste 2 porchettine perché c'ho gente stasera, le ho avvolte, le ho condite, ma sento il mio, in base alla quantità del pezzo di carne, l'ho condito, l'ho fatto e vado anche di condimento, il sale, il pepe, perché alla fine con le mani si riesce a fare tutto, si riesce a capire tutto. Ecco, a me se mi mettete i guanti io purtroppo non riesco a fare niente, perché purtroppo togliendomi il tatto io automaticamente trovo in difficoltà. Ma lo stesso io utilizzo la mia affettatrice, semplice, metto vicino alla rotella, automaticamente sento lo spessore e vado. Infatti qui dentro io lavoro solo io con l'affettatrice perché ho paura. Se qualche dipendente si taglia, automaticamente perdo l'aiuto e poi dopo lo devo pure pagare. Che scherzo, però è così. Allora preferisco farlo da solo, come uso il tritacarne mio. Tutti attrezzi che mi hanno accompagnato durante il percorso della mia crescita professionale, nella mia attività, nella mia attuale location, che da circa 26 anni gestisco. Perciò ecco, ogni giorno che entro qui dentro saluto, ma dice mia moglie, ma chi saluti? Io saluto i miei attrezzi. Buongiorno a tutti, ma sono i miei attrezzi, perché io mi metto piano piano con la mia radio, sottofondo musicale che mi piace molto, e lavoro e preparo. Durante il servizio c'è una persona che mi dà una mano nell'impiattare, ma non nello spadellare, nell'impiattare solo, perché mi rimane un po' difficile, ma per le paste corte riesco anche io. Però certo, quando c'è un servizio alla carta che dobbiamo velocizzare, ho bisogno di una persona che mi dà una mano. E niente, ecco, voi fate una scuola molto molto bella, una scuola che vi fa arrivare. Allora un attimo solo che metto questo nel forno, perché così parte di cottura. Dopo, ecco, bello, ecco, vedete la temperatura 200 gradi, sì, ecco, apriamo la camera e via. Ecco, un lavoro è fatto. Andiamo, allora, io mi porto sul tagliere perché oggi dopo vi faccio vedere anche una ricetta come si fa, no? Altrimenti diventerebbe tutto irrisorio. Allora mi piace farvi vedere quello che un cuoco riesce a fare. Partiamo dal presupposto che voi, come dicevo prima, fate una scuola molto bene, una scuola fatta di soddisfazione. Pensate che voi, noi tutti, prendiamo in affitto tutto il tavolo, cioè gli ospiti che vengono in sala, li prendiamo in affitto per circa 2 ore, giusto? E abbiamo una grande responsabilità, quello di farli stare bene, quello di farli vivere un'emozione, quello di farli vivere un'esperienza. Oggi la gente non può più al ristorante per mangiare, perché i frigoriferi a casa sono strapieni, ma va al ristorante per vivere un'emozione. Noi abbiamo una grandissima responsabilità. Noi ci prendiamo la responsabilità del palato dei clienti, perciò usare materie prime di qualità, e vi garantisco che quando noi facciamo ricerca di mercato utilizzando le materie prime di qualità, a partire dall'olio extravergine d'oliva, che in Italia, dove ci giriamo, abbiamo un'ireti bellissima, e ogni nostra ricetta possiamo utilizzare l'olio che vogliamo, perché ci sono gli abbinamenti e gli accostamenti, no? Voi sapete tante tipologie di olio, mignolo, araggia, leccino, coratina e via discorrendo. Perciò ogni olio utilizzato per la nostra ricetta.
Poi i trafilati, siamo il paese diciamo della pasta, no? Abbiamo ricevuto il mese di dicembre scorso la candidatura della cucina italiana patrimonio dell'UNESCO. Che bella cosa! Cioè per noi che usiamo questa giacca bianca è una grandissima soddisfazione, ma non è la soddisfazione in primis per i locali stellati, ma perché la cucina tradizionale italiana nasce nelle osterie, nelle locande, cioè tra le vostre mani. Ecco, la tradizione è quello che avrà il futuro, perché tradizione con la trasformazione, innovazioni, ecco quello che viene fuori. Ma come dico sempre io, no? Come la mia cucina, un piede nel passato, un piede al presente e uno sguardo al futuro. È quello che la gente cerca, perché noi abbiamo una storia, la cucina italiana ha una storia. Perciò quando noi andiamo con un buon trafilato, un buon olivo, un buon pomodoro, tardivo magari del mese di agosto, dove magari il pomodoro residuo di acqua molto basso, viene fuori che cosa? Viene fuori una grande ricetta, semplice ma ottima, che il cliente la mangia, la porta in bocca, nel cuore e nell'anima e ritornerà a mangiare perché è stato molto bene e si sente sazio al punto giusto. Perciò noi quello che dobbiamo fare, ricerca di mercato e qualità. Quando usiamo la qualità, i nostri piatti sono vincenti. Perciò fa stare bene le persone a tavola. Poi la vostra scuola, la nostra scuola, quella che abbiamo fatto tutti, si chiama proprio Istituto Professionale Alberghiero. Perciò si presuppone che voi dalla scuola alberghiera venite fuori grandi professionisti, istituto professionale, grandi professionisti. Ecco, e approfittate dei vostri docenti lì a scuola, nei vostri 5 anni diciamo, di scuola, proprio perché appena uscite dalla scuola, qualsiasi corso master andate a fare, mi presentano subito la fattura. Cosa vuol dire? Che vi chiedono soldi. Invece a scuola tutti i vostri docenti, tutte le mattine, vengono lì per insegnarvi, per tramandare le loro esperienze a voi. Voi siete il futuro. Oggi voi sapete, no? Il problema, quello che vige in Italia, la mancanza di manodopera nel nostro settore. Ma perché? Io dico, ma non capisco il perché. Perché forse gli stipendi sono bassi? No, perché comunque noi paghiamo bene la categoria diciamo, dei commiti cucina come magari di autocuoco. E perché magari hanno perso un po' l'entusiasmo. Questo è un lavoro bellissimo, sacrificato, ma se mettiamo sulla bilancia il sacrificio con la soddisfazione, sale più la soddisfazione. E non papà, sale di più, perché veramente quando un cliente viene e dice voglio lo chef, vi saluta, vi stringe la mano e vi dice siamo stati benissimo, noi abbiamo regalato dei momenti bellissimi a quel cliente. Una volta i cuochi erano quelli cicciotto con la barba, finito il servizio andavano a casa, e invece oggi sono degli showman. Oggi i cuochi sono quelli, vedete, no? In televisione dove gira qualsiasi canale si vedono trasmissioni di cucina, perché è così, perché oggi dove si sta bene, si vivono emozioni è proprio nella ristorazione. Allora la gente si limita di comprare il maglione di Kashmir, però alla fine vuole mangiare una buona pizza o mangiare un buon primo o mangiare della buona carne. E basta girarci intorno, ecco vedete in Italia abbiamo delle grandi carni, no? Dei grandi mangi, dalla chianina, alla maremmana, alla toscana, alla panzana, alla fassone piemontese, alla romagnola, di tutto e di più. Come vogliamo divertirci, ci divertiamo. Gli spagnoli hanno inventato la vacuum, una vacca grassa riportata all'ingrasso, come il patanegro, un prosciutto stagionato 3 anni, no? In Italia abbiamo i grandi prosciutti, Carpegna, Sibello, San Daniele, perciò conoscendo il mondo delle materie prime che ci offrono, automaticamente si diventa padroni della materia prima, ma padroni del mestiere. E questo poi verrà negli anni. Ecco, allora non vi voglio rubare tempo, anzi dopo gradisco ricevere qualche domanda e ritorniamo a discorso un cuoco non vedente come può cucinare. Oggi ci siamo limitati a fare una ricetta fredda, ecco, una battuta di carne veloce con il tartufo di questo periodo. Anche in questa fase del periodo del tartufo non siamo ancora nella fase del tartufo scorzone estivo, chiamiamolo estivo, ma tutto di cappello, tanto di cappello al tartufo estivo, che sarebbe quello leggermente un po' più scroncio, cioè quello un po' più duro alla buccia, perché nasce in un periodo dove c'è la siccità, allora automaticamente si costruisce quella corazza un po' più dura. Ecco, però in questa fase di periodo siamo nella fase della fine del periodo del nero pregiato, uncinato, moscato e quello dell'inizio a maggio sicuramente del tartufo estivo. Perciò allora io farò una battuta di carne, una tartare, come dicono i francesi, al tartufo estivo, va bene? Allora, questo è un pezzo di carne. Allora Filippo, se puoi magari mettere bene la telecamera,
Allora, il coltello, eccolo qua. Allora, questo è un pezzo di carne di manzo. Allora, tanti cuochi usano magari il filetto perché comunque quel pezzo di carne privo di fibre, morbido come il burro, che sarebbe la carne ideale per i bambini, giusto? Ecco, e invece io cosa succede? Però il filetto è un pezzo di carne che io lo pago tanto. Allora cosa ho fatto? Ho studiato di prendere un altro pezzo di carne meno pregiato, però da renderlo morbido e frullato allo stesso modo del filetto, in modo che a partire dalla materia prima non pago il filetto a 30 euro al chilo, ma prendo un feso sottofesa e la marino, in modo che la marinatura mi dà la possibilità di rendere frullata e morbida la carne, però pagandola in modo molto meno, quasi la metà. Ecco la strategia del cuoco, perciò è facile fare una buona tartare col filetto, quella è morbida e si scioglie. Invece io cosa ho fatto? Ho preso un pezzo di carne non marinato con un lampante, zucchero di canna e sale, poi dopo lo con determinate spezie, le bacche di ginepro, timo, cefoglio, maggiorane e via discorrendo, 24 ore. Dopo cosa ho fatto? L'ho preso e l'ho sciacquato, l'ho lavato in succo di arancia e limone, perciò automaticamente si è tolto la parte del 20% di liquido che è contenuto in questa carne, buttata via dal sale, dalla marinatura del sale e zucchero, in modo che la carne non rimane scomitevole, ecco. E allora cosa ho fatto? Dopo l'ho sciacquato in quel succo di limone e di arancia, è venuto fuori un profumo della vera carne, non quello magari ferroso. E infatti se voi sentite, guardate, sente poi il profumo dell'erba, cioè del pezzo di carne vivo, buonissimo, ma non eccentrico di quel sapore ferroso del sangue. Poi un cuoco non vede come fa per sapere se la carne è frullata. Prendi il dito e lo impiccia dentro, guardate, è entrato morbido come il burro. Odore, ecco, vedete le mani? Le mani sono i miei occhi, cioè riesco a fare questa cosa. Poi il coltello, io dico sempre il coltello è il mio migliore amico, perciò quando voi lavorate, perché la distrazione è dietro l'angolo, giusto? Allora un coltello sul tagliere non va messo mai in questo modo, perché nella distrazione appena tocchi tac e ti tagli, invece cosa fa? Lo si mette in questa posizione e sicuramente non vi tagliate mai, perché un attimo di distrazione nel fare una cosa, tac, e può succedere comunque quello che non deve succedere. Poi il coltello porta un velo. Ecco, perché faccio così? Non perché mi voglio far vedere da voi, ma perché riporto alla luce del sole il segno del coltello, c'è la lama. Ecco, perché voi sapete che il coltello non devi tagliare le cose magari acidule perché gli toglie la lama. Allora, andiamo a fare il nostro taglio, diciamo, di questa bellissima carne marinata per fare una piccola tartare, va bene? Questo lo tolgo, Filippo mettilo da per favore, grazie. Ok. Andiamo io la tartare la faccio a coltello, se voi vedete, se mi guardate, la faccio a Filippo, riprendi bene? Allora, la faccio a coltello perché se qualcuno la fa da carne, automaticamente si surriscalda e perde il sapore vivo della carne. È come magari tagliare il prosciutto a mano, no? La lama della affettatrice che gira più velocemente riscalda la fettina di prosciutto e cambia sapore. Come fa i francesi, no? Il coltello deve toccare la punta sul tagliere e va all'indietro, giusto? Si chiama haché. Se qualcuno non crede che non vedo, io chiudo gli occhi, vedete? Mi vedete? Chiudo gli occhi e taglio, va bene? Non aver paura. Le mani, i nostri occhi, il cuore, la nostra anima è quella che produce soddisfazione per i nostri ospiti a tavola. Allora, facciamo subito, non vi rubo tempo. Preparate qualche domanda, ragazzi, E a scuola non mi piaceva rispondere, da adesso non piace rispondere tanto alle domande. Ecco. Allora, ecco, ho creato questa bella poltiglia. Andiamo con la boule, eccola qua. Prendiamo e la mettiamo dentro la boule, ok? Perfetto. Ma adesso che facciamo? Andiamo a mettere, allora, ecco qua, la cipolla, no? Una cipolla novella che riesce comunque a dare quel profumo, no? Perché vi ricordate che noi dobbiamo creare una marinatura, oltre questo che ho fatto io, lampante. Allora dobbiamo trovare tutti gli ingredienti aciduli. Allora, la buccia, la zesta del limone e dell'arancio, in modo che il cliente mangi la tartare, se chiude gli occhi, pensa di mangiare carne cotta ma è carne cruda. Allora, questa è la cipolla. Ecco. Ecco, ragazzi.
Allora, andiamo sempre sulla bulla, perfetto. E andiamo a mettere qua. Adesso che facciamo? Prendiamo il tagliere. Adesso andiamo a mettere un po' di zesta di limone e d'arancia in modo che dia quel profumo agrumato. Io sono napoletano, vi lascio immaginare il profumo degli agrumi, li mettiamo in tutte le parti. Piano piano, vedete? Tagliare solo la parte gialla. Ecco, sia del limone. Dove è l'arancia, filo? È qui? Questo? No, è questo. No, l'arancia intero. Va bene. Dobbiamo qua. Dammela un po', Manola. Eccoci qua, i miei collaboratori, ragazzi, Mia moglie che sta sempre dietro le quinte, ma è l'anima. E mio figlio che gira il video. Allora, un attimo, eccoci qua. Tagliamo tutti a puntini come fossero le spine. Eccoci qua. Vediamo che bel profumo, ragazzi. Profumo bello, intenso, estivo. Andiamo verso l'estate. Allora mettiamo. Allora, i condimenti stanno qua, vero? Filo d'olio, sale, poi pepe, perfetto, un filo d'olio. L'olio eccolo qua. Lo apriamo. Abbiamo quasi fatto, dopo andiamo all'assemblaggio. Che è la parte più difficile, ma noi non ci arrendiamo. Ok, adesso ragazzi dico alimenti. Allora io nelle mie ricette non la metto perché oggi ci sono tante intolleranze, però per farvi vedere a voi come si fa, io adesso metterò anche il tuorlo d'uovo, come mettono i francesi. Però qualcuno si potrebbe domandare, ma come fa lo chef non vedente a separare il bianco dal rosso? Ci proviamo, va bene? Allora, intanto prendiamo la piccola ciotolina, quella è questa qua. Mi vedete? La vediamo bene, sì. Ok, allora apriamo l'uovo. Filippo, fai vedere l'uovo. Ecco, è aperto? Sì. È intero. Adesso che facciamo? Prendo in mano, metto le mie dita. Ci sta il tuorlo d'uovo? Perfetto. Lo vedete? Ok, lo buttiamo dentro. Cominciamo a mischiare. Bello. Io perché faccio così? Ma prima che faccio così perché magari è un modo di fare. È perché io nel profumo sento l'odore della carne, il profumo dell'agrume, il sale va a contemplare quelli che sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato. Perciò anche sul cuocipasta, quando io metto i miei pugni di sale, dopo faccio un vortice, faccio così, tiro sul vapore, annuso e mi dice il mio sensore del naso se è giusto anche di sale. Giusto, perché il vapore acqua porta su tutto il condimento dell'acqua, cioè in quel caso è l'acqua, ma lo faccio anche sulle padelle che io faccio le mie ricette. Il vapore mi dice se ho utilizzato in modo giusto tutti gli ingredienti che stanno nella padella e vengono fuori con l'esperienza, con gli anni, quello che sono i sensori nel pensiero, nella mente, ecco, va bene? Allora, adesso andiamo a prendere il cuore. Dove Filippo? Eccolo qua. Allora, un attimo solo che mi pulisco le mani. Allora. Perfetto. Allora, ci siamo. Allora, il piatto di impiattamento è questo. Allora, io ho preso il cuore perché nella mia attività, nella mia location, il cuore è sempre un simbolo importante, è sempre presente sui miei piatti. Perché? Vi racconto questo perché appena perso la vista, mio figlio a casa, 4 anni, con l'amichetta sua 4 anni, io dovevo venire al lavoro e gli ho detto Brian, dove sta il giubbino? Lui mi ha detto sulla sedia. L'amichetta sua di 4 anni gli ha detto ma scusa, ma stava vicino a lui, perché non l'ha visto tuo padre? Perché te l'ha chiesto? Mio figlio disse mio padre non vede con gli occhi ma vede con il cuore, e da quella volta io ho preso sempre in considerazione lo stampino del cuore. Adesso andiamo a creare il piatto. Eccoci qua, un attimo di pazienza. Allora, io prendo, nel mio ristorante ho tutti i piatti quadrati o sagomati, perché io con la parte esterna dei polsi capisco il centro, vado a toccare e capisco. Allora, andiamo al centro, ecco. Il centro è questo. Giusto Filippo? Un po' più in mezzo. Va bene.
Le mani, andiamo a creare l'immagine del piatto. Eccoci qua. Allora, un po' più in mezzo, facciamo così. Perfetto. Allora, andiamo con... Ricordatevi che il piatto, oltre che il gusto, deve avere l'immagine visiva, importante, no? L'immagine visiva, ecco. Eccoci qua. Bene? Allora, è uno. Poi andiamo a Filippo, dammi un po'. Eccoci qua. Kiwi. Questo è kiwi, vero? No. Questo? Questi no? Questo qui. Dammi ancora. Eccoci qua. Allora andiamo a creare un po' i colori. Il piatto deve essere un mix di colori. In modo che il cliente altro cuore, altro kiwi. Ok. Poi mi dai, Filippo, le arance. Altri due. Limoni. Ok, un attimo, arriviamo. Allora. C'hai Filippo? Sono limoni? Ci sta un po'. Limoni. Ok. Ecco, allora, limoni in modo che c'è il colore arancione, il colore giallo, il colore verde. Adesso andiamo a mettere l'ultima parte del tartufo, dove filo? Dammi un po' il tartufo, la taglia di tartufo, Manu. Eccoci qua. Adesso andiamo a mettere la parte finale del piatto. Questo no? Il tartufo sopra. Ok, e questo è la tartare, il cuore di tartare per tutti voi ragazzi, dedicata a voi, e amate la vita perché la vita si presenta davanti sempre senza problemi. Stanno applaudendo, non so se li sente, ma la sala ha applaudito più di qualche volta. Grazie mille preside, grazie di cuore. Ecco, adesso se mi ascoltate, se mi sentite, gradivo ricevere qualche domanda, ecco, se mi potete mettere in audio con i ragazzi e magari passare a loro qualche microfono per poter rispondere. Allora, provvediamo subito, abbia pazienza, qualche secondo. Alza un po' la voce. Arrivano subito, scendono dalla platea. Sì, come no. Forza ragazzi, perché abbiamo una scaletta proprio... Una è qui, principe, puoi scendere, se no vengo su a prenderti, scegli l'opzione. Allora, nel frattempo magari, ecco, preparo io qualche risposta, ecco. Stanno scendendo i ragazzi? Sì, stanno vengono? arrivando, perché la platea è di circa 150 ragazzi, quindi tutti... Ho capito. Allora ecco, come dicevo prima ragazzi, io il lavoro che faccio, che ho sempre fatto, l'ho sempre sposato a nozze, nel senso che mi è sempre piaciuto fare quello che poi ho guardato sempre in televisione, no? Arrivare a dei grandi livelli, no? Perché in questo lavoro ci deve essere umiltà e anche leggermente un po' di vanitismo, che è quello che poi ci spinge a dare sempre il meglio di noi stessi, no? Di imparare, immagazzinare esperienze. E quella è la cosa bella, no? Io parto dal presupposto che appena si va in una location, la prima cosa che si guarda è l'utilizzo delle materie prime, no? Dall'acqua che vi portano a tavola, da un bel cestino di pane ben bandito con diverse tipologie di pane, no? Ma ad arrivare all'ultima cosa che è importante, la scelta dei grani del caffè, perché anche un'ultima cosa che uno mangia, beve dentro a un ristorante è proprio il caffè, perciò se uno mangia magnificamente e poi un caffè e alla fine è cattivo, il cliente va via con il pensiero cattivo, no? Dice, grazie chef, tutto quello che la abbiamo interrompo fatto. perché abbiamo i ragazzi e poi abbiamo una scaletta un po' da rispettare. Sì, perfetto. Eccoci qua. Prego. Perfetto. Volevo Prego. chiederle se è cambiata la sua passione per la cucina.
Allora, la passione della cucina, posso dirti che comunque è migliorata un po', perché come dicevo prima, io ho fatto sempre il cuoco, allora riesco a utilizzare le materie prime, no? Perché non sono un cuoco non vedente dalla nascita, ma riesco a capire magari la differenza tra un rombo e un sanago, un dendice, una ricciola, che posso dire, un pomodoro, il rosso del pomodoro, il viola della melenzana, allora riesco a creare le mie ricette e anche gli accostamenti. Io quando impiatto gli dico sempre ai miei ragazzi, create il gioco di colore, perché è fondamentale, anche una fogliolina di mentuccia su un piatto, su un dessert, gli dà quella vitalità e le piccole cose che fanno la differenza. La passione è migliorata ed è aumentata perché comunque ho visto che quando io sto in cucina, vengo al ristorante e dimentico che sono, cioè dimentico di pensare che sono non vedente, perché non ho il tempo, tante cose da fare, allora alla fine a volte ingorgo anche in dei pericoli, no? Che sbatto magari vicino a un bancone, però non mi fa niente, ecco, è bello arrivare a casa stanchi e soddisfatti, perché io nei miei 6 mesi di convalescenza, che da primo dell'anno fino a giugno, che dopo ho riaperto il mio locale, sono stato senza far niente, perciò andavo a dormire di noia ma non di stanchezza, e quando uno va a dormire di stanchezza conquista il letto, dice questo adesso è il mio, e invece dormire di noia è bruttissimo. E pensate certo. che io col buio ho avuto sempre paura, no? Invece adesso io nella parola buio trovo tanti aggettivi positivi, perché il buio che vedo io è quello che voi vedete quando andate a casa sul letto, chiudete la luce e guardate a occhi aperti il tetto, è quello il buio che vedo io. E però è molto riflessivo, perché si prendono delle decisioni per il giorno dopo, si riflette, si fa un resoconto della giornata lavorativa, perciò il buio è riflessione, è meditazione, è gioia. Pensate un po', da una parola brutta come il buio, io ho trovato il lato positivo. Grazie, un'altra domanda. Prego. Volevo chiederle come fa a gestire i servizi durante i servizi. Certo, allora io dico sempre, quando noi lavoriamo alla carta, no? E poi anche banchettistica, però quando si lavora alla carta è tutto un momento di concentrazione, sono 3 ore di concentrazione. Io dico vicino a mia moglie, quando porta in cucina le comande, essendo napoletano, dico ecco le sfogliatelle, no? Ma alla fine sono comande, sono quelle comande un po' articolato. Allora la prima cosa è che in magazzino mi faccio leggere la comanda, la fiscia, e memorizzo la comanda, chi vuole un antipasto, chi vuole un primo, chi vuole un secondo, perché oggi sapete, no, a tavola gli ospiti si divertono, 4 persone prendono 4 antipasti diversi, 4 primi e 4 secondi diversi, per poi non andare sulla parte diciamo più delicata dei dessert che ne prendono pure 4 diversi. Allora è concentrazione e anche un meccanismo di incastrare, perché se arrivano più comandi uno dietro l'altra, automaticamente devi incastrare la cottura della pasta, dei primi, ecco, e alla fine c'è una persona che mi dà la mano sui fornelli, ma io mi ritengo durante il servizio lo chef a Bayer. Ecco, io parlo e lavoro, perciò loro devono ascoltare solo le mie parole, ma attentamente. Allora, butto la carne, gira la carne, ho messo, sì, spaghetti, gira, ecco la padella, è pronto, il guanciale croccante, è pronto, via, cioè, capito? La patata rossa vicino alla bistecca, ci sta, c'è tutto concentrazione. Certo, la sera arrivo a casa stanco, ma soddisfatto. Volevo chiederle anche qual è stata la persona che l'ha aiutata di più nell'ambito enogastronomico dopo il suo incidente. Allora, la persona che mi ha aiutato di più nell'ambito gastronomico, perché sono venuti più riconoscimenti dopo la perdita della vista che prima. Prima ero un cuoco, lavoravo a 360 gradi e ero come, cioè, bravo o non bravo, ma alla fine stavamo sulla dicitura di chef. Oggi invece sono un cuoco che ho portato il mio messaggio anche in televisione tante volte, trasmissioni televisive, ma cucinare in bella vista, in diretta. E i miei grandi soddisfazioni è quella che quando Antonino Cannavacciolo mi ha chiamato, un mio collega mi ha detto chef, voglio fare una trasmissione con te. Dico dai, perché c'era un amico mio che lui mi sfotteva sempre, che mi chiamava Cannavacciolo, no? Ma per soprannome, ma perché mi sfotteva. E alla fine invece era proprio lui. Dico dai, lascia stare sto scherzo, ma chi è? Dice ma sono io. Dopo io ho attaccato, dopo mezz'ora mi ha richiamato la segretaria e lo stesso Massimo Bottura, perché abbiamo fatto degli eventi a Londra quando sono andato a ritirare il premio dei 50 restaurant più famosi del mondo, l'Awards of 15 Restaurant in the World. Ma questo non vuol dire... Antonio, scusami, purtroppo per problemi tecnici dobbiamo chiudere il collegamento perché sei andato molto lungo e ci sono altri interventi. Certo. Scusaci, magari
adesso fai una promessa anche all'istituto e al dirigente che verrai a Vittorio Veneto e avrai tutta una giornata per esporre e far presente ai ragazzi quello che è la tua esperienza in diretta. Scusami del mio intervento, ma sono stato obbligato. Lasciamelo dire, Giancarlo. Io sono presidente onorario, il grande presidente Giancarlo Felice, lì in presenza con voi, di un'associazione molto bella e piena di soddisfazioni, ecco, che è il DSA, il Dipartimento Solidarietà Emergenza. E pensate che noi con un piatto fatto con anima e cuore facciamo felici le persone che hanno bisogno e hanno perso tutto. Ecco, grazie Antonio, senti tutta la platea che ti applaude. Grazie di cuore ai ragazzi. Grazie a voi ragazzi, a presto Presidente, grazie a tutti per l'invito. A presto. Ciao Antonio, grazie infinite, sono Giuseppe e grazie sempre del tuo intervento perché è sempre molto significativo. Ciao, grazie. Grazie a tutti, grazie alla Presidente. Grazie mille. Grazie anche ai ragazzi. Grazie a voi. L'applauso lo rivolgo a voi, l'applauso. Allora, ultimo intervento della giornata, grazie a chi non ha neanche potuto fare la domanda, ma insomma apprezziamo lo sforzo. La parola va ad Ermanno Zago, farà un intervento interattivo, da quel che ho capito, vi parlerà di intolleranze, ma insomma un intervento essenziale nel vostro lavoro. Non è come pensate. Prego Ermanno. Non prendete paura, è topico. Eccomi. Io posso aver luce sui ragazzi? Ragazzi, vi devo svegliare adesso. Ci siete? Bene. Beh, intanto mi presento, io sono Ermanno Zago, faccio parte del DSE, del Consiglio Direttivo, e da qualche anno mi hanno incaricato del compito di responsabile nazionale per la gestione delle allergie e intolleranze alimentari e assieme ai miei colleghi giriamo appunto l'Italia per portare queste testimonianze e dal lato mio portare un po' di formazione nell'ambito appunto della gestione delle allergie in emergenza. È un argomento che voi trattate nelle scuole e nello specifico io vado a trattarlo nella gestione delle emergenze, quindi sotto pressione e con gli strumenti che sono a disposizione. Quindi oggi facciamo un semplice ripasso, però questo ripasso che faremo sarà utile per voi anche per, non so, voi siete di quarta, quinta? Quarta e quinta? Ecco, di solito è una cosa che con la formazione di oggi vi aiuterà anche per l'esame, perché devo dirvi che sono anche di solito mi chiamano un esterno per fare l'esaminatore, quindi state attenti, mi troverete in giro, quindi non voglio vedervi addormentati oggi. Non è una minaccia e basta. Ok, allora vi proietterò delle slide e con una collaborazione, il supporto, verranno lette alcune slide, però ho bisogno anche di un'interazione da parte vostra, quindi vi coinvolgerò parecchio. Possiamo partire. Vai. Il mio termine è vai. Si capisce? Ok. Beh, allora, il corso sulla gestione delle intolleranze e allergie alimentari, questo è il titolo, nelle cucine da campo però. Allora, cos'è la celiachia? Intanto, scusatemi ragazzi, guarda che io ho l'occhio bionico. Voi a scuola avete già affrontato, l'HCP sicuramente, ma allergie e intolleranze alimentari l'hanno già fatta loro in quarta e quinta? L'avete fatta? È tutto chiaro? Sì? Chi è che ha detto sì? Venga con me. Ok, andiamo. Celiachia, allora. Vai. La celiachia, vado? Vai. La celiachia o malattia celiaca è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue che si scatena in soggetti geneticamente predisposti dopo l'ingestione di glutine. Quindi non è che uno tocca un amico, una persona che è celiaca e diventa celiaco. Vuol dire che è predisposto geneticamente, vuol dire che nel suo DNA ha questa predisposizione, che può essere che all'età di 3 anni, 30, 40, 60 si manifesti in maniera importante e la persona scopre questo. In Italia ci sono circa 600.000 persone celiache, però di queste 200.000 diagnosticate, gli altri non lo sanno, possono essere latenti o meno. Quindi fortunatamente però i medici sono molto più accorti in questo e poi c'è Dr. Google che aiuta le persone che magari guardano e vanno insomma a informarsi per capire se hanno questa malattia autoimmune. Quindi la celiachia può essere che qualcuno di voi qui dentro sicuramente può essere celiaco o si accorgerà fra qualche anno di essere celiaco. Vai.
Con il tempo, a causa dell'infiammazione cronica, i villi intestinali tendono ad appiattirsi con un conseguente malassorbimento di nutrimenti. Sì, ho bisogno delle vallette volontarie che si alzino e vengono con me. Ce le abbiamo, vallette, sesso femminile, 4, 1, 2, 3, 4. Me ne manca una, ce l'abbiamo? Un'altra valletta, eccola qua, vieni. E poi mi serve una bottiglia d'acqua di plastica, ok? Andate pure nel palco. Ok, poi mi serve, per caso qualcuno qui non fuma però ha un accendino in tasca? Chi è che non fuma un accendino in tasca? Tu che non fumi, che è un accendino? No, ma perché fai il cuoco e i cuochi in cucina hanno l'accendino sempre. Avete l'induzione? Beh, può servire. Mi fate arrivare l'accendino? No, non lanciarlo perché la mia età non ci vedo bene. Al centro palco, ragazze, con me. Qua. Guarda che figata qua, vero? No, ma sembrano le ragazze adesso. Ecco, ragazze, mettetevi 2 a destra, 2 a sinistra, più vicine, mettete qua così. Con le mani fate così, le pitate tutte le dita, create un cerchio come un foro in mezzo. Vai, metti le tue. Non è difficile, vai. Ecco, questo è il vostro intestino. Serio adesso non è. Guardami. Giù. Fate così. Questi sono i villi intestinali. Li vedete? Vedete i villi intestinali? Boh. Oh, ehi. Questo è cibo. Prendi? L'ho preso, l'ho assorbito. Sente, prende le vitamine, nutrienti, le proteine, aminoacidi. L'ha preso. Molla. Sono tutti villi questi. Questo è glutine. Questi sono i villi che sono atrofizzati. Fate i villi atrofizzati. Così. Prendi la bottiglia. Questa è la celiachia. Chiaro? Praticamente hanno distrutto. Ok? Ricordatevi questa cosa, è semplice. Tutti avete l'intestino, ok? Questi sono i villi, fioi. Capite che non sono grandi così i villi, vero? Ok? Questi sono i villi, quindi il glutine infiamma l'apparato, loro si atrofizzano, fanno così. Quindi i bambini che hanno la celiachia, non sono ancora accorti, non riescono a crescere perché non riescono a assorbire le vitamine, le proteine, aminoacidi, eccetera. Questa è la celiachia. È chiara la cosa? Adesso voi rimanete qui a fianco. Cioè non scappate, bravissime. Applauso per le nostre vallette. Cioè all'esame, spiegata così, in 3 secondi prendete 12. Cos'è il voto massimo? 12, 14, ok, andiamo. Sintomi e reazioni. I sintomi sono solitamente a carico dell'apparato intestinale, vomito ricorrente, dolore addominale, diarrea cronica e inappetenza, ma possono coinvolgere anche altri apparati dell'organismo e organi interni. Praticamente un casino, vai. Con il termine glutine si intende il complesso proteico alcol solubile composto da gliadina gliadina e glutenina. Allora, cosa vuol dire? No, scusami, è teatro oggi, è un'esperienza nuova anche per te. Bene, allora, cosa vuol dire questo intanto? Si può, domanda strana, ho l'occhio bionico fino in fondo io. Una persona può morire di celiachia? Facciamo così, io ho un'infezione a questo dito e non la curo, l'infezione va avanti, però non muoio per questo, va avanti, però se io non vado a curare questa cosa qua, se non presto attenzione, questa cosa va a influire su diversi organi del mio corpo, quindi è bene che vada a gestire questa cosa qua. Quindi la celiachia non porta alla morte, nel senso così come un'allergia, però va curata perché se tralasciata a lungo crea casini importanti e va a scombinare comunque parecchi organi del nostro corpo. Cos'è il glutine?
Il glutine è la proteina più grande che abbiamo in natura, che è fatta da due proteine, la gliadina e la glutenina. Due. Dai, è uguale, stessa roba. Qua. Dopo lei, tu sei morta, perché l'ha spinta, vero? Ok, ferma qua. Una è gliadina. Come ti chiami tu? Eleonora. No, gliadina. Ah, ghiladina. Tu sei gliadina. Come ti chiami? Ghiladina. Gliadina. E tu sei glutenina. Glutenina, gliadina. Poi mettiamo dentro un po' di acqua. Qua. Mettiamo un po' di acqua. Questa è una planetaria, e poi arriva la forza meccanica, che sono io, sono la planetaria, e faccio così. Sta roba qua, quindi forza meccanica e acqua, crea il glutine. È chiaro? Quindi forza meccanica con acqua crea glutine, siete il glutine. Loro due, che è sto pacco di farina con acqua mescolato assieme, se vado sotto il lavandino e le risciacquo bene, diventano dure. Seitan. Ok? Quindi quando parlate di muscolo di grano, il famoso muscolo di grano che fanno diverse cose per vegetariani, vegani, eccetera, seitan è fatto da loro due. Gliadina e glutenina messe assieme risciacquate sotto l'acqua, che è la famosa criptonite per i celiaci. Ok? Superman, sapete chi è? C'è ancora Superman per loro. Superman è un supereroe di una volta che aveva il mantello rosso, con le mutande sopra i pantaloni, con scritto S. Ok? E praticamente la criptonite per i celiaci è il glutine, il seitan. Ok? Vai. Eccole qua, gliadina e la glutenina. Gli e glu. Vai. Ok, alimenti vietati per il celiaco. Li conoscete già. Grano, orzo, segale, avena, farro, kamut. Fioi. Il kamut è un marchio. Ok? E il Coruscant è un marchio. Non è che molto spesso mi dicono io mangio, sono un celiaco, mangio il kamut perché fa bene, fa meglio. Non c'entra niente, è un grano con un marchio registrato, quindi è il Coruscant. Vai. Alimenti permessi sono questi, però in chicchi. Vai. In Italia c'è un'associazione, grazie ragazze, grazie. In Italia c'è un'associazione che si chiama AIC, l'Associazione Italiana Celiachia, che è un'associazione che aiuta le persone celiache ad affrontare il percorso di vita, perché è una cosa che si porteranno avanti sempre. Quindi questo è un strumento che mettono a disposizione per aiutare i cuochi e le persone celiache per capire cosa possono o non possono mangiare. Quindi l'ABC della dieta del celiaco, ovvero dove si trova il glutine, è rovescia la scritta rispetto ai criptogrammi. Quindi sì, adesso non lo vedete, ma sono il riso, il latte, lo zucchero, dove naturalmente non c'è glutine. A rischio sono quei prodotti che sono naturalmente senza glutine, tipo, non so, il mais, però macinato, poi è stato macinato in un mulino dove fanno anche frumento, quindi è possibile la contaminazione, quindi è a rischio. Invece no, sono il grano, il frumento, l'orzo, eccetera. Questi sono dei criptogrammi che vi aiutano anche in emergenza, parliamo dell'emergenza, per aiutarvi nella velocità, perché in confusione uno guarda questo. Vai. Etichette tutelano legalmente il cliente dall'assenza di glutine e le diciture senza glutine e gluten free in tutte le lingue europee, accompagnata dalla spiga sbarrata o dal timbro del Ministero della Salute. Le conoscete queste? Chi conosce la prima, quella con spiga sbarrata rossa là? Alza la mano. È due, Dio buono. E senza glutine qualcuno lo conosce? Nessuno. Ah, aspetta, c'è il test adesso. Sulle mani, tutte e due le mani. Sulle mani, tutte e due, chi non alza le mani è bocciato. Fioi, sulle mani è un ordine, non è una richiesta. Su le mani, su, tutte le mani, su. Adesso giù la destra e sulla sinistra alta. L'altra sinistra, adesso la destra. Giù tutte e due, alzate tutte e due e fate così con le dita. Tutte le dita, solo l'indice su e giù. E il mignolo, giù le mani. Adesso sulla destra. Questo serviva per ossigenare il cervello. Adesso siete a posto il flusso di sangue. Allora, una rivelazione che molto spesso sbagliano. Un prodotto senza glutine, che serve un prodotto a rischio, tipo una farina da polenta, farina di mais, come claim deve avere scritto senza glutine.
Non può esserci il marchio spiga sbarrata come garanzia e basta. Per legge è il senza glutine nella parola, perché lo spiga sbarrata è un marchio privato, ok? È un marchio di un'associazione che è una garanzia, però per legge l'etichetta deve avere senza glutine, ok? Dopo abbiamo anche il marchio del Ministero, perché le persone celiache hanno delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti appunto senza glutine, perché hanno un costo superiore, quindi c'è questa possibilità, questo claim che aiuta loro appunto per la detrazione. Però è importante sia senza glutine. Questa è la dicitura nelle lingue della Comunità Europea. Vai? Il glutine è permesso in un prodotto senza glutine massimo 20 ppm, cioè 20 parti per milione. Quella è la soglia massima che una persona celiaca può assimilare, trovare all'interno di un prodotto senza glutine. Vai? Abbiamo capito cos'è il glutine? Ok. Qualcuno sa cos'è la differenza fra allergia al glutine, celiachia o gluten sensitivity? Sono 3 cose diverse. Celiachia vuol dire venite qui. Una volta era così, si diceva vieni qua così con le mani, no? Qua. Questa, vieni. Loro sono celiachia, ok? Poi c'è, quindi è un problema di villi intestinali, di malattia autoimmune, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è chi è intollerante al glutine, paragone, come mia nonna che fa, quando mangi i peperoni mi viene su, ok? Quindi una persona che fa fatica a digerire il glutine, quindi ha sintomi simili alla celiachia, però non è né allergica non è né celiaca, fa fatica a digerirlo e si gonfia la pancia, però non ha malattia, non ha celiachia, eccetera. La terza cosa invece è l'allergia, che dopo affronteremo. Quindi molto spesso la gente dice io sono allergica a farina, e magari semplicemente è la nonna o la persona che gli dà fastidio il glutine, cioè il viene su, non riesce a digerirlo. Molto spesso questa è problematica nella ristorazione, perché la gente si presenta con una cosa e invece è tutt'altra. Ok? Grazie. Vai. Lattosio. No, ancora qua voi. Venite qua un'altra volta. Sì, qua in centro. Vai con lattosio. L'intolleranza al lattosio si verifica in caso di mancanza parziale o totale della lattasi. L'enzima è in grado di scindere il lattosio, zucchero composto, in glucosio e galattosio, rendendo complicata la digestione degli alimenti contenenti lattosio. Ecco, queste 4 ragazze adesso sono lattosio. Ok? È bellissimo. Lattosio. Vai, gira. Ecco. Cosa vuol dire? Lattosio è uno zucchero che quando voi mangiate, io ho mangiato loro, ok? Ho mangiato loro dentro, ma tutte e 4 assieme, mettete vicino, sono grandi, non riesco ad assorbirle, non riesco i villi non riescono ad assorbire loro che sono lattosio. Quindi all'interno del mio intestino ho un enzima, bello, mi serve uno giallo bello che si veda. Ho un bel enzima, si vede? Ho un bel enzimone che si chiama lattasi, che è un enzima che noi normalmente abbiamo nell'intestino. Praticamente che compito ha lui? Lui scompone, divide tutto il lattosio, lo scompone, lo divide in singoli, ok? E diventano galattosio e glucosio. Quindi il nostro enzima nella nostra pancia va a scomporli, crea tutti i zuccheri piccolini e io, essendo piccolini, riesco ad assorbirli. Ok? Ci siamo? Facciamo conto che il nostro lattasi quel giorno non c'è. Ok? Perché non è che ci sia solo lui, ce ne sono tanti che fanno questo lavoro. Però può essere che qualcuno di voi ne abbia meno, ce ne sono 2 invece di averne 500. Quindi loro sono qua e lui non ce la fa a dividerli tutti. Cosa succede? Che il nostro corpo, il nostro intestino, non riesce a digerirle, comincia a fermentare. Io comincio a gonfiarmi perché loro dentro non riesco a digerirle. E dico al cervello, dammi un po' di acqua che provo a sciogliere ste ostie qua che non riesco a digerirle. Quindi tiro dentro acqua per riuscire a scioglierle, a fare qualcosa, ma non ce la faccio. Quindi quest'acqua che io chiamo e io non riesco a sciogliere loro, succede molto spesso che entra nel lattosio a scariche. Questo succede. Questo l'ho fatto semplificata. Se c'è un insegnante di alimentazione mi denuncia tra poco, però devo farla capire ai ragazzi com'è la cosa, ok? Quindi questo è quello che succede in linea di massima. Quindi adesso noi abbiamo scomposto l'ore in galattosio, glucosio, grazie a lattasi. Un applauso lattasi! Ok?
La tasi, fermo qua. La tasi ce l'abbiamo dentro nell'intestino, però in farmacia lo trovo anche. Quindi posso andare in farmacia e mi fa, mi dà un bel lattasi giallo? No. Mi dà un po' di lattasi, quindi sono le famose pastigliette che in farmacia uno può prenderle e si prendono prima dei pasti che aiutano a fare questa cosa. Però se uno può evitare di prendere lattasi ogni volta, cioè magari evita di mangiare lattosio, ma lattasi nell'emergenza, tendiamo così. Ok, è chiara la cosa? Questa è la più famosa intolleranza che conosciamo. 50% di voi, c'è metà sala qui dentro ora è intollerante al lattosio. Metà sala. Chi più, chi meno, chi beve un po' di latte al mattino e fa le corse in bagno, chi meno, eccetera. Poi sono tempi diversi. Perché il nostro corpo non sarebbe fatto per digerire il latte, nel senso sarebbe fatto per lo svezzamento, ma non prolungato. Ok? Grazie, sempre lì. Avanti. Dolori addominali, pesantezza dello stomaco, diarrea, l'avete capita? Vai. Vai. Ecco, in Italia, mentre per la celiachia c'è AIC, per il lattosio c'è l'Associazione Italiana Latto Intolleranti, che è un'associazione che supporta un sito che chi avesse difficoltà può guardare per trovare degli spunti di aiuto. Vai. Ok, vai. Questi sono dei marchi, come AIC aveva il marchio spiga sbarrata, questi sono marchi per lattosio. Vai. Ecco, questi sono prodotti normalmente non consentiti perché sono ricchi di lattosio all'interno. Vai. Com'è che fanno a fare la formaggella senza lattosio, il Philadelphia senza lattosio, eccetera? Hanno queste cisterne, hanno simulato il mio intestino. Prendiamo un bussolotto di lattasi, lo mettiamo dentro il mio intestino e praticamente facciamo fare questa scissione all'interno di queste vasche. Ok? Abbiamo simulato quello che viene fatto di solito nell'intestino, quindi loro sono qua dentro, mettiamo dentro un po' di pastigliette e facciamo questa scissione. Quindi facciamo prima il latte senza lattosio, a caso, Z-Mill. Ok? Vai. Posto. In alcuni prodotti invece questa cosa avviene naturalmente, quindi quando abbiamo una maturazione, la fermentazione eccetera, i formaggi stagionati eccetera, questa qua viene naturalmente, tipo il gorgonzola, il parmigiano reggiano, il grana padano, tendenzialmente gli stagionati sopra i 12 mesi, tendenzialmente questo, con disciplinare. Vai. Ok, vai un attimo. Buon, dietro. Parmigiano reggiano, grana padano. Sono molto simili, cambia l'etichetta, ma in sostanza ce n'è uno che ha una cosa in più. Succede che il grana padano all'interno abbia l'isozima, che è un derivato dell'uovo, perché si usa come conservante. Perché il consorzio del parmigiano reggiano dice quel latte con le mucche che hanno mangiato foraggio, ok? Invece il grana padano, il consorzio dice mucche che hanno mangiato foraggio, anche silati, anche mangimi. I silati sono fermentati, quindi possono indurre il processo di fermentazione nella lavorazione successiva, nella maturazione. Quindi l'isozima, che è una parte dell'albume dell'uovo, lo usano come conservante. Quindi se una persona è allergica, un bambino allergico all'uovo, può mangiare tranquillamente il grana padano? No. Il parmigiano? Sì. Ma anche altri formaggi, molto spesso nell'etichetta scritto può contenere tracce di uova, non è che è Mario che ha rotto un uovo sopra per sbaglio, è perché si usa come conservante. Okay? Quindi non date per assodato che sia senza uovo un formaggio. Questa è la differenza tra parmigiano reggiano e grana padano. Nell'esame è la domanda che frego mezzi di voi. Occhio a sta roba qua. Parlando di... Vai al successivo. Di allergia. Voi quanti anni avete adesso? 17? Ok. Esattamente 2 settimane fa, una vostra coetanea, se avete visto il telegiornale, è mancata, giocava a pallavolo nel Lazio, Sofia, perché andando in un ritiro per lo sport, nel ristorante, non si sa ancora bene cosa o come, ma ha avuto un contatto con le proteine del latte, la caseina, e sta ragazza non c'è più. 15 anni. Quindi, quando io vado nelle scuole a insegnare che mi trovo
insegnanti o quando vado a fare consulenza nei hotel, 5 stelle, locali stellati, giro tutta l'Italia, vedo molto spesso sta cosa, va bene gli allergici li lasciamo qua o là eccetera, ma vi parla il papà di un ragazzino allergico. Mio figlio ha 22 anni, è allergico ai crostacei e con sé deve portare sempre 2 adrenaline. Se un locale sbaglia con mio figlio e ha la sfortuna di non aver con sé l'adrenalina o chi è a fianco a lui non è preparato, non lo vedo più. Quindi questo momento deve essere importante, che non è perché voi fate l'alberghiero, perché potrebbe essere qualsiasi persona, ma è una cosa che vi porterete a vita, come poter aiutare uno con un massaggio cardiaco o un soccorso, cioè dedicarsi al prossimo vuol dire questo, che sia un compagno in classe che ha un'intolleranza o un'allergia, quando faccio le pratiche ci penso 2 volte perché ho la sua vita nelle mie mani. Noi come cuochi abbiamo molto spesso questa cosa. Io, a parte fare il formatore a un'azienda di famiglia, a un ristorante, e domenica a pranzo avevo 12 comunioni in contemporanea, di cui ne avevo 12, giusti? 12 celiaci e intolleranti al lattosio, 4 allergici e un bambino che non può mangiare le proteine. Quindi avevo praticamente 18 menù speciali che ho gestito io personalmente, però quando ho chiuso occhio domenica notte ero così, cioè non l'ho chiuso, perché avevo con la tensione a 1000, perché responsabilità importanti. Cosa posso suggerirvi? Di fare test con i professori, esercitarvi e non mettere sotto gamba questa cosa qua, perché prima o dopo o un vostro cliente o un vostro amico può avere questa necessità e può capitarvi sempre. Come spiegano come usare il defibrillatore, ma a me non capiterà mai, sono giovane. Ho capito, ma tua mamma, tuo papà, siete in vacanza da qualche parte, ha un infarto, è defibrillatore e tu guardi, perché magari il momento scolastico dove lo insegnavano, voi eravate con la testa per aria. È normale, avete 17 anni. La ragazza che è mancata, Sofia, di 15 anni, cioè suo papà era lì, l'ha presa, l'ha portata in camera. Vai. Food Allergy Italia è un'altra associazione che aiuta le persone che hanno allergie alimentari. Quindi come c'è i CCALI c'è Food Allergy Italia, quindi è sempre un'associazione che dà supporto alle famiglie che hanno difficoltà e affrontano questo percorso. Vai. Questa da leggere. Cos'è l'allergia alimentare? L'allergia alimentare è una reazione immunologica verso proteine alimentari normalmente tollerate. Ecco, cosa succede? Qua con me. Mi serve un bel maschietto, un maschio. È pronto da prima. Se abbiamo un maschio, guardalo qua, vieni giù, buttati che è morbido. Dai giovane, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, salta. Venite qua. Con calma, nessun problema, sono solo 300 persone ferme. Dai, avanti, su. Allora, io ho mangiato oggi, ho mangiato questo pezzo di carne, ok? Quindi queste sono proteine, diciamo così. Anzi, ho mangiato un uovo. Queste sono le proteine di questo uovo. Voi sapete che non è che io digerisco una proteina, ok? Le proteine sono fatte di un insieme, dividetevi, un insieme di amminoacidi, come il discorso dello zucchero. Loro sono scomposte e io riesco a assimilarle, ok? Il mio organismo, che ha ingerito loro, che sono l'uovo, le vede come un nemico, ma un nemico brutto, ok? E praticamente il mio sistema immunitario, le mie immunoglobine, i miei anticorpi, il mio sistema di difesa, come ti chiami? Federico. Chi sei tu? Il tuo sistema immunitario. Sei tu. Ok. Il mio sistema immunitario, che è Federico, che è buono lì, non fa niente, eccetera, praticamente ha una reazione matta perché vede queste proteine e le vede come un nemico e praticamente lui, che è un sistema immunitario assieme a... No, dopo.
lui, che è un sistema immunitario, assieme a molti altri suoi collaboratori, come faceva prima Lattasi, e praticamente... No, com'è no così però? No, ma com'è? Mi serve attenzione verso il pubblico, ok? Praticamente lui va a avere una reazione avversa, si chiama una reazione avversa spropositata. Quindi il sistema immunitario, che sei tu in questo caso, ha una reazione avversa verso questo allergene, che sono le proteine, che può essere il pesce, può essere l'uovo, crostacei, eccetera. Quindi questa sua reazione avversa va a creare malanni all'interno dell'organismo e quindi una persona va a coinvolgere diversi organi del proprio corpo e può arrivare anche a un'anafilassi, quindi uno shock anafilattico. Ok? A posto, grazie. Grazie. Vai. Ok. Allora, i sintomi, le reazioni. Si manifesta con eruzioni cutanee, con dolori intestinali, vomito, diarrea, andiamo a coinvolgere l'apparato respiratorio, neurologico e poi indurre appunto shock anafilattico. Vai. Eccoli qua, vedete, cute, cavo orale, apparato gastroenterico, apparato respiratorio, cardiocircolatorio e neurologico. Com'è che si va a ovviare questa cosa qua? Vi dicevo prima l'adrenalina. Praticamente l'adrenalina cosa fa? Va a inibire il sistema immunitario. Quindi di solito una persona può avere l'antistaminico, Ventolin, il cortisone o l'adrenalina. Questo è un sistema per fermare il sistema immunitario. Voi sapete quando prendete un antibiotico che dopo finito il cura antibiotico praticamente avete delle difese basse del sistema immunitario, perché praticamente vi hanno annullato tutte quante le vostre protezioni, ok? Praticamente quando c'è un'allergia il sistema per annullare, bloccare sto cavolo di sistema immunitario vostro fanno l'adrenalina. Poi quando arriva l'ambulanza, eccetera, va sempre chiamata, fanno le flebo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se uno ha un'allergia adesso e si fa l'adrenalina, non è che buon a posto, una pacca sulle spalle e va a casa, va in ospedale, si fa tutta quanta la notte in ospedale perché può avere una reazione bifasica, quindi una doppia reazione in questa cosa qua. Vai? Quindi quando sono gli allergeni li conoscete già, cereali contenenti glutine, crostacei, pesce, bla 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 bla. Questi sono 14, ma non è che quelli sono 14 allergeni e gli altri non sono allergeni, sono quelli più frequenti che la comunità europea ha individuato in Europa. Ha detto questi 14 qua sono quelli più frequenti, quindi sono evidenziati in tutti i vostri menu che fate, che stilate, eccetera. Vai? Questi sono i pictogrammi. Per la fortuna che abbiamo, ogni paese europeo fa quello che vuole. Quindi quello che voi vedete sotto in mezzo, sesamo, lo vedete? Sotto, a sinistra. A fianco sono i lupini. Sembrano le palle di Dragon Ball. Ok? Quindi ogni paese ha le sue. Quindi non vuol dire che in Italia è uguale alla Francia, la Spagna, l'Inghilterra. Questa è una cosa che la comunità europea deve ancora sistemare. Vai? Questa è una penna salvavita con l'adrenalina all'interno. Tanto per darvi un'idea, la si fa sopra i pantaloni, basta che non sia un pantalone di 1 centimetro, si tiene la siringa là 10 secondi, poi si massaggia, eccetera. Non è possibile che la scuola ne tenga 2 nell'armadietto o che io in ristorante ne tengo 2 se mai capita una rogna, perché l'adrenalina è a persona, ci vuole un'anamnesi da parte di un medico, ok? Perché io dico, voi siete persone con buon cuore, ne prendiamo 2 che se uno sta male ce l'ho, cioè non è un problema di 100 euro all'anno, ma non si può, perché se la persona poi ha un problema ulteriore perché voi avete fatto l'adrenalina, che ha un pacemaker, eccetera, sono cavoli. Però può essere, chiamo 118, buongiorno, ho una persona non cosciente, ha queste reazioni, ha appena mangiato pesce, secondo noi ha uno shock anafilattico perché ansima, suda, è svenuta, eccetera, 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 però ho un nostro ospite che qui ha l'adrenalina e che è qui vicino a me. E cosa possiamo fare? Sempre in comunicazione col 118, che loro sono sul pezzo. E gli dicono, guardi, noi abbiamo l'ambulanza a 40 minuti, non ce la facciamo arrivare, sono tutti impegnate perché, eccetera, ma loro vi dicono se farla o meno. Ok? Perché non potete farlo voi di libera iniziativa. Ok? Ce ne ho io, falla tu. No. Ok? Sofia, l'altro giorno suo papà, eccetera, porta su, fa adrenalina e non è stato sufficiente il tempo di arrivo dei soccorsi. Dovrebbe essere così. Questa è una cosa che mi fa paura perché per quanto questo papà era pronto, aveva l'adrenalina, Dio buono. Vedete il discorso dell'adrenalina. Vai? Quindi cos'è l'intolleranza alimentare? È una
è una carenza enzimatica. Come il lattosio mancava famosa lattasi, mio nonno che viene sui peperoni gli manca un enzima per scomporre i peperoni, perché è un discorso di digestione, tendenzialmente di zuccheri. Vai? Invece l'allergia alimentare è un discorso di proteine, una reazione avversa verso le proteine che porta alla morte. Allora, allergia alimentare non è per tossicità, perché non dipende da quanto ne mangio, tanto o poco. Invece intolleranza alimentare è tossicità, nel senso se mangio tanti funghi o pochi funghi, come per le fragole, eccetera, eccetera. Vai? Ok. Abbiamo capito la differenza tra allergia e intolleranza? Ci siamo? Che ore sono? Che ore sono? Quanto mi manca di tempo? Cos'ho? 25 minuti? Leggo la Divina Commedia, 25 minuti io. Adesso faccio breve. Favismo. Abbiamo oggi il DSE della Sardegna, che è un paese che è ricco di persone faviche. Cos'è il favismo? Vai? È una malattia ereditaria causata dalla carenza genetica di una proteina che si trova prevalentemente nei globuli rossi, con conseguente perdita della sua funzione protettiva. Quindi abbiamo sta protezione che se una persona favica è scarsa di questa protezione. Una persona se mangia fave va in emorragia ai globuli rossi, in poche parole. E poi lì succede che ha bisogno di una trasfusione, eccetera, eccetera, eccetera. Il popolo sardo molto spesso ha questa caratteristica, sono molte persone. Se andate su un supermercato che hanno le fave fresche, trovate scritto attenzione in questo punto vendita, sono in vendita le fave, ok? Quindi come per la celiachia è non mangiare glutine, stessa cosa per il favismo è non mangiare le fave. Vai, sì, adesso taglio. Fave fatto, posto favismo, non si mangiano. Vai. Nickel. Uno non è che mangia nickel è allergico, il nickel è un accumulo di metalli, ma il nickel, è presente dappertutto. Che può essere, sintomi cutanei e extracutanei. Cutanei è l'orecchino qua che mi fa psoriasi, mi dà fastidio, extracutanei sono quando li mangio, eccetera. E come si adopera per ovviare sta cosa? Ovviamente sono prodotti, ecco, dipende da dove sono coltivati, può essere un terreno ricco di nickel dappertutto. Può essere un terreno più ricco o meno ricco di metalli, ok? Quindi poi dipende anche se sono dati conservanti, fitofarmaci, eccetera. Qui fa differenza su questo aspetto. Le fragole possono avere più o meno nickel, dipende da dove nascono, sono cresciute. Ovviamente sono dei prodotti più o meno ricchi di nickel. Vai. Ecco, come facciamo a gestire il discorso del nickel anche in emergenza? Semplicemente evitiamo i contenitori metallici con acqua calda, acida e anche sale, perché il sale, come l'acidità, come per i coltelli, va a far da sequestrante, estrae dalla pentola bollente e mi porta il metallo nell'acqua. Quindi se fosse mettiamo la parte acida, eccetera, la parte finale, però mai pentola in alluminio, ma in acciaio dedicate. Stessa cosa il coltello, l'affettatrice, ma privilegiamo gli utensili che sono in ceramica, pirex e via. Vai? A posto? So che è un corso intenso, ma diabete, vai. Semplicemente una persona diabetica deve fare i pasti principali più tutti i merendini per avere una distribuzione, diciamo così, omogenea e non avere picchi glicemici, evitando zuccheri diretti, ma prendere carboidrati complessi tipo riso, pasta, dove il corpo deve scomporli e ci mette un po' più tempo ad assimilarli. In più, se andiamo ad aggiungere anche delle fibre all'interno, tante verdure, questa cosa qua rallenta ancora l'assorbimento a parte dei villi intestinali, così non ho famoso su e giù veloce. Per ovviare in emergenza, se c'è possibilità, una persona diabetica su in difficoltà mangia proteine, ok? Perché il pane, zuccheri, ha molto zucchero. Vai. Campo d'emergenza, vai. Il problema più grosso nei ristoranti, campi d'emergenza, è la comunicazione, vai. Quindi chi parla, chi ascolta, chi vede, il problema è proprio questo, la comunicazione, vai. In un campo d'emergenza c'è l'accoglienza, facciamo finta che questa sia l'accoglienza, vengono registrate le persone nei campi d'emergenza e poi c'è un banco che dice: buongiorno signora Maria, lei ha qualche esigenza alimentare? Sì, io sono celiaca. Allora abbiamo Giuseppe,
che nel caso della scuola lo facciamo con persone tipo l'accoglienza, che indica, la signora Maria ha questa difficoltà alimentare, così la cucina dietro le quinte sa come gestire questa cosa qua e viene informato lo chef e tutta la brigata di questa presenza, vai? Ecco, questo è il problema più grosso, non so se lo capite. Madonna, non so neanche più le canne a questa età, ok? Perché una volta c'era questo problema di comunicazione, vai? Quindi il capo cucina informa tutti quanti i collaboratori, vai? Si fa il menù assieme, vai? Se devi imparare a leggere l'etichetta con gli ingredienti additivi e allergeni, perché è molto importante leggere questo, vai? Avere utensili specifici per evitare la contaminazione durante le lavorazioni, vai? Nel caso del DSE, adesso la facciamo breve, però abbiamo una sezione dedicata nella cucina Italia, dedicata alle allergie, abbiamo proprio degli utensili di colore diverso, il sale, il problema più grosso di solito è il sale, che c'è un sale in cucina, tutti mettono la mano dentro, chi fa il pane, chi fa questo, quello, c'è glutine a go-go. Quindi di solito usiamo i macina pepe, macina sale per evitare appunto le contaminazioni, perché poi di corsa ti scappa sta cosa, vai? Ecco, torno indietro, se abbiamo difficoltà che la cucina è piccola e non ci stiamo a fare tante robe, chi si dedica a fare il no glutine, la Gabriella comincia alle 6 di mattina a campo di emergenza, dalle 6 alle 7 fa lei senza glutine e senza latticini ad esempio, senza latte derivati, e dopo entra la brigata importante per evitare appunto, se la cucina è stretta non c'è alternativa, perché in emergenza noi non possiamo dire no, ma noi non diamo da mangiare a una persona così. Una persona che ha perso la casa, ha perso un familiare, non gli do da mangiare perché è anche allergica, è Dio santo. Quindi bisogna avere formazione per aiutare queste persone. Vai? Gli allergeni avete capito? Vai? I grembiuli puliti o monouso? Vai? Pulizia? Vai? Piatti, il codice colore, perché molto spesso succede che io faccio giusto in cucina, però poi tra i passaggi, tra la consegna, un campo, un casino, il piatto senza glutine, tu sei quello allergico, sei tu, glielo dà, invece per una persona celiaca invece questo è allergico al pesce e io farò un casino. Quindi mai utilizziamo dei pennarelli con dello scotch per scrivere sopra il piatto specifico per chi è, vai. Come si scrive un menù? Si scrive un menù e si mettono i pittogrammi, però anche i pittogrammi dobbiamo capire se li capiscono. Vai. Quindi scriviamo il menù con gli ingredienti e gli allergeni in evidenza, così magari una persona che magari è intollerante a qualcos'altro vede, anche c'è l'aglio, a me non piace l'aglio, però lo leggo scritto, è un strumento utile, vai via dritto qua. Qua vegano, vegetariano, sapete cosa parliamo, sono scelte alimentari, vai, e poi abbiamo le scelte per religione, kosher, halal, però questa è una cosa che potete studiare da soli, vai, ok. Però adesso arriva questo, vai. Ecco, questo è un momento serio. Vai. Ecco, sono immagini forti. Vai. Ci serve una mano. Noi come DSE riusciamo ad accogliere volontari, ma siccome i volontari nostri sono formati, assicurati eccetera, sono volontari che hanno 18 anni, però voi siete in prossimità di questo momento, quindi vi mettiamo già l'input in questo, però siccome voi siete social e noi poco social, vai? Perché noi siamo, come si chiamano? Matusalem, tutte queste robe qua, no, che non ho capito, vai? Ah, aspetta, prendete il telefono, ce l'avete il telefono? Non prende, dopo a casa, compiti per casa, telefono, vai, Instagram, Facebook, vai, noi abbiamo Facebook e anche Instagram. Facebook è una cosa che ha inventato negli anni 50, che voi non la conoscete, ma c'è Instagram, quindi c'è poca roba, ma stiamo adoperando per incrementare il nostro canale, si dice, quindi mettete mi piace, tipo, no, così circa, vai, a posto. Grande. Grazie allo chef Ermanno Zago che ha reso fruibili degli argomenti veramente impegnativi. Forte, vero?
Allora, io vorrei chiudere questa giornata ringraziando il Dipartimento di Solidarietà Emergenza della FIC nazionale e nelle sue declinazioni territoriali, in particolare del Veneto e della Sardegna. Vorrei ringraziare voi ragazzi e vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare non solo questa giornata ma anche la giornata che vivremo domani, e in particolare la nostra Prealpi Soccorso che è qui presente. Ecco, il tema che è stato affrontato per ultimo è un tema importantissimo nella gestione dell'emergenza, quindi capite il perché era importante fare questo intervento. Non era una lezione oltre le lezioni che voi già sentite a scuola, è perché anche in emergenza non ci si può dimenticare di queste cose, e quindi grazie per avercele ricordate, chef Ermanno Zago, grazie anche della sua simpatia e grazie a tutti. Come da circolare potete fare rientro secondo le indicazioni date. Grazie anche ai vostri docenti che sono stati qui con voi oggi. Grazie al professor Andolfato, grazie a Federico Campodall'Orto e alla nostra presentatrice Valentina della Z Group. Grazie a tutti voi.
Buon pomeriggio ai consiglieri, alla giunta, al sindaco, ai funzionari che sono in aula, al pubblico che ci segue in sala e da chi ci segue da casa. Prima di iniziare questa seduta del Consiglio Comunale corre l'obbligo di ricordare che in quest'aula che recentemente sono mancati 2 cittadini che non possono essere dimenticati per i ruoli che hanno svolto nella comunità cittadina. Renato Papa è stato storico dirigente comunale che ha ricoperto per circa 30 anni ruoli di responsabilità nell'area servizi sociali e culturali e che si è spento il 25 marzo all'età di 72 anni. Sergio De Vescovi, stimato imprenditore, conosciuto per il suo impegno politico e sociale e per aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di quartiere del centro. De Vescovi è mancato negli ultimi giorni del mese di marzo all'età di 78 anni. Alle rispettive famiglie rinnoviamo le condoglianze di questa assemblea, condoglianze che il sindaco ed io abbiamo fatto recapitare anche a nome dei consiglieri e degli assessori tutti.
Grazie per l'attenzione. Ora iniziamo con l'appello. Bagliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Bevilacqua Silvia. Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Caldarta Antonella. Braido Giovanni, scusi. Scusi. Caldarta Antonella. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Assente, giustificata. Dareggian Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Toffoli Thomas. Tonon Roberto. Uliana Antonella, assente giustificata. Grazie. C'è una comunicazione dell'assessore Ceccarini, prego. Prenotti. Ok. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, condivido anche in questa sede un'importante iniziativa che è partita circa un mese fa e che è l'apertura dello spazio Incontri e Studio, un nuovo spazio dedicato ai giovani della nostra città che amplia i servizi del progetto Giovani e si trova qui, proprio in centro città, sopra il palazzo che ospita appunto le poste. È aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 13:30 alle 17:30. Vuole proprio essere un luogo dei giovani, degli studenti. Siamo vicini alle stazioni, agli istituti scolastici, al centro città e quindi si presta proprio ad essere uno spazio per loro. Dal minimo che può essere quello di appoggiarsi mentre si aspetta la corriera di ritorno a casa, piuttosto che l'attività sportiva, ad essere anche un luogo dove studiare, fermarsi a fare delle ricerche insieme ai compagni, oppure anche a luogo di aggregazione. C'è sempre la presenza di un tutor educatore che li affianca e quindi è uno spazio anche sicuro. E approfitto anche di informare la cittadinanza che proprio ieri è stato inaugurato il centro sollievo a Vittorio Veneto, a riaperto, grazie all'ULS, è un servizio dell'ULS e alla disponibilità di 2 associazioni di Vittorio Veneto, Media Età ed Hauser. Quindi il centro sollievo nasce per le persone con decadimento cognitivo ed è proprio, come dice il suo nome, un'occasione per affiancarsi, accompagnare anche i familiari in questa gestione non sempre facile. E quindi si trova al Patronato Borsoi di Serravalle e per ora è aperto il giovedì mattina. Quindi per eventuali informazioni abbiamo dato pubblicità sui nostri canali, c'è il comunicato stampa, comunque è l'associazione Media Età che lo gestisce. Grazie. Grazie. Nomino gli scrutatori: Posocco, Braido Fabio, Denardi Marta. Grazie. Allora, punto 2, interrogazione a risposta orale del consigliere Gian Antonio Darè ad oggetto richiesta di chiarimenti sul comparto Carnielli di Vittorio Veneto. Prego consigliere, si prenoti. Buon pomeriggio, grazie Presidente. Richiesta di chiarimenti del comparto Carnielli di Vittorio Veneto. Con la presente interrogazione desidero porre alla vostra attenzione una questione di rilevante importanza
per la nostra comunità, il comparto Carnielli di Vittorio Veneto. In particolare vorrei sapere come mai un argomento di tale rilevanza sia passato solo una volta in Consiglio Comunale negli ultimi 2 anni, nonostante l'interesse dimostrato tanto dalla sindaca Bagliana quanto dal presidente De Bastiani. Ci appare inquietante constatare che ad oggi non siano visibili né soluzioni concrete né iniziative in programma all'orizzonte per affrontare questa problematica. Inoltre è importante sottolineare che la Commissione Carnielli non è mai stata convocata, ripeto quest'anno, e che solleva ulteriori preoccupazioni riguardo alla gestione e alla pianificazione di questa questione. È opportuno ricordare che quando la sindaca Bagliana e il presidente De Bastiani erano in opposizione, attaccavano frequentemente la maggioranza riguardo delle azioni che avrebbe voluto interpretare sul tema Carnielli. Ora che sono al governo mi aspetto che prendano seriamente in considerazione le problematiche da loro stessi rilevate. Sono certo che la vostra amministrazione condivida la necessità di garantire lo sviluppo e il benessere del nostro territorio. Per questo motivo attendo una vostra risposta in merito alle azioni da interpretare. Naturalmente nell'esposizione ho 5 minuti di tempo, quindi vado a leggere cosa è stato detto in questo Consiglio Comunale, in particolare il 27 settembre del 2019. Di Antonio Giulio: io volevo chiedere al Consiglio di valutare se sia effettivamente opportuno o necessario mantenere una commissione con il solo compito di controllare il procedimento di bonifica dell'area Carnielli. L'area, se ho ben capito, è stata venduta a un imprenditore che intende realizzare, tra l'altro, un'attività commerciale e che dovrà prima di tutto, che questo punto del ruolo della commissione istituita nel 2005 abbia perso almeno una parte della funzione originaria. Infatti dovevano essere gli uffici comunali che controlleranno questo. La Commissione per problematiche ambientali, che svolga sì il suo ruolo di controllo sui lavori di risanamento delle aree degradate, quindi non solo dell'area Carnielli. Vado a leggere cosa nel Consiglio Comunale del 6 maggio del 2020, la Commissione De Bastiani Alessandro: le commissioni che noi approveremo vanno bene, però le commissioni bisogna anche riunirle. Mi riferisco alla commissione ex Carnielli, che da oltre un anno non si riunisce più. Chi sono stati i veri motivi del fatto che questa commissione non abbia lavorato? Abbiamo un sito fortemente inquinato che non viene più monitorato almeno da un anno, forse meno, anzi no, un anno. Queste sono le sue parole. Ripeto, nel Consiglio Comunale del 14 settembre del 2021, dall'allora consigliere Mirella Bagliana, ho visto che tra le commissioni, e mi ricordo di farne parte anch'io, la commissione consigliare Piro e Area Fassina ex Carnielli, mi rivolgo anche al presidente della commissione, il consigliere Casagrande, chiedendogli se questa commissione è stata riunita solo una volta e quando sia stato insediato il Consiglio Comunale, che vorrei far presente questa commissione era stata istituita per la questione ambientale, perché il sindaco diceva in commissione che vuole tenere separata la parte urbanistica da quella ambientale. Queste sono le stesse cose che sto chiedendo io oggi e naturalmente il sito, come ben sappiamo, è parte di un'area altamente e fortemente degradata, ma soprattutto inquinata, e quindi attendo di capire lunghi, diciamo, su questo punto all'ordine del giorno, su questa questione che io ho posto. Grazie. Grazie consigliere. Eccoci, innanzitutto buonasera a tutti, ai consiglieri comunali, ai cittadini presenti in aula e a coloro che sono collegati tramite la tenda TV. Ringrazio il consigliere De Re per l'interrogazione e voglio rassicurarlo che la stessa attenzione che ponevamo quando eravamo minoranza in questo Consiglio Comunale la stiamo ponendo anche adesso. Nel merito delle sue domande, nella sua interrogazione, non era specificato relativamente alla convocazione della Commissione. Io vorrei ricordare che la Commissione è stata riunita
il 12 giugno 2025, quindi non è che non sia mai stata riunita. Sì, quest'anno non l'abbiamo ancora convocata e la convocheremo a breve. Quindi, tra l'altro nella commissione riunita a giugno dell'anno scorso, in cui lei era presente, avevamo appunto sottoposto all'attenzione della Commissione una relazione sempre dell'ingegner Donadello che seguiva l'aspetto ambientale per quanto riguarda il cromo esavalente. Io, consigliere Darè, più tardi nell'interrogazione del consigliere Posocco farò dei riferimenti un po' più approfonditi rispetto all'iter che stiamo seguendo per quanto riguarda l'aspetto appunto della Carnielli e i rapporti intercorsi con la proprietà, con i proprietari, perché ricordiamo che l'ambito su cui insiste appunto l'ex Carnielli appartiene appunto a tre proprietà diverse con cui stiamo interagendo. Quindi se lei cortesemente ha la pazienza di aspettare, rispondo dopo a tutti e entro nel merito anche della questione, come preferisce. Ecco. Bene, allora prego. Telegrafico, no, le voglio dire che la commissione dell'anno scorso è stata convocata su mia richiesta, quindi poi aspetto le sue sulla domanda fatta dal consigliere Posocco, magari poi risponderò se sono soddisfatto o meno. Bene, grazie. Passiamo al punto numero 3. Interrogazione e risposta orale del consigliere Paolo Bassetto ad oggetto Sentiero 1043 Serravalle, Montebaldo. Prego, consigliere. Prenotti. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dalla necessità di avere chiarimenti in merito alla nota vicenda del percorso 1043, Serravalle Montebaldo, lungo il quale è possibile trovare i ruderi della chiesetta di Sant'Antonio e la terrazza degli Artiglieri. Come è noto, la parte del percorso che collega il centro storico di Serravalle con i già citati ruderi della chiesa e la terrazza degli Artiglieri, a partire dal 2023 ha subito una deviazione. Oggi infatti questo tratto di percorso non costeggia più le vecchie mura ovest di Serravalle, nelle immediate vicinanze del Giardino Segreto, ma procede da un cancelletto a lato di Palazzo Torres, vicino al Museo del Cenedese. In sostanza oggi i ruderi della chiesetta di Sant'Antonio e la terrazza degli Artiglieri sono ancora raggiungibili, nessuno lo mette in dubbio, ma lo sono dovendo percorrere un tratto non particolarmente agevole e comunque diverso da quello tradizionalmente conosciuto e che anche il sito internet Turismo Vittorio Veneto ancora oggi descrive. Vista anche l'istanza inviata a noi consiglieri comunali da diversi cittadini e trasmessaci dal Presidente del Consiglio Comunale, credo sia giusto, se non anche doveroso, interessare della questione questo Consiglio Comunale. A dir la verità avevo inizialmente pensato ad un altro strumento diverso dall'interrogazione, quello della mozione, al fine di promuovere anche un dibattito tra i consiglieri comunali, poiché il contributo di ciascuno è importante. Tuttavia, ho ritenuto di procedere preliminarmente con questa interrogazione, per avere anzitutto alcuni chiarimenti e indicazioni da parte dell'amministrazione. A questo punto, Presidente, senza leggerla tutta, farei un breve riepilogo delle premesse dell'interrogazione e darei lettura testuale solo delle domande che ho posto il Sindaco. Riassumo quindi brevemente le premesse dell'interrogazione. Il 6 novembre 2023, mosso dalla comunicazione di un privato che segnalava che un tratto di muro costeggiante via Piai risultava pericolante e quindi potenzialmente pericoloso per le persone in transito, l'allora sindaco Miatto adottava l'ordinanza numero 339, con cui ordinava di provvedere con decorrenza immediata alla chiusura al traffico, anche pedonale, del tratto di via Piai, che all'altezza dell'ingresso pedonale al Giardino Segreto si inoltra verso ovest in proprietà privata, giustificandola con la ritenuta necessità di dover agire immediatamente in via precauzionale per la tutela dell'incolumità pubblica,
dato che il muro oggetto di segnalazione costeggia un tratto di via Piai utilizzato da privati e da coloro che percorrono un sentiero CAI ivi esistente. Ora, io non sono un esperto di sentieri, quindi non so se sia un sentiero CAI, se abbia una classificazione diversa, ho citato testualmente l'ordinanza. Con la stessa ordinanza, il sindaco Miatto ordinava inoltre il deposito di una perizia al fine di certificare lo stato di pericolosità del muro, illustrando i lavori di somma urgenza necessari a far cessare lo stato di pericolo. La vicenda è stata oggetto anche di una recente raccolta firme. A questo punto le domande che con questa interrogazione pongo al sindaco della città sono: quante sono le firme depositate presso Palazzo Municipale relative alla questione oggetto di questa interrogazione? 2. Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza del muro interessato dalla comunicazione che ha determinato l'adozione dell'ordinanza, è pervenuta al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori, se prevista, e in ogni caso è possibile affermare ad oggi la cessazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità cui fa riferimento l'ordinanza stessa? 3. Il percorso alternativo è considerato dal Comune di Vittorio Veneto come percorso temporaneo o definitivo? In particolare, se tale percorso alternativo dovesse per ipotesi essere divenuto definitivo, è possibile sapere sulla base di quali atti amministrativi? Qual è l'organo comunale che ha impegnato in tal senso il nostro Comune? In quale data ciò è avvenuto? A prescindere dalla risposta al punto precedente, è possibile confermare che l'attuale percorso alternativo non corrisponde comunque al percorso storico, in quanto questo era, per il Comune di Vittorio Veneto, quello costeggiante il Giardino Segreto e risalente a esse delle vecchie mura a ovest di Serravalle? 5. Vi sarebbero ragioni ostative ad oggi alla riapertura del tradizionale percorso 1043, cioè intendendo quello che citavo prima a esse delle vecchie mura, per intenderci? So che questa questione, Sindaco, ha preso avvio prima che lei si insediasse, ma come si dice spesso, le amministrazioni passano, gli atti amministrativi restano. E mi viene da dire che degli atti ne restano anche gli effetti. E dunque oggi tocca a lei dare a me, ma prima ancora che a me, ai cittadini vittoriesi, delle risposte, ovviamente nei limiti di ciò che può. Grazie. Grazie consigliere Bassetto. Risponde il sindaco Vagliana, prego. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare il consigliere Bassetto per l'interrogazione presentata che ci consente di fornire alcune risposte sulla questione dello storico sentiero 1043 che sta a cuore, come abbiamo capito, a moltissimi cittadini. Prima di procedere alle risposte dei quesiti, consigliere Bassetto, mi permetta una premessa, nel senso che tale sentiero ha memoria d'uomo da circa quindi più di 90 anni e anche più, e c'è anche tra l'altro una testimonianza fotografica risalente al 1918, si sviluppava in prossimità delle due torri della cinta muraria della fortificazione di Serravalle per giungere, come ha detto lei, alla chiesetta di Sant'Antonio e da lì estendersi verso Tarso. Ricordiamo a tal proposito che il Comune ha acquistato nel 2007 la proprietà dell'area su cui insistono la chiesetta di Sant'Antonio Abate e la cinta muraria con la terza e la quarta torre, sulla quale ha realizzato la terrazza dell'artigliere attraverso appunto il tracciato del sentiero 1043, stesso percorso utilizzato anche per l'esecuzione dei lavori di restauro della torre da parte del Comune con fondi pubblici. Nel 2023 su tale percorso si è poi sovrapposto il tratto finale del cammino UNESCO delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene che si sviluppa da Vidor a Vittorio Veneto. Come amministrazione stiamo ancora approfondendo alcuni aspetti che hanno determinato la chiusura del suddetto sentiero con la realizzazione di una variante da parte della precedente amministrazione che almeno nelle originarie intenzioni doveva sostituire in via temporanea il percorso dichiarato pericoloso. Rispondendo ora in ordine ai suoi quesiti, consigliere, non ripeto le domande, ma vado ai punti. La domanda numero 1. Il numero di firme della petizione per la riapertura dell'originario sentiero pervenute al protocollo del Comune sono 1213. Un così alto numero di sottoscrizioni impone alla nostra amministrazione di verificare con molta accuratezza se la chiusura di questo sentiero sia legittima
e se siano state valutate tutte le azioni per la riapertura del sentiero una volta conclusi i lavori di sistemazione del muro. 2. Lo stato di pericolo si presume superato. In seguito agli interventi dichiarati con certificazione inizio lavori presentata in date 21 novembre 2023, in cui si dichiarava che i lavori eseguiti in proprio iniziavano il 27 novembre 23 e finivano il 15 dicembre 23, dichiarazione attestata dal tecnico incaricato della messa in sicurezza del muro dichiarato pericoloso. Il fatto, tra l'altro, che la strada sottostante il muro sul quale si è svolto l'intervento di messa in sicurezza sia percorsa da chi abita nelle case collegate da questa viabilità fa presupporre che lo stato di sicurezza della parte sommitale di via Piai, che coincide con il sentiero 1043, sia stato ripristinato. 3. Ad oggi, al di là della corrispondenza epistolare tra i privati proprietari, il sindaco Miatto e l'associazione Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, non ci sono riscontri amministrativi che certificano che il percorso alternativo sia da considerarsi definitivo. Da una presa visione della corrispondenza intercorsa tra i rappresentanti legali dei proprietari del sedime dove insiste il sentiero 1043 e la precedente amministrazione, si evince che molto probabilmente sono intercorsi degli accordi informali rispetto all'apertura dell'attuale variante. 4. Dalle fonti orali risalenti a memoria d'uomo, quindi indicativamente ad almeno 100 anni fa, e da fonti scritte riscontrabili in molte pubblicazioni storico-turistiche, il sentiero 1043 che costeggia il muro del Giardino Segreto e che risale a esse delle vecchie mura è sicuramente definibile come percorso storico, utilizzato da sempre da coloro che salivano alla chiesetta di Sant'Antonio, alle torri della città muraria e agli appezzamenti dei terreni interclusi. Una pubblicazione che attesta la storicità del percorso è la guida alle escursioni a piedi nelle Prealpi Trevigiane, a cura di Flavio De Min e Vladimiro Toniello, pubblicata nel 1998. C'è da considerare, a conferma di questa tesi, che il Comune di Vittorio Veneto da molti anni è più volte intervenuto per la manutenzione del sentiero direttamente o con un incarico alla gestione ad associazioni come Agesci, l'Associazione Artiglieri d'Italia e la Scuola di Maratona. 5. L'ultima domanda, quella un po' più importante. Preciso infine che il 5 novembre 2024 ho inviato alla proprietà una richiesta di riapertura al transito dalla via Piai, conformemente a quanto sempre avvenuto precedentemente alla sua temporanea chiusura. Mi riservo quindi, consigliere, di dare una risposta puntuale al suo quesito, questo ultimo, dopo aver condiviso anche con i proprietari dell'area che si sono dichiarati disponibili a interloquire con l'amministrazione le problematiche collegate all'accesso all'area di proprietà comunale e alla cinta muraria insistente nell'ambito. Grazie. Grazie. Un attimo, consigliere, che provo a fare una manovra. Prego, consigliere Prenotti, per la replica. Sindaco, grazie per le risposte particolarmente articolate, per cui in questo momento non riesco ovviamente a addentrarmi, ho necessità di rivedere la registrazione e eventualmente il verbale. Confesso che solo di recente ho iniziato a interessarmi di questa questione che ho illustrato. Mi sono anche chiesto se fosse davvero importante approfondire ciò che concerne il percorso e se davvero non fosse eccessivo interessare questo Consiglio Comunale e questa amministrazione con tale questione, a fronte delle innumerevoli situazioni che interessano questa città. Ma ho ritenuto, ed altrimenti non avrei depositato questa interrogazione, che dietro questo sentiero non ci sia solo un percorso. Non si tratta semplicemente di un segmento che va da A a B. Dietro questo percorso, e direi dietro ogni percorso, ci sono ricordi di un passato più o meno vicino, c'è l'attaccamento civico a luoghi densi di significato, c'è una memoria da conservare, delle memorie di luoghi, di persone e della nostra città. E per questo trovavo e trovo necessario approfondire e comprendere.
Come ho detto, le sue risposte sono molto articolate, quindi le dovrò rivedere. Ha risposto comunque a tutti i quesiti, riservandomi di rileggerli, ma sono comunque soddisfatto perché ha risposto a tutto e poi ve li guardo. Grazie mille del tempo che ha dedicato. Grazie consigliere, chiudiamo anche questo punto. Scusate un attimo che provo a chiudere una funzione. Non si chiude. Faccio chiudo cosa? La riunione, dopo riesco a riaprirla. No, voglio chiudere. Sono ancora attivi i servizi di registrazione, cosa? Dice che è ancora attiva la registrazione, quindi no. Andiamo avanti. Punto numero 4. Interrogazione del consigliere Thomas Toffoli ad oggetto richiesta allargamento strada via Calde Prade. D'accordo, allora poiché a questa interrogazione risponderà l'assessore Dus, è così gentile attendere, quando arriverà faremo l'interrogazione. Gli darò la parola. Allora passiamo al punto numero 5, interrogazione a risposta orale del consigliere Gianluca Posocco ad oggetto proposta dell'associazione Vittorio Vive relativa al recupero dell'area ex Carnielli. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come sapete, in data 27 marzo, tutti noi consiglieri, quasi tutti, è arrivata tutti meno uno, sì, una proposta che è stata da parte dell'Associazione Vittorio Vive che, come tutti sanno, come lista civica ha sostenuto l'attuale maggioranza alle scorse elezioni amministrative. E io l'ho definita una proposta, abbastanza sorprendente, perché, la riprendo un attimo, l'ho allegata all'interrogazione, l'associazione dice che ha sviluppato una proposta grazie anche al lavoro di un professionista del settore e premettendo che il mercato sta cambiando e la complessività tecnica legata alla normativa dell'inquinamento, della bonifica dell'inquinamento, che tra l'altro non credo sia cambiata negli ultimi anni, penso sia sempre da un punto di vista normativo uguale a quella che ha fatto prendere al Consiglio Comunale e all'amministrazione, credo nel 2015-2016, fare alcune considerazioni e proporre determinate soluzioni, giusto? Praticamente in questa proposta l'associazione dice concettualmente che la proprietà limiterebbe l'intervento alla sola parte commerciale e non residenziale, quindi da un punto di vista normativo la bonifica non deve essere fatta come se ci fosse residenziale. Cederebbe gratuitamente alcune aree limitrofe al fiume Meschio e al comune, e in questa maniera il comune si accollerebbe le spese della bonifica. Vabbè. Allora, questa è la proposta e se non fosse fatta da un gruppo che sostiene l'attuale maggioranza, dico, è una proposta come altre che arrivano, però quello che voglio chiederle al sindaco è se concorda con questa proposta innanzitutto e se sì, se ritiene opportuno che magari davanti alla città, ai cittadini in questa sede del Consiglio Comunale, magari ne possiamo discutere. Grazie. Grazie consigliere. Sì, allora consigliere Posocco, innanzitutto grazie per l'interrogazione.
Prima di darle la risposta che a breve le darò, vorrei innanzitutto informarvi rispetto appunto alle azioni che stiamo compiendo per quanto riguarda il comparto ex Carnielli, quindi vado un po' anche a rispondere all'interrogazione che ha fatto il consigliere Darè. Quindi vorrei informare tutti i consiglieri che l'amministrazione, supportata dai tecnici dell'ufficio dell'urbanistica, sta proseguendo un dialogo costante con i soggetti proprietari delle aree all'interno dell'ambito, in particolare con il gruppo Ali e con i professionisti da loro indicati per seguire la progettazione del recupero ex Carnielli. A breve saremo in grado di comunicare ai componenti della commissione ex Carnielli e successivamente a tutti l'iter di avvio del processo che ha come obiettivo la revisione dell'assetto urbanistico dell'area, che come più volte spiegato è propedeutico alla stesura del progetto di bonifica. Quindi prima l'aspetto edilizio urbanistico e su quello poi si basa il progetto di bonifica. Inoltre stiamo ridefinendo alcune situazioni legate alla viabilità interna al comparto e all'accesso all'area da via Dante, questioni che per ben 5 anni sono state di ostacolo all'avvio del processo risolutivo di recupero e valorizzazione di quest'area strategica per la città e di enorme rilevanza per il cosiddetto waterfront o fronte dell'acqua del Meschio. La nostra amministrazione ha ritenuto di non proseguire con l'iniziale impostazione che prevedeva un ponte carrabile, preferendo invece proporre un attraversamento ciclopedonale. Ovviamente questo ha comportato una revisione delle proposte viabilistiche che in ogni caso non erano state definite dalla precedente amministrazione per motivi a noi ignoti. Venendo consigliere ai quesiti da lei posti, le do una risposta diretta, onde evitare che ci siano possibilità di interpretazione. Innanzitutto tengo a sottolineare che ho massimo rispetto per tutti coloro, singoli, associazioni e partiti, che formano delle considerazioni sulle questioni amministrative nell'ottica di una partecipazione democratica. Nel merito sottolineo però che, punto A, o punto 1, l'amministrazione non è d'accordo rispetto alla proposta formulata dall'associazione Vittorio Vive. 2, se ho capito bene la sua seconda domanda, le rispondo che sentiti i consiglieri di maggioranza non intendiamo inserire nell'ordine del giorno del Consiglio la discussione della proposta avanzata dall'associazione Vittorio Vive. Grazie. Grazie. Consigliere, 3 minuti per la replica. Grazie Sindaco, sono parzialmente soddisfatto. È stata chiara nel cassare la proposta di Vittorio Vive, però il dubbio che mi ha messo è che ha parlato di revisione urbanistica, quindi magari qualcosa che c'è scritto potrebbe essere vero e mi auguro di no, tipo rivedere il residenziale per ridurre l'entità della bonifica. Questa sarebbe una cosa che non concorderei, e in più vorrei sottolineare che oltre a quello che c'è nel terreno, c'è quello che sta sopra il terreno e l'Eternit è ancora lì. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè, prego. Sì, credo che la risposta da parte del Sindaco sia chiaramente non soddisfacente, perché non dà elementi nuovi, non per cattiveria, ma non dà elementi nuovi alle domande, alle proposte e alle richieste che io ho fatto. Certo che quell'area, attenzione, è un'area che a tutti cara, è a noi tutti cara, maggioranza o opposizione, che venga risolto quel problema, perché, ripeto, credo che la parte dell'inquinamento del cromo esavalente sia un qualcosa che riguarda maggioranza e minoranza e che va risolto al di là della soluzione urbanistica, ponte, viabilità e quant'altro. Non è che possiamo dire, siccome riduciamo l'intervento urbanistico, facciamo metà dell'intervento sul cromo esavalente. Credo che questo
Lo dico perché non ho elementi, non mi ha dato elementi, quindi è una mia riflessione che faccio per conto mio, ma è giusto portarla a questo Consiglio Comunale. Le ripeto, non sono soddisfatto della sua risposta. Grazie, abbiamo terminato il punto numero 5 e anche le interrogazioni, se non quella che è rimasta in sospeso per il consigliere Toffoli. E quindi adesso passiamo al punto numero 6. No. Arriva. Punto numero 6, approvazione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Penso che sia illustrato dal sindaco. No, possiamo chiamarlo adesso. Certo. Speriamo che non sia problemi nel coso. C'è questo pulsante qua che non si spegne. Perché Marco mi ha detto non attivare la trascrizione, io l'ho visto dopo il biglietto. L'ho attivata, adesso non riesco a disattivarla. Però la registrazione è a posto. Ma che non riesce a chiudere? A chiudere? Mi vai a casa. Si stacchi la... No, non vorrei che avesse problemi sulla trascrizione. Sì, intanto abbiamo la parola. Ecco, sì, beh. Allora io inizio a illustrare la delibera che andiamo ad approvare, innanzitutto dal titolo approvazione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale, e come la maggior parte di voi sa, il piano di protezione civile comunale è uno strumento operativo che consente al sindaco e a tutti i responsabili di gestire le emergenze, alluvioni, terremoti, incendi e altre emergenze sul territorio. Serve a pianificare procedure, organizzare le risorse, informare la popolazione e garantire i soccorsi rapidi e coordinati per proteggere persone, beni e ambienti. Io non mi dilungo tanto perché appunto voglio solo ringraziare il dottor Cazziola che ha redatto l'aggiornamento e che ha anche predisposto il piano intercomunale di protezione civile dell'Unione Montana e quindi conosce ambedue i piani e forse è riuscito anche a lavorare in miglior modo e più veloce. Ringrazio il comandante Camerin, insomma, per l'apporto che dà continuamente alla protezione civile, essendo anche responsabile comunale di protezione civile. E mi fermo. La cosa che volevo sottolineare è che dal mio punto di vista il piano di protezione civile deve essere maggiormente conosciuto dalla popolazione e questo spetta a noi trovare i modi, le modalità, le risorse per farlo conoscere. Quando siamo in cosiddetto tempo di pace alle volte non pensiamo agli eventi che potrebbero succedere, però stiamo vedendo che non solo in Italia ma in giro per il resto d'Europa e del mondo sempre di più ci sono avvenimenti insomma, legati anche ai cambiamenti climatici che ci impongono una massima attenzione e che ogni cittadino è chiamato a interessarsi del piano di protezione civile comunale. Quindi io nel ringraziarvi cedo la parola al dottor Cazziola. Grazie.
Bene, c'è la prenotazione. Eccoci. Buonasera a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, nel senso che devo ringraziare prima di tutto gli uffici che hanno dato veramente un contributo importante per la predisposizione di questo aggiornamento. Ho preparato una breve presentazione per dar conto del lavoro fatto, ovviamente in tempi contenuti, e ovviamente sono disponibile alla fine per ogni eventuale domanda che si renderà necessario insomma, pormi. Allora, partiamo dal quadro normativo di riferimento con il quale è stato predisposto questo aggiornamento. Ricordiamo che la materia normativa è concorrente Stato-Regioni, quindi da un lato abbiamo il livello nazionale con il decreto 1/2018 rubricato come codice della protezione civile e dall'altro gli indirizzi offerti dalla direttiva 2021 per indirizzi operativi per l'aggiornamento dei piani ai diversi livelli territoriali. Dall'altro, a livello regionale, la legge regionale 13/2022 che disciplina le attività di protezione civile recepisce ovviamente le indicazioni del codice e le ultime linee guida regionali, che ormai sono un po' datate e probabilmente saranno anche in fase di revisione nel prossimo futuro, offerte dalla delibera di giunta regionale 3315 del 2010. Un accenno su cos'è ovviamente la protezione civile, in particolare sul Sistema Nazionale di Protezione Civile, un sistema complesso di competenze e attività che vengono messe in campo da professionalità diverse, da enti pubblici e privati, dagli enti locali in primo luogo per prossimità agli eventi, ma anche dalle forze istituzionali ovviamente ai livelli sovraordinati, dalle istituzioni sanitarie e non da ultimo dal volontariato, che ovviamente ricopre un ruolo molto importante in questo sistema complesso. Secondo un principio molto importante che è il principio di sussidiarietà, per cui laddove le capacità di risposta a livello locale non fossero sufficienti per gestire e superare un'emergenza, si ricorre ovviamente ai livelli di governo sovraordinati. Si ricordava prima delle fasi, si parlava prima di informazione alla popolazione e qui in questa slide vengono elencate le principali attività di protezione civile, che sono le attività di previsione, cioè di studio, cioè quello che è stato fatto anche all'interno di questo aggiornamento, quindi di conoscenza sul territorio e sugli scenari di rischio che sono attesi su questo territorio. Le attività quindi di previsione, il piano rientra anche in questa fase e anche in quella di prevenzione, cioè quelle attività che sono volte a ridurre il danno atteso dagli scenari che sono stati previsti come possibili sul territorio. La gestione poi vera e propria dell'emergenza e il superamento della stessa. Se diamo un'occhiata al diagramma a torta, si vede che le attività di previsione e di prevenzione sono attività molto importanti, perché una cosa importante da ricordare è che il sistema nazionale di protezione civile riguarda attività che è un servizio offerto ovviamente dalla pubblica amministrazione che non ha soluzione di continuità, quindi deve essere al pari di qualsiasi altro servizio che viene erogato dalla pubblica amministrazione. Quindi non interessa soltanto le fasi apicali di un'emergenza, ma anche le attività, come in questo caso, di aggiornamento del piano per prepararsi poi alle fasi emergenziali che possono capitare su un determinato territorio. Qui vengono sostanzialmente indicate le 3 tipologie di eventi che vengono classificati dal Codice della Protezione Civile, che sono gli eventi di tipo A, gli eventi che possono essere gestiti in via ordinaria dai singoli enti, e poi gli eventi di tipo B, che anch'essi possono essere gestiti in via ordinaria, ma prevedono il coordinamento fra più enti anche per l'estensione dei fenomeni e degli eventi calamitosi, e gli eventi di tipo C viceversa, che prevedono poteri e mezzi straordinari per essere gestiti e affrontati, che riguardano ovviamente la sfera delle calamità naturali. Quindi se mettiamo da un lato i
diciamo, i livelli di governo e dall'altro le tipologie di eventi che possono verificarsi, ci si concentra a livello locale per lo più nella parte bassa, cioè negli eventi di tipo A, che possono essere gestiti localmente attraverso l'attivazione del centro operativo comunale, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e che è un organo di coordinamento a livello locale per la gestione dell'emergenza. Il sindaco è autorità locale di protezione civile, per cui assume direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione e rappresenta ovviamente un punto di riferimento a livello locale nel sistema di protezione civile. La predisposizione del piano comunale, così come dei suoi aggiornamenti, non è un vezzo della città di Vittorio Veneto, ma è ovviamente un adempimento normativo. Ogni comune italiano è tenuto ad avere un piano comunale di protezione civile e soprattutto ad aggiornarlo per mantenerlo in operatività, essendo appunto un piano operativo. Quindi ne cura la sua predisposizione, ma anche la sua attuazione. A Vittorio Veneto la pianificazione di emergenza è partita, diciamo, a inizi anni 2000, ha subito vari aggiornamenti nel corso del tempo, quindi dal 2004 sino al 2017, e ora si appresta al suo aggiornamento, che recepisce ovviamente la normativa intervenuta a medio tempore e ovviamente fa i conti anche con un aggiornamento di quelli che sono gli scenari che sono capitati ovviamente nel corso del tempo, appunto intercorso fra l'ultimo aggiornamento e il giorno d'oggi. Insomma. Quindi è uno strumento di previsione, di prevenzione, che ovviamente in primo luogo tutela la vita umana e quindi punta a garantire la sicurezza per i cittadini, si predispone attraverso un sistema di intervento coordinato ed è costituito da un insieme di procedure operative che vengono messe in campo, una serie di attività affidate a diversi soggetti che operano come attori, diciamo, nella pianificazione di emergenza. Come abbiamo detto prima, si parte ovviamente dalla conoscenza del territorio attraverso la lettura di tutta la pianificazione, la strumentazione urbanistica, territoriale, anche di livello sovraordinato, e tutta questa, diciamo, questa mole di informazioni viene sintetizzata e poi gestita all'interno del piano. Vengono indicate quali sono le strutture utilizzate per la gestione dell'emergenza e definito un sistema di comunicazione efficace anche con i livelli di governo sovraordinato. L'aggiornamento si costituisce di una versione cartacea, ovviamente a pronto uso in caso di emergenza, ma anche da una grossa mole di dati, quindi informatizzata, gestita attraverso i sistemi informativi territoriali. Questo perché le linee guida regionali prevedono l'informatizzazione e la standardizzazione dei piani anche nell'ottica dell'interscambio con i livelli sovraordinati, quindi in primo luogo con la regione che ne verifica i contenuti assieme alla provincia. L'aggiornamento interessa principalmente questi 10 punti, quindi un aggiornamento delle dimensioni demografiche del comune, delle variazioni demografiche del comune, un'individuazione degli edifici sensibili presenti sul territorio, un elenco, diciamo, non direttamente oggetto del piano, ma trattato da una funzione di supporto, dal responsabile di una funzione di supporto che è stata nominata con decreto del sindacale, ovviamente dal sindaco, che si occupa degli aspetti legati alla sanità. Una ovviamente definizione della sede operativa del centro operativo comunale, appunto la nomina dei referenti delle funzioni di supporto che sono responsabili, che per diverse competenze collaborano con il sindaco, che ricordiamo essere l'autorità comunale di protezione civile, nella gestione delle emergenze, ovviamente in base alle competenze che ognuno di essi può apportare nel centro operativo comunale. Una definizione degli scenari di rischio attesi sul territorio, una revisione delle strutture di accoglienza, intese sia come aree di emergenza, ma anche come strutture ricettive coperte, utilizzabili appunto nelle emergenze stesse, una ridefinizione delle rubriche telefoniche, un aggiornamento dei mezzi materiali a disposizione e una revisione complessiva delle procedure rispetto a quelle del 2017.
Quindi i contenuti ovviamente della relazione sono quelli appunto legati alla definizione del quadro conoscitivo territoriale e tutta una serie di allegati che hanno un carattere più operativo di gestione dell'emergenza vera e propria. Assieme a un set cartografico che ovviamente è stampato ovviamente a pronto uso, ma è anche gestito attraverso i sistemi informativi territoriali. Infatti, come vi dicevo prima, la delibera 3315-2010, cioè le linee guida regionali, prevedono appunto l'informatizzazione del piano secondo uno schema ben definito di matrici, temi e classi, insomma tecnicismi che sono legati alla produzione del piano. Il piano definisce quali sono gli scenari di rischio attesi sul territorio, intesi come gli effetti che determinati eventi possono determinare sul territorio, e si parte ovviamente da definizioni classiche del rischio legato ovviamente a 3 fattori fondamentali, cioè la pericolosità o probabilità dell'accadimento di un evento di una certa magnitudo, intensità in un determinato territorio in un certo periodo di tempo, la vulnerabilità come ovviamente danno arrecato a cittadini, nel caso ovviamente di un territorio abitato, ma anche diciamo, agli immobili e alle attività produttive che insistono su un territorio, e l'esposizione ovviamente intesa sia come vite umane sia come valore economico appunto delle attività presenti sul territorio. Questi scenari sono stati definiti sia a livello cartografico sia anche attraverso l'utilizzo delle matrici di rischio. Gli scenari di rischio attesi sono suddivisi in 2 principali categorie, cioè fra i rischi che sono prevedibili, per i quali ovviamente esistono dei cosiddetti fattori precursori di evento, quindi scenari che si possono verificare con una certa evoluzione, e scenari invece che capitano improvvisamente. Ovviamente il piano li prende in considerazione a partire dal rischio idraulico per quanto riguarda la prima tipologia, alle frane, agli eventi meteorologici avversi, allo sgombero neve, alle valanghe nelle parti diciamo, più elevate del vostro territorio, gli incendi boschivi, ovviamente il territorio è costituito in larga, oltre il 62% è coperto da vegetazione boschiva, l'idropotabile e l'emergenza sanitaria. Viceversa, il principale rischio non prevedibile è sicuramente il rischio sismico, perché il territorio è abbastanza delicato sotto questo profilo, e ovviamente il piano lo prende in considerazione facendo propri quelli che sono ovviamente gli studi che sono stati intrapresi sul territorio con finalità urbanistiche e di sviluppo del territorio. Eventi meteorologici intensi in alcuni casi, cioè quelli che sfuggono diciamo, ai più sofisticati sistemi di previsione meteorologica, blackout elettrico, qualora ovviamente si verifichi a valle di un disservizio o di un effetto domino, il rischio radiologico nucleare recependo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, gli incendi boschivi quando ovviamente sfuggono dalle attività di previsione, e il trasporto sostanze pericolose che può interessare ovviamente le aste viarie a maggior intensità di traffico di veicoli pesanti. Quindi gli ambiti di novità di questo aggiornamento rispetto alla precedente versione del 2017 riguardano, come abbiamo detto in premessa, il recepimento normativo intervenuto successivamente, una maggiore descrizione del quadro conoscitivo del territorio, un approfondimento di taluni scenari di rischio, come quello sismico, proprio in recepimento degli studi che sono stati svolti nel recente passato, e non ultimo anche un aggiornamento e un adeguamento rispetto alla pianificazione intercomunale di protezione civile. Quindi il piano comunale recepisce le indicazioni del piano intercomunale e le fa proprie. Si parlava appunto prima di prevenzione e di informazione alla popolazione, proprio in uno slogan sintetizzabile in sapere prima uguale agire meglio, nel senso che
cittadini adeguatamente informati sugli scenari di rischio, sulle norme di autoprotezione che devono essere messe in campo in relazione all'accadimento di certi eventi, rende ovviamente la componente cittadinanza una componente ovviamente più resiliente sotto il profilo appunto degli eventi che possono capitare, ma anche una parte in qualche maniera più attiva nel sistema di protezione civile. Cosa fare e quindi quali sono le norme di autoprotezione, dove andare, quali sono le aree di emergenza presenti sul territorio e quali sono i soggetti di riferimento da interpellare in caso di emergenza. Quindi se da un lato i cittadini hanno il diritto di essere informati su questi aspetti, dall'altro hanno anche il dovere di ottemperare alle indicazioni impartite dall'autorità di protezione civile e quindi dal sindaco, anche in una fase preventiva rispetto a un evento, ma anche durante un'emergenza. E quindi hanno anche la possibilità di collaborare attivamente iscrivendosi per esempio ai gruppi di volontariato che operano sul territorio. Ci sono diverse campagne di informazione che ovviamente si spendono da molti anni. Una di queste, forse la più nota, è la campagna Io non rischio, che dà indicazione appunto sulle norme di autoprotezione e sulle caratteristiche degli scenari che si possono prevedere su un territorio. Le aree di emergenza presenti sul territorio, quindi la risorsa logistica del piano, è anche rinvenibile sul territorio stesso attraverso l'installazione, in parte già avvenuta, di cartellonistica verticale. Tutte le aree sono già provviste di questa cartellonistica. Questo consente a un cittadino preventivamente informato sul riconoscimento anche visivo di un'area e sullo scopo di quell'area, scopo ovviamente che è quello di ricovero e di attesa o di ammassamento soccorritori. Le aree di attesa sono le aree contraddistinte dalla cartellonistica verde e sono le aree di primo ritrovo per la popolazione in caso di un evento che preveda ovviamente l'utilizzo di quelle aree. Certi scenari di evento come il transito di una bomba tossica per esempio non prevede ovviamente l'accesso alle aree di attesa, ma viceversa ovviamente mantenersi in luoghi chiusi. Le aree di ricovero, quindi per la permanenza più lunga della popolazione, possono essere strutture coperte ricettive oppure aree scoperte presso le quali possono essere predisposti delle tendopoli o dei moduli abitativi. Le aree di ammassamento soccorritori invece le aree presso le quali ovviamente convoglieranno i soccorritori per gestire localmente l'emergenza. Una breve rassegna delle aree: sono 8 aree in tutto il territorio, a partire da nord, dalla Valle Pesina fino al sud del territorio comunale, 7 aree di ricovero e un'area di ammassamento soccorritori presso lo scalo ferroviario zona industriale. È importante sapere anche per i cittadini quali sono i sistemi di allertamento che il Comune ha previsto per dare informazioni rispetto e allertamento rispetto all'accadimento di un evento calamitoso. Quindi dai più convenzionali sistemi di allertamento attraverso la megafonia su mezzo mobile, ma anche attraverso il sistema Alert System che è stato adottato dal Comune già da qualche anno e ovviamente ha un suo grado di efficacia. L'utilizzo anche però, e questo ovviamente è un invito che si fa, è sempre quello di spingere maggiormente verso anche i social media, perché ovviamente una larga fascia della popolazione li utilizza costantemente e quindi sono un ottimo modo per veicolare l'informazione e l'allertamento anche attraverso questo canale. Si ricorda poi il sistema di allarme pubblico che si sovrappone ma non sostituisce i sistemi di allertamento che sono stati predisposti a livello comunale, che è rappresentato da IT Alert, sistema di allarme che abbiamo sperimentato
in alcune prove, ovviamente, che è pienamente operativo dal 2024 per alcuni scenari di rischio che però non riguardano direttamente questo territorio, per cui gli altri scenari sono ancora in fase di sperimentazione. Ci auguriamo che diciamo, nel prossimo futuro questo diventi un sistema completamente operativo che, ripeto, si sovrappone ma non sostituisce quanto previsto a livello locale. L'iter di approvazione dell'aggiornamento del piano, ovviamente recependo le indicazioni del codice della protezione civile, per cui il piano viene approvato direttamente in Consiglio Comunale, viene trasmesso agli enti sovraordinati, quindi la Regione, la Provincia e la Prefettura, e nella delibera di approvazione vengono predisposti i cosiddetti meccanismi di aggiornamento del piano, questo per mantenere in completa operatività, demandando ovviamente l'aggiornamento del piano a diversi soggetti, quindi al Consiglio Comunale per le revisioni più complesse diciamo, del piano stesso, ma per le revisioni meno significative, più ordinarie, come nella revisione banale di una rubrica telefonica, può essere demandata ovviamente ad atti degli uffici piuttosto che ad atti del sindaco, come nel caso della nomina delle funzioni di supporto. Questo è quanto ovviamente viene ribadito anche a livello regionale attraverso la legge 13/2022. A seguito dell'approvazione del piano, questo verrà trasmesso, come vi dicevo, agli enti sovraordinati, i quali poi istituiranno a partire dal 2024 una commissione di verifica di congruità dei contenuti del piano e di rispondenza rispetto al dettato normativo nazionale, quindi Codice della Protezione Civile, e regionale legge 13/2022. Ecco, io ho brevemente diciamo, illustrato diciamo, i contenuti dell'aggiornamento e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande o osservazioni. Grazie. Prego, signora. Comandante, non so se lei vuole intervenire o dopo, non so, come preferisce. Io, sì, se ci sono domande, perfetto. Io volevo evidenziare, siccome l'ho visto tutto il piano di protezione civile, che ci sono molti allegati con molte analisi e tabelle, quindi voglio dire il piano è composto da molti elaborati, no? Quindi molto corposo e secondo me dà delle indicazioni anche interessanti per quanto riguarda il nostro territorio sotto l'aspetto morfologico e così, e alcuni dati interessantissimi da leggere anche. Io volevo solo anche approfittare per ringraziare le associazioni di volontariato della protezione civile, con le quali come Comune abbiamo in essere delle convenzioni, e in particolar modo l'ABAP, l'Associazione Volontari Antincendio Boschivi, la Prealpi Soccorso, l'ARI, che è l'Associazione Radioamatori Italiani, e l'ANA, l'Associazione degli Alpini, per quanto riguarda la sezione di protezione civile, che insomma con le quali collaboriamo, e in questo periodo insomma della mia da quando sono sindaca ho avuto più volte l'onere di collaborare con loro, e li volevo veramente ringraziare perché sono sempre attivi 24H, e quando c'è necessità di intervenire insomma sono sempre attivi e in prima linea. E poi vorrei anche ringraziare l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, la quale periodicamente istituisce dei corsi di formazione per i consiglieri, ma anche per i membri delle associazioni appunto dei volontari, e corsi che vengono appunto istituiti regolarmente e che ai quali noi partecipiamo regolarmente. Ecco, grazie. Grazie Sindaco. Allora, se ci sono interventi, prego, invito i consiglieri a prenotarsi. L'esposizione è stata esaustiva, quindi mi sembra di capire che non ci sono interventi. Sì, adesso vedo il consigliere Gian Antonio D'Arè, prego.
Grazie. Beh, intanto complimenti per questa rielaborazione dell'ennesimo piano di protezione civile che naturalmente ha un aggiornamento continuo dal 2004 al 2026, perché effettivamente cambiano le normative. Un grazie innanzitutto a quelli che sono i volontari dei nostri comuni, e non del nostro comune ma dei nostri comuni, che nel piano di emergenza sono sempre pronti ad intervenire. Giustamente c'è un piano emergenziale, c'è un piano di protezione civile che appunto serve per coprire quelle che sono purtroppo diciamo le calamità naturali e non solo. D'altra parte qua siamo 3 sindaci presenti, non c'è un sindaco che non abbia valore se almeno non ha avuto una frana nel Favalto, almeno una, 2 insomma, e naturalmente poi le emergenze vengono fatte, vengono recapitate all'interno del nostro comune, all'interno naturalmente dell'amministrazione comunale. Siccome il piano è estremamente corposo, è fatto sinceramente molto bene e quindi va atto, e naturalmente con il comandante Camerin abbiamo fatto anche 5 anni assieme su quelle che sono state le grandi difficoltà di quei 5 anni che abbiamo fatto assieme. Ricordiamoci dei boati del Favalto, in cui ha caratterizzato non solo il nostro comune ma anche la parte di là, cioè il comune di Belluno, dove le prefetture erano intervenute in maniera molto decisa, tant'è vero che si parlava addirittura di evacuazione. Quindi evacuazione voleva dire evacuare circa 3, 4, 5 mila persone. Quindi la logistica in un caso emergenziale come questo diventa fondamentale ed essenziale. Fondamentale ed essenziale, perché allestire un'area, un campeggio, un qualcosa per poter ospitare, diciamo, un'eventuale emergenza del genere bisogna avere dei territori molto molto attrezzati, ma soprattutto che siano adatti a questo tipo perché ci sono 3 tipi di assistenza che viene fatta. Abbiamo visto, ho fatto l'area di attesa, luoghi di primo ritrovo per la popolazione che riceverà la prima assistenza e quindi informazioni dell'evento, l'area di ricovero, ovvero l'area della popolazione con strutture coperte a rischio idrogeologico o luoghi in cui saranno allestite tende e roulotte a rischio sismico in grado di assicurare il ricovero della nostra popolazione colpita. Area S, dove vengono ospitati i soccorritori, dove devono avere delle caratteristiche particolari, non a rischio, vicine a reti di distribuzione facilmente raggiungibili da mezzi e quant'altro di grandi dimensioni. Quindi stiamo parlando di una grande emergenza. La grande emergenza va assistita e va supportata su una vasta area. La nota negativa e il motivo del mio intervento: non vedo in questo piano di protezione civile l'inserimento dell'aerocampo. 88.000, cioè 9 ettari di terreno che sono perfettamente adatti soprattutto per quanto riguarda il piano S, quindi l'allestimento di campeggi e quant'altro. Non capisco perché non sia stato inserito. È vero che avete messo l'area del CATAV e diciamo il Parco Dan, ma credo che quel territorio, essendo stato aerocampo, quindi con un fondo estremamente adatto perché sassoso, per poter ospitare un'emergenza di grandi dimensioni, ricordiamoci che siamo comune mandamentale e quindi che non dobbiamo pensare solo al confine del nostro comune o il confine al di là, l'emergenza non esiste più. Quindi dobbiamo anche essere il comune di traino per altre emergenze, per un'emergenza molto più vasta. Pensiamo che siamo nella zona a rischio diciamo, sismico. Pensiamo che abbiamo anche canali, abbiamo laghi e quant'altro, quindi cerchiamo di capire. Non ho capito perché questo non sia stato inserito, se è una dimenticata o se è una volontà politica. Qua non c'è politica, qua bisogna fare un'area, visto che si fa un piano e che parte dal 2004, quindi sono 21 anni di gestazione continua e di rinnovi continui. Non capisco per quale motivo quell'area non sia stata inserita, perché ritengo quell'area strategica soprattutto per il piano R da voi elencato.
Questa è l'unica domanda. Per il resto va tutto bene, va tutto benissimo, però credo che un'area del genere, tra l'altro proprietà del comune, non può essere dimenticata, scusatemi. Grazie consigliere Darè. Do la parola al consigliere Tonon, prego. Grazie. Una domanda relativa a un punto toccato nell'introduzione dalla sindaca, cioè relativa all'informazione della cittadinanza, che credo sia la cosa più delicata, perché concordo con il collega Darè che il piano è un piano puramente e prettamente tecnico. Sono certo che è così e non può essere altrimenti. Ma mentre da un lato sicuramente i volontari e le associazioni sono state citate, quelle di protezione civile, i volontari che fanno parte di quelle associazioni sono per fortuna ben istruiti e aggiornati rispetto a quelle che sono le esigenze in caso di calamità naturale soprattutto. Ma potrebbero, dico, trovare degli ostacoli se i cittadini non sono almeno un minimo informati rispetto ai comportamenti che devono tenere qualora accada uno, speriamo non accada ovviamente, ma dovesse accadere uno degli eventi che sono stati citati dal dottor Cazziola. Non credo sia sufficiente, come peraltro so che si è fatto nel passato, credo si faccia tuttora nelle scuole, fare quella roba che facevano una volta o due all'anno di evacuazione dalla scuola. Qualcosina, ma è un po' pochino. Anche perché è una parte minimale rispetto alla popolazione. C'è una parte, credo, piuttosto rilevante che ritengo non sia facile raggiungere dei nostri concittadini per fare in modo che possano essere almeno informati, così che se dovesse accadere qualcosa almeno non siano di intralcio alle operazioni di soccorso. Ci sono già idee, chiedo, da parte dell'amministrazione per intervenire in questo senso? Grazie. Grazie consigliere Tonon. La parola al consigliere Posocco, prego. Grazie. Mi fate la cortesia di mostrarmi quali sono le aree, quelle di ricovero, per piacere. Ok, sì, infatti qui ci sono delle aree inserite, tipo vedo l'ex Brolo, ok? E dico, anch'io faccio la domanda del mio collega Darè, avendo l'aerocampo lì, 9 ettari, terreno sassoso, logisticamente perfetto, perché è stato lasciato fuori dal piano di protezione civile? Non credo sia una dimenticanza tecnica, anche perché era stato ipotizzato un hub per la protezione civile quando abbiamo acquistato quell'area. Volevo capire appunto se la scelta è tecnica, dimenticanza, sarebbe abbastanza grave, oppure se è una scelta politica. Grazie. Grazie. In questo momento non ci sono altre richieste di intervento. Il consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque volevo inserirmi, come si può dire, nelle perplessità di Posocco e di Darè. Ritengo, almeno secondo me, come diceva Darè, l'aviocampo per l'estensione che ha può essere una struttura, un location che riguarda non il piano comunale, bensì il piano intercomunale. Giustamente Darè diceva, non dobbiamo pensare solo al nostro comune. Evidentemente si porterà all'attenzione del piano sovracomunale e
quell'area potrà essere benissimo valutata in sede di revisione di quel piano, proprio perché la preoccupazione di questo piano è per quanto riguarda la città, mentre invece per interventi o per calamità o per fenomenologie più ampie che quindi interessano il mandamento o parte del mandamento, vi è quell'area che potrà essere valutata dopo gli opportuni approfondimenti, evidentemente in sede di piano sovracomunale, almeno secondo me. Grazie. Grazie. Ho chiesto un appunto al consigliere D'Arè, sia telegrafico. Intervento, no. Allora, siccome che penso che qua siamo tutti d'accordo sulla protezione civile, non dobbiamo sicuramente litigare, penso che però in questa sede, visto che c'è questa approvazione di questo piano, fare un emendamento ed inserire subito quest'area, portiamo direttamente agli enti sovracomunali, diciamo, un piano fatto e finito. No, si fa un emendamento, lo metti dentro se volete farlo, se no non importa, cioè, questa è la mia proposta, appunto, basta, io non intervengo più. Ha fatto una replica il consigliere D'Arè, vediamo se ci sia qualcuno. La consigliere Caldart. Scusi. Scusate, l'occhio di prof mi è caduto sul fatto che c'è scritto area Fenderil. Allora, per l'osservazione che ha fatto il consigliere Carnelos, mi verrebbe da dire scusazio non petita, perché purtroppo il dubbio che ci viene nel vedere che l'aerocampo è stato escluso è che se tu hai un'area che sembra nata per quella destinazione, che era in passato abitata da quando c'era il quinto corpo d'armata, mi ricordo che ci siamo stati anche noi, c'erano le tendopoli, c'era il posto, insomma sembra inventata ad hoc e non la si usa. È chiaro che il dubbio che ci viene è che sia stata esclusa appositamente, perché su quell'area che è di proprietà comunale, ci sono delle idee diverse. Ovviamente la prima che ci viene in mente è che si voglia alienare. Quindi questo è fuori dai denti quello che è il dubbio che ci viene nel vedere che è stata esclusa. E poi mi collego a quanto ha detto il collega Tonon, perché anch'io credo che sia molto importante, anzi sia fondamentale, una volta approvato questo piano, pensare a come seriamente, a come capillarmente informare la popolazione. Proprio questa settimana mi è capitato di avere i vigili del fuoco nella sede dell'associazione che gestisco, e la cosa che loro hanno detto ai ragazzini è stata: attenzione, perché parlavano ovviamente di possibili emergenze nelle scuole piuttosto che nella nostra comunità, ma il messaggio è stato: attenzione, perché quando c'è un'emergenza dovete stare buoni zitti e seguire chi vi dà le regole, quindi non esiste improvvisarsi sapienti, come hanno detto loro, no? Ci sono delle regole e vanno seguite. Ecco, un po' tutti abbiamo la tendenza come persone, soprattutto quando siamo adulti, a pensare di dover, anziché seguire le regole, di dover metterci del nostro nell'interpretazione, nella ricerca delle soluzioni. Per cui, al di là di indicare, e in città sono indicate le zone di raccolta, di emergenza, è molto importante, sarebbe molto importante, a mio modesto parere, attivare delle campagne di informazione che capillarmente, che proprio spieghino a tutti noi cittadini che nei momenti, speriamo che non ci siano mai, ma nei momenti di difficoltà e di emergenza bisogna seguire i protocolli, punto e basta, tacere e farlo.
E detto così è un po' dura, però è la realtà, perché quando poi c'è l'emergenza tutti pensiamo di dover tornare a casa, prenderci la borsa oppure di decidere noi da che parte andare, eccetera. Ecco. Quindi la mia sollecitazione andrebbe un po' nel senso della, successivamente all'approvazione di questo piano, dell'attenzione all'informazione. Grazie. Grazie consigliere. Replica il consigliere Caneros. Sì, dunque la durezza della consigliera Caldar mi induce a dire una cosa. L'amministrazione, credo, premetto, questa è una revisione del piano di protezione civile, quindi è un intervento su qualcosa che le precedenti amministrazioni, ovviamente come previsto per legge, hanno fatto. Credo che l'amministrazione la prima cosa che farà vedrà quali tipi di interventi sono stati fatti in precedenza per questo tipo di comunicazione che, prendo atto, viene definita e concordo come essenziale e prioritaria. Ovviamente se troveremo, o se l'amministrazione troverà interventi efficaci effettuati in precedenza, non mi risulta, li adotterà, altrimenti prontamente, sicuramente interverrà molto meglio di quanto è stato fatto in precedenza, grazie anche ai suggerimenti di chi peraltro non è di primo pelo, ma quel piano di protezione civile pluriennale ovviamente ci ha messo mano e probabilmente si è posto le stesse problematiche e le stesse necessità ora sollecitati a questa amministrazione. Grazie. Bene, allora forse... Sì. Prego, comandante. È già attivo, basta schiacciare la prenotazione. Ringrazio i consiglieri per le domande. Parto con rispondere al consigliere Tonon per quello che riguarda l'informazione della popolazione. Dal 2017, data dell'ultimo aggiornamento del piano di protezione civile, non siamo riusciti ad approcciare direttamente i cittadini con incontri pubblici, ma abbiamo lavorato parecchio sulla comunicazione, tant'è che l'alert system al suo interno ha delle schede che riassumono i comportamenti virtuosi a seconda delle emergenze di protezione civile che vanno a concretizzarsi. Le stesse informazioni sono state anche inserite all'interno del sito comunale del sito del Comune di Vittorio Veneto, alla sezione proprio protezione civile, dove ancora oggi è presente il piano di protezione civile che era stato approvato nel 2017. È l'intenzione dell'amministrazione condivisa con l'ufficio di, non appena adempiuto a quelle procedure obbligatorie di comunicazione nei confronti dei vari enti per trasmettere il piano e aver avuto l'approvazione, di effettuare proprio degli incontri diretti con le persone per cercare, prima di tutto cercare di coinvolgerli, interessarli all'argomento e invitarli a questi incontri dove vorremmo esporre il piano di protezione civile. Tenuto presente che il piano nel suo insieme è un piano tecnico che è utilizzato dalle istituzioni per intervenire, quindi sostanzialmente sarà opportuno condividere, diciamo, le informazioni del territorio con la popolazione per far comprendere in quale situazione si trovano nei luoghi di residenza o di lavoro o nei luoghi che frequentano nella città, però la cosa fondamentale è proprio quella di istruire le persone non tanto
anche nel eseguire gli ordini nel momento dell'emergenza, perché è fondamentale, ma gli ordini arrivano normalmente subito dopo la prima fase dell'emergenza, quindi bisogna ci sia consapevolezza da parte di tutti di quelle che sono le prime misure di autoprotezione che ognuno deve porre in essere a seconda dei vari eventi che si verificano. Successivamente intervengono le istituzioni e chiaramente bisogna rispettare quelle che sono le indicazioni che diventano tassative. Per quello che riguarda l'aerocampo, non è stato preso in considerazione in questo momento perché avevamo fatto una revisione delle aree rilevando quelle che erano le criticità e cercando di intervenire sulle criticità, non tanto nell'ampliare le aree a disposizione perché erano state pensate, distribuite nel territorio perché erano frutto di riflessioni avvenute a livello nazionale dopo il terremoto dell'Aquila. Quando è avvenuto il terremoto dell'Aquila, l'idea, il primo intervento da parte del Dipartimento di Protezione Civile è stato quello di delocalizzare tutta la popolazione in un'area molto grande perché era più pratico la realizzazione del soccorso e dell'accoglienza. Dai primi momenti dell'intervento è stata riscontrata una grossissima difficoltà perché le persone non volevano allontanarsi dal luogo della propria abitazione e per allontanarsi non significa 50 km ma proprio anche 2-3 km dalla propria abitazione si è rivelata una fortissima criticità. Proprio a seguito di quell'esperienza nel 2017 avevamo individuato tantissime aree sul territorio, sia di attesa sia di accoglienza. Poi dovendo far tesoro delle esperienze e delle risorse a disposizione abbiamo dovuto ridurre notevolmente le aree di attesa e non abbiamo toccato le aree di ricovero perché sono state proprio distribuite sull'intero territorio del comune. Ciò non toglie che l'area dell'aerocampo possa essere considerata nel prossimo aggiornamento del piano di protezione civile, anche perché ricordiamo che il piano di protezione civile non è mai finito, è in continua evoluzione, per cui il suggerimento del consigliere D'Arè lo valuteremo e eventualmente andremo a implementare anche quest'area. Tenuto presente però che pensare a una grande area di ricovero alla periferia, al limite del territorio comunale, potrebbe presentare in sede di emergenza una criticità. Grazie. Allora, questo piano mi sembra che poi vada inserito nel piano intercomunale della comunità montana, non fa parte di un'altra cosa, piano intercomunale. Vabbè. Comunque, quanti piani ci devono essere in caso di calamità? Voglio dire, qui non stiamo parlando di Vittorio Veneto solo, stiamo parlando di un'area. Ok? E quindi Vittorio Veneto non finisce, cioè Vittorio Veneto finisce da un punto di vista di confine da qualche parte, però poi non è che dopo il confine di Vittorio Veneto non viva nessun altro, non vivano altre persone, non vivano persone cittadini che si troveranno in gravi difficoltà in caso di calamità. Quindi tutta la zona industriale in questo caso, sì, i comuni Colli Umberto, Conegliano, mi viene in mente i paesini di Scomigo, di Ogliano, eccetera, eccetera. Quindi io capisco, cioè ho capito quello che ha suggerito, che ha detto il comandante. Ci abbiamo messo 8 anni a fare una revisione giusto per questo piano importante. Però dov'era l'assessore? Cioè, ha mai visto l'assessore? Perché se un assessore attento si ricorda che c'è un aerocampo e magari le fa la domanda, comandante, ma perché non inserisce l'aerocampo nel piano? Cioè, è questo che a me stupisce. Cioè, da un punto, dov'è la politica? Dove sono le scelte dell'amministrazione in questo caso? L'aerocampo è un'area totalmente importante in caso di calamità. Veramente io vedo il Brolo, con tutto il rispetto del Brolo, area vasta, ma è il Brolo dentro a San Giacomo,
Cioè, voglio dire, vedo le aree R, sì, sono aree, ma cavoli, abbiamo l'aerocampo, inseriamo nel piano di protezione civile, ma se viene una calamità, da un punto di vista logistico, è un'area estremamente importante per Vittorio Veneto, per Colle Umberto, per Cappella Maggiore, per Conegliano. Non sempre, non dobbiamo ragionare, diventa ingestibile da un punto di vista del comune di Vittorio Veneto, ma che discorso è? Ma no, mi agito perché veramente sono discorsi, sembra che il confine, finito il confine di Vittorio Veneto, non ci sia più nessun altro, non lo so. Prego, consigliere De Nardi. Prego. Ok, Sì. scusi. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie ovviamente per l'illustrazione e molte grazie ovviamente anche ai nostri volontari che in ogni dove e in qualsiasi momento sono sempre pronti a lavorare per gli altri. Abbiamo posto attenzione, diciamo, alla zona sud di Vittorio Veneto. Mi chiedo anche qualcosa riguardo la Val Appisina, in particolare la zona nord, perché ho visto che ci sono due aree di accoglienza, una presso la stazione di Nove e una verso Fadalto Basso, in via Fadalto Basso, e mi chiedo perché eventualmente non ci sia un'area di ricovero, data la distanza, insomma, perché comunque l'area Borca sarebbe la più vicina, però mettendomi nei panni comunque di un cittadino di Fadalto, ma anche di San Floriano 9, dista abbastanza, insomma. Quindi questo è un quesito. Grazie. Grazie. Ma allora la zona del Fadalto è priva di aree di ricovero non perché quelle popolazioni debbano essere penalizzate, ma per il semplice fatto che è un'area interessata da faglie attive e capaci che trascorrenti sulla terra valpisina, e quindi siccome le aree di emergenza devono essere delle aree scevre da rischi, non è proprio il caso di diciamo, predisporre delle aree di ricovero, esponendo ovviamente la popolazione ad un rischio, e quindi è il motivo per il quale ovviamente l'area non è provvista di aree di ricovero, appunto. Grazie. Consigliere Caldar, prego. Grazie. Allora, capisco benissimo quello che ha detto il dottor Cazziola adesso, però va in contrasto con quello che ci ha detto prima il comandante quando dice non abbiamo messo l'aerocampo perché la gente non vuole allontanarsi più di tanto da casa. Allora, quelli di San Giacomo non si devono allontanare più di tanto, quelli della Valle Appisina, poretti, li facciamo venire giù per lo stretto, che probabilmente in caso di emergenza potrebbe anche avere dei crolli o quello che succede, e li dobbiamo fare arrivare all'area Borca. Cioè bisogna anche mettersi d'accordo a essere coerenti in quello che si sceglie. Ma volevo semplicemente far presente al consigliere Carnelos che mi riprende rispetto a ciò che non avremmo fatto nelle passate edizioni di questo piano di protezione civile, a parte che nel 17 non era nostro, no, era allora sindaco Tonon, però comunque non avrebbe potuto inserire l'aerocampo, perché l'aerocampo è stato acquistato nel 2022, quindi successivamente alla seconda edizione. Quindi si informi prima di lanciare i suoi soliti strali. Fuori il microfono, per favore. Se ci sono altri interventi. La parola al consigliere Bassetto, prego.
Grazie. No, intervengo solo perché l'intervento della consigliera Caldarta adesso mi ha messo un attimo in confusione, prima mi pareva di aver capito chiaramente. Io non ho trovato contraddittorio invece quanto detto dal comandante con quanto detto dall'ingegnere, perché se è vero che il comandante ha parlato di lontananza rispetto al proprio abitato, diciamo, giusto, e quindi evitare di portare lontano da casa in un momento di emergenza le persone, l'ingegnere ci ha detto che hanno escluso l'area nord della città per un motivo di criticità dovuto alle faglie, giusto se non ho capito male, ingegnere. Ecco, quindi non è che in questo caso non valga il principio che hanno applicato per San Giacomo a Viocampo. La zona nord non c'è perché ci sarebbe una criticità. Quindi non c'è, secondo me, nessuna contraddittorietà tra ciò che hanno detto il comandante e l'ingegnere. Grazie. Sì, grazie. Io intervengo innanzitutto per il discorso della questione dell'aerocampo, che la considero anche un'osservazione corretta, cioè nel senso, allora, come stiamo vedendo, il discorso dell'area di ricovero, come è stato detto, è nelle vicinanze dei vari quartieri, cioè ogni quartiere ha un'area di ricovero praticamente. E poi invece l'area S, che è quella dello scalo ferroviario, quella è adibita, quella più grande diciamo, è adibita invece alle forze nazionali, insomma qualora il soccorso appunto a livello nazionale, gli enti intervenissero in casi emergenze più grandi per il stoccaggio delle attrezzature, no? Quindi, allora, con questo voglio dire che non è che l'osservazione che avete fatto, insomma, mi trovo anche concorde nella fattispecie che nella definizione di quella che è una continua evoluzione e aggiornamento di piani di protezione civile che secondo me stanno anche accelerando gli aggiornamenti, cioè se dal 2017 si è arrivati adesso, da adesso in poi gli aggiornamenti saranno molto più frequenti, perché tra l'altro a breve verrà approvata una nuova legge regionale a livello per la protezione civile. Ho parlato proprio oggi con il direttore, con l'ingegner Sittin della Regione Veneto, e stanno proprio predisponendo l'aggiornamento della legge regionale, e in quella legge ci saranno dati altri riferimenti normativi, uno su tutto: la protezione civile da qui a breve sarà distribuita per ambiti, quindi dall'intercomunale, no? Ci sarà una proiezione ancora più ampia e si andrà verso quello che è l'ambito di protezione civile. Ecco che mi sento di poter dire, in una situazione simile potremmo praticamente valutare eventualmente l'inserimento oppure la predisposizione, e valutare se l'area appunto dell'aerocampo è idonea, considerato che nessuno ha mai comunque preso in considerazione l'area da un punto di vista anche del terreno, no? Quindi è da fare alcune indagini e capire se l'area è predisposta poi ad accogliere quella che potrebbe essere una parte della popolazione. Io, detto questo, volevo rifarmi anche alla questione dell'informazione, della campagna di informazioni che vorremmo attuare nell'immediato. Tra l'altro con il consigliere Bassetto, che ha la delega alla protezione civile, ci siamo proprio impegnati nel predisporre un piano di campagna informativa più step per la popolazione. Questo quindi sarà nostra intenzione nei prossimi mesi intervenire su questo. E l'altra cosa relativamente al discorso delle scuole, che è appunto come si fanno le esercitazioni, però è un punto importante di sensibilizzazione, va intensificato appunto l'informazione rispetto agli alunni. Vorrei anche sottolineare e fare un plauso all'Istituto Beltrame e alla dirigente Cavallini, che proprio la prossima settimana, cioè martedì 14 e mercoledì 15 aprile, farà il 14 aprile un convegno rivolto all'Istituto Alberghiero con la presenza di tecnici, tra cui parteciperemo anche noi,
rivolto ai ragazzi, e il 15 aprile ci sarà proprio un'esercitazione in area Fender coinvolgendo appunto i ragazzi del Beltrame e con l'istituzione proprio delle cucine da campo, e quindi c'è tutta una formazione proprio sul campo per i ragazzi. Quindi volevo anche sottolineare questi aspetti, questa sensibilità da parte degli istituti scolastici e dei nostri dirigenti verso questa questione della protezione civile. Grazie. Forse si sono esauriti gli interventi, non so se ci sono altre repliche o delucidazioni da parte dei tecnici, allora io dichiaro chiusa la discussione. E avete ragione, ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere D'Arè. Ma dico subito che questo piano non è, lo voterei subito, ma non lo voto proprio per quello che ho detto prima. Il mio voto sarà negativo. Ho fatto una proposta alla maggioranza di mettere dentro anche questo, a maggior ragione dell'intervento del sindaco, in quale ha detto che fra poco la Regione ragionerà per ambiti, quindi per aree sovracomunali. E allora non ho capito per quale motivo in questo momento, visto che lo stiamo elaborando, non si può fare. Mi permetta, comandante Camerin, lei ha cercato di arrampicarsi sugli specchi, ma non mi venga a tirare fuori la storia che non è perché ha visto il terremoto del Friuli, per cortesia. Quindi il mio voto è contrario. Grazie. Volevo dedicare la giornata alla bontà, ma non riuscite a farmi star buono neanche stasera. A prescindere, la proposta che era stata fatta dal consigliere della minoranza mi sembrava, come dire, una proposta di buon senso, nel senso che dopo 2 anni potevate dare dimostrazione di fare qualcosa, potevate fare una mozione e poi anche bocciarla. Qui comunque vedo che il sindaco dà sempre ragione a tutti, ma poi non siamo in grado nemmeno di mettere un punto luce ai giardini per la criminalità o perché ci sono gli extracomunitari o quant'altro che fanno quello che fanno, o altre cose che potrei fare un elenco infinito in tema di ordine pubblico e di sociale. Detto questo, il mio voto sarà ovviamente negativo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tonon. Grazie Presidente. Io l'ho detto nel mio primo intervento, nell'unico intervento che ho fatto in materia, che ritengo e ritenevo, anche in base a quelle che sono state le spiegazioni, che il piano sia e non possa non essere un piano steso in maniera asettica e tecnica. Non capisco cosa c'entri che è di proprietà comunale o no, perché il Vita è di proprietà comunale? No. L'area Borca è di proprietà comunale? No. Ma nulla c'entra il fatto che un'area sia o meno di proprietà perché sia adatta o meno per un piano di attesa o di ricovero della protezione civile. È gigantesca, ma come è stato ricordato è esattamente ai confini del piano. Io capisco che qualcuno voglia precorrere i tempi, ma la norma prevedeva e prevede a tutt'oggi che noi andiamo ad approvare un piano di protezione civile comunale, così è anche il titolo, è scritto lì. Se uno non sa leggere comunale non so cosa farci.
piano di protezione civile comunale, punto. E questo è quello che stiamo approvando, che poi la norma, poi sappiamo benissimo, spero non abbia i tempi di altre riforme che erano state oggetto di, come dire, di propaganda in fase di elezioni regionali di 11 anni fa, 10 anni fa. Era stato detto che le prime due riforme che erano state presentate dall'allora confermato poi Presidente erano una sulle IPAB e un'altra non ricordo su cosa, neanche una approvata, neanche una approvata. Io mi auguro che il piano di protezione civile, la nuova norma, sia un po' più celere rispetto a quelle proposte di riforma legislativa regionale. Detto questo, confermo che ritenevo, così come abbiamo fatto nel 2015 l'aggiornamento e nel 2017 un altro aggiornamento, da un punto di vista prettamente tecnico, dopo il 2017 non ne sono stati fatti altri fino al 2026, sono passati 9 anni. Erano tecnici allora i piani, lo sono anche adesso perché l'esposizione è stata così e non vedo cosa osti a una approvazione da parte nostra, anzi ringrazio anche il tecnico per la esaustiva e chiara spiegazione. Grazie. Bene, allora esaurite le dichiarazioni di voto, chiudo la discussione, richiudo e apro la votazione. Prego consiglieri, votate. Forse manca il voto della consigliera Caldar. È ancora un giallo. Ah, giusto, sì. Pardon, scusa. Era anomalo. Chiudo la votazione. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 8, astenuti 4. Contrari 4. E astenuti 1. Adesso l'immediata esecutività. Prego, votate. Chiudo la votazione. L'ho approvata. Favorevoli 10, contrari 4, astenuti 1. Se esatto, lo stavo per dire, è arrivato l'assessore Dus e adesso do la parola al consigliere Toffoli per illustrare la sua interrogazione. Prego, consigliere. Prenoti, schiacci il pulsante, allora interrogazione, risposta orale, un attimo, Toffoli, qua. Prenoti. Non si accende, ha schiacciato? Ecco, adesso schiacciato. Prego consigliere. Grazie Presidente per la pazienza.
Buonasera signora Sindaca Mirella Baliana, saluto il Vice Sindaco da poco arrivato, tutta la Giunta, qui presenti, tutti i consiglieri e chi ci segue da casa in TV. Porto quest'oggi alla vostra attenzione ancora una volta un problema stradale, trattando in particolare la via Calde Prade, la via che costeggia il cimitero di Ceneda, una strada che viene molto utilizzata dai nostri cittadini per recarsi verso la zona industriale, verso il Duomo di Ceneda e alle scuole della zona. Inoltre è anche molto frequente il passaggio di furgoni, pulmini, che accompagnano i bambini a scuola, oltre a ciclisti e pedoni. La strada via Calde Prade, da un mio punto di vista, andrebbe ridisegnata per garantire la sicurezza stradale dei nostri cittadini. Se almeno una volta siete passati per questa strada, vi rendete conto che ad un certo punto, a causa dell'angolo del muro del cimitero che si trova nella curva della carreggiata, procedendo in direzione del Duomo di Ceneda, siete costretti a rallentare o addirittura alla fermata improvvisa della vostra auto durante l'arrivo in senso opposto di un altro veicolo e rischiando di urtare contro la parete del muro. Visto che precedentemente nell'area esterna della casa situata vicino al semaforo, il Comune ha provveduto a posare una cordonata in cemento, allargando così la carreggiata e rendendola più percorribile rendendo così più percorribile il transito per alcuni metri. Credo sia necessaria la continuazione dell'allargamento della carreggiata verso la zona industriale, oltre al famoso angolo del muro del cimitero, per l'esattezza sino al palo in cemento per poi ricongiungersi con la carreggiata stessa e idonea. In questi giorni ho voluto rendermi conto prendendo le misure della strada, considerando che il punto più stretto della strada misura 4,5 metri e quello più largo 6 metri circa, e allargando di 1,5 metri circa la strada riusciamo ad eliminare il problema di quella strettoia. Spero in un accoglimento positivo e responsabile da parte di questa Giunta della mia proposta per la salvaguardia e la tutela e la sicurezza dei nostri cittadini, migliorando la viabilità a Vittorio Veneto per una Vittorio Veneto che guarda avanti e al futuro. Vi ringrazio. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Dus. Buonasera innanzitutto e grazie consigliere Toffoli per la sua interrogazione. Una piccola premessa, la viabilità e l'afflusso di auto su quel tratto stradale sono aumentati negli ultimi anni per una dinamica di flussi veicolari che naturalmente si spostano quando trovano dei colli di bottiglia, per cui trovando un collo di bottiglia nella zona di San Giacomo e nella zona dell'emisfero, ora abbiamo notato che in tutta quella viabilità di mezzo si è aumentato di molto il traffico che viene utilizzato appunto per spostarsi dal centro città alla zona industriale. Naturalmente quella era una strada che non aveva quello scopo inizialmente e non era stata pensata e strutturata per quello scopo, per cui non solo nel tratto da lei segnalato ma anche nei restanti tratti ci sono delle criticità. Ricordiamo che uno degli interventi che c'è stato un incidente che aveva comportato anche l'abbattimento dell'angolo del cimitero che poi è stato sistemato con fatica durante questa amministrazione. E come ha ricordato lei c'è stato anche un primo intervento di sistemazione, seppur parziale, della carreggiata per andare un po' incontro alle esigenze che un po' segnalava lei, cioè di rendere più in sicurezza quel tipo di viabilità. Le posso dire che interverremo con un piccolo intervento di manutenzione ordinaria e di asfaltatura, quindi su quella viabilità. Però l'impegno in questo momento di dirle che riusciremo a mettere in campo un allargamento di tutta la strada, come giustamente sarebbe da fare, ci mancherebbe altro, e in questo momento non è all'ordine del giorno, insomma. Però è chiaro che se la Regione
dovesse continuare a essere sorda ai nostri appelli legati alla creazione di una viabilità alternativa per il raggiungimento della zona industriale, è chiaro che noi dovremo inventarci qualcosa compatibilmente con le finanze e con il fatto che, come sa bene, la città è grande e le criticità sono in più parti. Io mi auguro che il dialogo che abbiamo intrapreso con la Regione e che anche la zona industriale ha intrapreso porti prima o poi a dei frutti. In questo momento non ce ne sono, come sa, di criticità legate alla viabilità per il raggiungimento della zona industriale ce ne sono molte, una anche per quanto riguarda, che l'aveva segnalata già in precedenza anche lei. Io, ripeto, sono molto d'accordo con quello che dice, però credo che ogni ente locale deve fare la sua parte e il Comune non può occuparsi di sistemare tutte le strade, soprattutto per una zona industriale che è la seconda più importante del Veneto. Ecco. Grazie. Grazie. Consigliere, se vuole il diritto di replica. Grazie Vice Sindaco, non è purtroppo una mia aspettativa, sì, in senso non mi aspettavo una risposta in senso un po' che bisogna che ci sia l'interesse appunto di Regione o altri appunto enti. Penso che unendo le forze tutti assieme forse possiamo anche arrivare, sì, non ho detto domani dobbiamo farlo, è ovvio, capisco che ci sono altre priorità, però io non è che presento, non so, 10-15 interrogazioni all'anno per lamentarmi che non vanno bene le cose. Sì, le mie interrogazioni sono motivate ogni volta, vedete, in senso che mi rendo conto anch'io, perché percorro queste strade, vedo le gravità, le situazioni, tant'è vero, mi ha dato ancora più motivazione quando ho visto, percorrendo quella strada, una mamma con un bambino che andavano sicuramente a scuola a piedi, per fortuna c'è ancora qualcuno che va a piedi, e si appoggiavano al muro perché stavano arrivando delle auto e questa bambina guardava preoccupata, quindi ho detto sì, è giusto che presenti questa interrogazione, assieme uniamo le forze e appunto cerchiamo, se non oggi o domani, infatti io parlo del futuro, se riuscirete voi in questa amministrazione assieme a noi di risolvere questo problema, sentendo la Regione, insistendo e spiegando che c'è bisogno di questo, oppure la prossima amministrazione speriamo lo faccia, insomma, ecco, quindi io ho segnalato, poi la responsabilità spetta a tutti, prima la sicurezza dei cittadini e poi, insomma, grazie ancora e buona serata. Grazie consigliere. Abbiamo esaurito anche il punto numero 4, era rimasto in sospeso. Adesso passiamo, un attimo che lo chiudo, al punto numero 7. Variazione numero 2, il bilancio di previsione 2026-2028, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 38 del 10 marzo 26, illustra l'assessore De Antoni. Sì. Prego assessore. Sì, grazie, sì. Buonasera a tutti. Illustro questa variazione di bilancio che come giunta comunale abbiamo preso il 10 marzo scorso per, diciamo, come previsto dalla normativa, se ci sono casi di urgenza la variazione di bilancio può essere presa dalla Giunta perché poi venga ratificata entro 60 giorni dal Consiglio Comunale. L'urgenza di prendere questa delibera il 10 marzo e non attendere il Consiglio Comunale è derivata principalmente dal fatto che sono entrati, diciamo, in vigore i nuovi contratti di lavoro per il personale, il nuovo contratto di lavoro per il personale. C'era la possibilità con il mese di marzo, con lo stipendio del mese di marzo, di integrare, diciamo, le retribuzioni dei dipendenti con l'applicazione del nuovo contratto di lavoro, e quindi nel momento in cui abbiamo fatto il bilancio non era ancora prevista questa possibilità, e quindi il 10 marzo abbiamo fatto questa variazione di bilancio che per gran parte è relativa appunto all'inserimento in bilancio di una quota di investimento che era stata accantonata di 55.748 euro
euro che è stata appunto applicata per garantire l'applicazione del contratto di lavoro per il personale. Oltre a questa modifica abbiamo fatto altre piccole variazioni che riguardano in particolare 15.000 euro di stanziamento per la formazione del personale, soprattutto il personale tecnico che aveva bisogno di questo tipo di formazione. Poi c'era una piccola integrazione di 1.700 euro per garantire i lavori di messa in sicurezza dell'asilo nido comunale, quello esistente, che era stato interessato dal crollo di un albero, quindi che aveva rovinato il tetto. Mancava il coordinatore per la sicurezza, per cui abbiamo messo i soldi per 1.700 euro per questo incarico, che non era previsto in bilancio. E ultimo, l'altro intervento che è stato, l'altra modifica, variazione che è stata fatta, riguarda le spese per le pulizie in parte delle palestre, e questo in relazione all'utilizzo della nuova palestra Beltrame, e in parte per un capitolo di bilancio che era sottostimato per 5.000 euro relativamente sempre alle pulizie, perché come forse avete visto dal bilancio l'importo complessivo dell'appalto per le pulizie viene ripartito tra i diversi servizi interessati. In un servizio, adesso che vi posso dire anche quale, mancavano 7.000 euro e quindi è stato integrato questo importo. Qui è tutto, i soldi dove li abbiamo presi appunto, come dicevo prima, per 54.000 euro, 55.748 euro li abbiamo presi dalla parte accantonata nel bilancio, e gli altri sono stati presi per 17.000 euro, quelli relativi alle pulizie sono stati presi quelli per le pulizie sono stati presi da riduzioni di altri capitoli di bilancio che riguardavano gli impianti sportivi, e 15.000 euro da un maggiore incasso rispetto alla previsione di bilancio per quanto riguarda dei servizi che il Comune fa per conto della Savno, e quindi c'era questo incasso che ci ha consentito di fare questo intervento. Questo è tutto quanto concerne questa variazione del bilancio. Grazie Assessore. La discussione è aperta. Chi vuole prenotarsi? Allora, se non ci sono domande, se non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione. Prego consiglieri, votate. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Vedo che c'è anche l'immediata esecutività. L'immediata esecutività. Chiusa la votazione, approvata, favorevoli 14, contrari 1, astenuto nessuno. Quindi possiamo passare al punto successivo, il numero 8, ciclovia dell'amicizia
stralcio di realizzazione di un tratto della pista ciclabile Venezia-Monaco lungo la sponda nord-ovest del lago Morto. Variante urbanistica, approvazione del PFTE e adozione variante urbanistica numero 6. Allora qui abbiamo l'illustrazione, prima dell'assessore Dos. Prego, assessore. Sì, la variante, come diceva il Presidente, riguarda la necessità di rendere coerente la pianificazione e rendere anche la conformità urbanistica. Di tutto questo ne abbiamo già parlato naturalmente, e in questo caso qui si tratta appunto di una variante urbanistica che ha questo scopo qui, appunto di adeguare dal punto di vista. Ok, a posto, grazie. Okay. Prego, scusi, assessore. No, Lo inserisca, per favore? Sì, perché No? No. Non è proprio il massimo. No, torna dentro, non so come chi l'ha fatta. Ecco. Bene, ottimo. Dicevo che la variante ha come oggetto l'adeguamento cartografico e la zonizzazione degli elaborati del piano di interventi che riguardano il progetto di fattibilità tecnico-economica. E naturalmente procedendo con questa variante si otterrà anche la conformità urbanistica di tutto il PFTE. Lascerei magari per l'esposizione, come già fatto durante la commissione, all'architetto Madalosso. Sì, buonasera. Aspetta. Buonasera. L'argomento riguarda appunto un duplice aspetto: l'approvazione di un progetto che è utile richiamare il tipo di livello di progettazione. Stiamo parlando di un ex progetto definitivo, oggi chiamato progetto di fattibilità tecnico-economica. Dico questo perché ha delle implicazioni legate alla procedura di esproprio, asservimento e occupazioni temporanee di aree. Dall'altra parte andiamo a consolidare la pianificazione con quant'è la previsione progettuale. Il progetto, quindi la delibera di approvazione di questa sera sarà appunto l'approvazione del progetto e l'adozione della variante urbanistica. La procedura vuole che ci sia il tempo della pubblicazione, l'acquisizione delle osservazioni da parte degli interessati, che nel caso specifico sono più di 50, e abbiamo utilizzato la procedura di pubblicazione all'albo degli avvisi volti per queste due duplici finalità, variante urbanistica e esproprio. E dopo questa fase di raccolta delle osservazioni si tornerà in Consiglio per l'approvazione definitiva sia del progetto che della variante. Allora, parliamo del progetto, prima della parte progettuale. Il progetto è finanziato nell'ambito della misura di intervento 281 percorsi ciclabili nelle AU. Intervento di completamento e qualificazione del tracciato della ciclovia dell'amicizia Monaco-Venezia. Stiamo parlando del secondo stralcio. Il progetto era già stato approvato nel 24, 30-12-24, in linea tecnica, perché non avevamo ancora il finanziamento. Il finanziamento è stato dato agli inizi del 25. L'importo di spesa è di 770.000 euro, di cui 574 per lavori e 195.500 per
somme a disposizione. Di questi 770.000 euro, 500 circa di contributo e la differenza invece di fondi propri dell'amministrazione. Ecco qui, il PFTE ha già acquisito i pareri e dovranno essere acquisiti invece i pareri per la variante urbanistica. Con la delibera vengono, come vi ho accennato prima, avviate le procedure volte all'esproprio, asservimento e sostanzialmente queste due misure, esproprio e asservimento, e quindi con la definitiva approvazione della delibera e della variante andremo anche a dichiarare la pubblica utilità dell'opera e definire i tempi massimi della procedura espropriativa. Possiamo vedere di cosa stiamo parlando. Ecco, la parte in rosso è il secondo stralcio oggetto di intervento, che parte dal centro abitato posto più a nord. La variante invece riguarda anche l'area camper in parte e l'area posta in prossimità dell'area camper. La variante urbanistica consiste praticamente nel correggere gli allargamenti, eccola qua. La variante urbanistica consiste nel correggere quelle parti di allargamento stradale e sono visualizzabili qui in rosso. Ecco, magari vi faccio vedere senza far troppa confusione. Ecco. Questa parte in rosso è la parte degli espropri, ecco qua, e quest'altra, anche questa è la parte che viene espropriata ed è esterna all'area dell'area camper. Contestualmente vengono anche individuate le aree oggetto di occupazione temporanea, sono queste qua in blu, che non fanno parte propriamente del procedimento espropriativo, ma vengono individuate e seguiranno una procedura a parte. Tornando alla variante urbanistica, le modifiche consistono sostanzialmente nella modifica da area definita area verde di rispetto tutelato, VRT, in pista ciclabile, che è sostanzialmente questa, dove ci sono le puntinature del percorso, questa qua. Invece per quanto riguarda l'area camper, da zona A passiamo a zona parcheggio esistente per l'area camper, perché oggi ha una zonizzazione impropria. Invece per quanto riguarda l'area posta in prossimità dell'area camper, che è oggetto di esproprio, è già di suo zona a VRT, verde di rispetto tutelato. Per quanto riguarda ancora la procedura urbanistica, invece, possiamo dire che i tempi della pubblicazione, ecco, ripetiamo questi, entro 8 giorni dalla pubblicazione della delibera, anzi, dall'adozione della delibera, ci sono entro 8 giorni dall'adozione avvio la fase di pubblicazione, durante la quale la variante del PI viene depositata e resa a disposizione per i successivi 30 giorni. Nei successivi 30 giorni c'è la possibilità di presentare osservazioni. Nei successivi 60 giorni il Consiglio Comunale si esprimerà nell'accoglimento oppure nel rigetto delle osservazioni. Successivamente procederemo con l'approvazione della variante. Altre cose da vedere, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Parte il procedimento per la valutazione della VINCA, in quanto con la nuova normativa del 2025 l'intervento è soggetto a VINCA
invece non è soggetto a VAS, in quanto questa è una casistica di variante che non richiede la VAS. Io avrei terminato se avete domande. Grazie, adesso ridò la parola all'assessore. Sì, solo per una notazione, credo sia molto importante per noi come amministrazione, ma in generale come comune, ristabilire e ridare centralità a quella che è il tracciato della Monaco-Venezia, che passa appunto per la nostra città, che la attraversa e che la frequenta, perché in passato insomma ci sono state anche altre spinte per spostare questo tracciato. Invece noi su questa cosa qui crediamo molto, abbiamo avuto degli incontri anche con FIAB su questo tema, perché è un'opportunità sia dal punto di vista turistico, attrattivo per tutto il nostro territorio e per un tipo di turismo dolce nel quale crediamo. Questo qui è un intervento che appunto va a inserirsi in questo lunghissimo tracciato che, ripeto, per noi ha sicuramente una valenza strategica. Bene, l'illustrazione mi sembra terminata. Consiglieri, prenotate. Grazie, dico al vice sindaco, un bel discorso indubbiamente riguardo le piste ciclabili. Qui spendiamo 500.000 euro per 1 chilometro, la Venezia-Monaco mi sembra il progetto fosse di 25 chilometri sul nostro territorio. Buon lavoro, ecco. Sì. Detto questo, io ho delle perplessità sulla delibera. Ho delle perplessità in quanto vedo che viene proposto di espropriare i mappali di Enel sull'area camper. L'area camper che come sapete non è tutta del comune, ma è per 1/3 di superficie in proprietà di Enel, e qui mi parlate di area esterna all'area camper, quando invece andiamo a espropriare un'area propriamente che è area camper. E precisamente i mappali mi sono segnati 222, 221, il 58, il 60, il 329 e il 332. Per una superficie complessiva che si aggira intorno ai 1200-1300 metri, che attualmente sono in concessione, una convenzione col Comune di Vittorio Veneto per il progetto PNRR della Valle Appesina. Questo mi mette molti dubbi, cioè nel senso, io leggo qui, le particelle interessate al progetto della variante urbanistica al procedimento di esproprio sono indicate in una serie di mappali. Non ci sono questi mappali in delibera. Allora, questa è una domanda che vorrei fare. Poi, comunque, nella proposta di delibera, all'inizio, mi dite a pagina 2, praticamente c'è tutto il progetto e tutti gli allegati, tra cui c'è l'allegato A5, piano particellare di esproprio. In questo piano particellare di esproprio ci sono tutti questi mappali che vi ho indicato, che sono di proprietà di Enel adesso, e che vengono espropriati, hanno 8 euro al metro perché è seminativo, una parte, eccetera, e che va bene. E tra l'altro nel piano particellare di esproprio mancano i mappali 52, 53, 325 e 324 allegati, e non lo so perché, se è una svista o perché questi non vengono proprio interessati dall'opera di per sé, lo vedete sopra, o ci passano accanto, non lo so. Ma la domanda che faccio è perché, cioè, cosa succede in quell'area camper lì? Perché non diciamo chiaramente che l'area non è nostra e con questa probabilmente procedura cerchiamo di sistemare un qualcosa? Non ho idea. E se cosa, visto che siete l'amministrazione trasparente, se illustrate al Consiglio
chiaramente, cioè io non ho nessuna difficoltà a votare questa, però trovandomela nascosta in delibera, se permettete, qualche dubbio mi viene. Cioè, perché mi avete nascosto questo in delibera? Ecco, e questa è la domanda che faccio. Cioè, c'è qualcosa da un punto di vista urbanistico che non va? C'è un progetto PNR particolare, là è tutto particolare, c'è un lago che è diventato privato, non so, le sponde nostre dove entra un'associazione a pescare, non lo so cosa stia succedendo in quella zona lì. Ecco, però ditemelo, ditecelo, perché altrimenti mi sorge il dubbio che come mi tenete nascoste le cose su questa delibera, anche nelle altre mi tenete nascosto qualcosa. Cioè a me questo non va, cioè parlatemi chiaramente, non potete parlarmi di area esterna all'area camper quando se andate su vedete che ci sono gli alberi piantati e addirittura recintato il mappale 222. Questo uno lo sa e lo legge, è per quello, no? Allora, se mi fate la cortesia delle cose di essere trasparenti, perché dite di essere trasparenti, ditelo. Facciamo una variante urbanistica, ci mettiamo dentro lì perché c'è un progetto PNRR, non lo so perché non so neanche io il motivo. Queste aree attualmente le abbiamo c'è una convenzione con Enel, le abbiamo in concessione e adesso le espropriamo, non lo so, spiegatemelo, tutto qua. Per il rispetto di noi consiglieri che siamo qui, che alziamo la mano o meno, ecco. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Dare. Una domanda. Allora, la dirigente parlava di un esproprio di una cinquantina di proprietà, mi pare, no? Sì, di proprietari. Di proprietari, quindi relative proprietà o proprietari, non so. Questo è un esproprio bonario oppure andate in contenzioso? Mettiamo in conto la domanda, vediamo se ce ne sono altre. Non vedo altre domande, quindi se intanto vogliamo, se l'architetto vuole, poi c'è anche l'assessore, immagino che vuole intervenire, no? Inizio io, dopo ti lascio. Sì, è chiaro che quello che stiamo facendo, come dicevo all'inizio, è rendere conforme dal punto di vista urbanistico quello che in questo momento non lo è, perché nel PRG che adesso si sta trasformando in piano degli interventi a seguito dell'approvazione del PAT, c'era questo tracciato qui non era coerente dal punto di vista urbanistico, per cui l'intervento di questa sera appunto ha come oggetto l'adeguamento cartografico, la zonazione e poi anche la posizione del vincolo preordinato all'esproprio, proprio per sistemare una situazione che dal punto di vista urbanistico non era coerente. Questo sì, c'è scritto ed è quello che stiamo votando e presentando questa sera, perché altrimenti non si potrebbe procedere su un intervento che, come lei sa perché era in amministrazione, abbiamo ereditato da voi. Quindi adesso sì, stiamo procedendo come è successo su altri interventi, per esempio uno fra tutti Sant'Augusta, mi viene da dire, dove l'intervento viene finanziato e viene portata avanti una progettazione che altrimenti andrebbe persa, insomma, ecco. Poi sulle risposte più tecniche dei mappali credo che alcuni siano nostri, però adesso verifichiamo con la dirigente. Prego. Posso? Ecco, allora, il mappale 56-57 sono i mappali su cui ricade l'area camper. C'è un piccolo problema per quanto riguarda una tettoia che sfora di circa 2 metri sul mappale 222, quindi l'unico problema è proprio questa tettoia.
Abbiamo avviato qualche mese fa un confronto con Enel e per Enel era più semplice avviare una procedura di esproprio, subire un esproprio, anziché regolarizzare questo sforamento di questi 2 metri quadrati circa. E è stato convenuto con l'Enel appunto di avviare questa procedura espropriativa per quindi acquisire tutta quella parte esterna alla recinzione, una parte sia esterna alla recinzione che questa parte dove ricade la tettoia. Ripeto, queste sono aree, quelle dell'Ener, che ricadono già in verde, quindi non sono oggetto della variante urbanistica, ma soltanto della modifica dell'esproprio. Invece per quanto riguarda i mappali dell'area camper, quelli sono oggetto di variante urbanistica. Okay? Invece ho dimenticato qualcosa? Non credo, no. Invece per quanto riguarda la questione dell'avvio del procedimento o comunque della procedura espropriativa, abbiamo proceduto seguendo le indicazioni del DPR 327 del 2001 che prevede, qualora ci siano più di 50 proprietari risultanti dagli atti catastali, di avviare la procedura con le pubblicazioni all'albo delle varie fasi che caratterizzano il procedimento di esproprio. Per ora abbiamo avviato soltanto la prima fase della manifestazione dell'avvio del procedimento nei confronti degli interessati, che veniva approvata la delibera adottata la delibera della variante urbanistica e dell'avvio della procedura di esproprio. Perché dalla lettura della documentazione delle visure catastali è emerso che molti sono morti e hanno abbandonato i terreni e altri invece sono composti anche da 15 eredi. E comunque nella complessità sono più di 50, quindi non c'erano altre possibilità di avviare la procedura. La procedura è stata avviata dando pubblicità nei giornali nazionali e anche locali e nel BUR della Regione Veneto, cosa che verrà fatta per tutte le fasi successive della procedura espropriativa. Grazie. Il consigliere Posocco vuole intervenire? Replica del consigliere Posocco. Ho consegnato una visura, così si capisce bene dov'è l'area camper. Non è vero che sono 2 metri di tettoia. La recinzione va lungo la strada, quindi mappale 58-60. Quasi tutto i 2,22, a parte 2 metri che rientrano. L'area camper non riguarda 2 metri quadri, ma sono, e lo si scrive nell'allegato, sono 1300 metri quadrati che vengono espropriati ad Enel per l'area camper. Quindi diciamo le cose come stanno. Andate su a vederlo. Caspita. Ecco, non sono 2 metri quadrati, sono 1200 metri quadrati. Allora, a me sta benissimo. Però ditelo, perché me lo tenete nascosto? Perché ce lo tenete nascosto? Seconda cosa, abbiamo detto che sono mappali interessati dalla variante urbanistica, perché i mappali 222, 329, 58, 60 e 321 e 332 non sono indicati in delibera dove sono segnati tutti gli altri mappali. Tecnicamente vorrei una risposta da questo. Sì, è un errore? Perché se è un errore li inseriamo adesso. Se non è un errore o è qualcos'altro che non riesco a capire, non sono un urbanista, non riesco a capire, però se guardi, Presidente, si inquadra l'area camper, così capiscono anche da casa,
No, quella con i mappali magari, che era prima dove c'era il progetto. Eccola, vede? Il 57 è del comune, quello è nostro. Il 222 è di Enel, il 60 è di Enel. Il 222 e il 60 sono oggetto di questa delibera. Calcolate che la stradina che divide l'area camper dal lago, chiamiamola così, scende sul confine tra il mappale 60 e 327 tecnicamente. Quindi noi cioè, l'area camper non sono 2 metri quadri, guardate anche voi, no? È recintata, abbiamo anche piantato gli alberi, abbiamo fatto un bel lavoro, niente da dire. Però volevo capire perché non lo scriviamo in delibera, non riesco... per un consigliere comunale è fastidioso vedere che quello che c'è scritto cioè quello che c'è là non corrisponde a quello che abbiamo qua in delibera. Ecco perché a capire, cioè, segretario. Non capiscono, si aggiornano negli uffici perché poi non può accusare di mancata trasparenza cose che non so dove non la vede la trasparenza. Se non c'è, se non abbiamo capito, cerchiamo di capire, però non ci può accusare di mancanza di trasparenza. Questo non l'accetto dal punto di vista amministrativo. Va bene, adesso andiamo a capire qual è il problema. Allora, noi stiamo provando una delibera con degli allegati in cui diciamo che sull'area camper andiamo a espropriare circa 1200 metri quadrati. Non sono 2 metri quadrati che ho sentito in questa. Ho chiesto il motivo perché non avendo niente a che fare con la pista ciclabile, andiamo a farlo, ho detto che se ci sono dei problemi e non ho avuto delle risposte. E in questo senso ho parlato di mancata di trasparenza secondo me, perché non ho avuto delle risposte, tutto qua. Ho detto una cosa, il mappale 222, 221, 58, 60, 329, 332, che sono in parte fuori dalla recinzione e in parte dentro la recinzione dell'area camper, sono già oggetto di concessione con l'Enel e non ci sono problemi di alcun tipo. Il problema è dato soltanto dalla tettoietta, che non riusciamo ad accatastare e quindi dovremo perfezionare l'acquisto. Successivamente a questo con Enel è stato definito, vi diamo tutto il mappale, tutti i mappali, punto. Ma non è è tutto corretto, lineare, da una parte abbiamo una concessione di quelle aree per fare un'area camper, tra l'altro, e quello che è fuori sostanzialmente che dà problemi è l'edificazione della tettoietta. E espropriamo tutto, in accordo con Enel, però di per sé non ci sono, avremo comunque una concessione, è tutto regolare, c'è la concessione in essere. No, perché non fa parte del procedimento per ora. Cioè oggi noi acquistiamo con una procedura espropriativa il 222 e andiamo a modificare la zonizzazione dell'area camper del 57 e del 222 da zona A a parcheggio. No, è scritto, fa parte della variante. Negli atti della variante c'è esattamente scritto questo, che la modifica della destinazione è da zona A a zona parcheggio. Se vuole possiamo anche ulteriormente precisarlo, però guardi, nella relazione
La vigente zonizzazione di piano rilevata determina la necessità di redigere una variante urbanistica con l'inserimento in cartografia di DPI dell'elemento lineare percorsi ciclabili dell'area parcheggi esistenti per l'area di 2430 metri, che prima è individuata come zona A. Adesso l'esatta identificazione tra la zonizzazione e il mappale lo possiamo anche fare e vedere puntualmente. Però, quindi, ripeto, una cosa è l'esproprio, una cosa è la zonizzazione e una cosa è lo sforamento vero che crea problemi dell'area camper, che è la tettoia dei 2 metri quadrati. Ecco, punto. Perché sono collegate alla fine, perché la pista ciclabile parte dal... Va bene, c'è un intervento del consigliere Carnelos. Sì, a dire la verità mi pare un po' bizantina la ricostruzione del consigliere Posocco. Io ho guardato gli atti e dagli atti io capisco che la variante e le relative aree da espropriare sono esattamente, la necessità appunto della variante, sono esattamente quelle previste nel progetto che l'amministrazione ha ereditato dalla precedente amministrazione. E per realizzare quell'intervento è necessario l'adozione della variante. Secondo me, io ho capito così, e dei 1200 metri quadri è un'altra questione. Oggi quell'area è coperta da una concessione e non è oggetto di esproprio. C'è l'accordo, diceva. Io ho capito che viene adottata la variante per poter realizzare quel chilometro di progetto che, ripeto, non ha fatto questa amministrazione, ma è la precedente. Ecco. Vabbè. Grazie consigliere. Prego. Devo dire questo, la variante urbanistica dell'area camper è da zona A e si prende atto che è un parcheggio, la fondamentale variante di questa zona, perché è vero sì la pista, però anche questa era da sistemare, da correggere. E la espropriamo in accordo con Enel, perché altrimenti non riuscivamo a sistemare la questione della tettoia. L'assessore, prego, Dus. Sì, io credo che, discorso un po' generale, quando si ereditano degli interventi sulla nostra città si ereditano gioie e dolori. C'è da dire che stiamo sistemando una situazione ereditata che aveva delle grandi criticità. Okay? Adesso ci stiamo mettendo mano con delle difficoltà, naturalmente, perché se le cose partono bene fin dall'inizio, poi non si creano dei problemi, altrimenti bisogna, ma questo succede a tutte le amministrazioni, che si sistemino delle cose che, ripeto, hanno dei problemi, e in questo caso è quello che stiamo facendo in questo momento. Torno a dire, la conformità urbanistica non c'era e la stiamo adesso sistemando, anche perché, ripeto, è importante capire qual è l'obiettivo finale, cioè, torno a dire, valorizzare un percorso che attraversa la nostra città e che la valorizza. Dopodiché si poteva fare meglio fin dall'inizio? Sì,
Però non è che lei deve chiedere a me se si poteva farlo meglio, sì. Ma Assessore, si poteva fare meglio sin dall'inizio? Sicuramente sì, ma quando si fanno queste varianti e quando si fanno queste piste ciclabili, ne abbiamo un esempio fatto dall'amministrazione illo tempore, no? Che parliamo della pista ciclabile lungo il Meschio, le problematiche, perché a quel tempo si è proceduto all'esproprio senza dare comunicazione alle proprietà e siamo, sì, una dimenticanza, solo che il proprietario si è un po' arrabbiato, no? Giustamente, e siamo andati avanti 30 anni per portare a casa quel pezzettino che è stata risolta dalle amministrazioni che sono arrivate dopo. Allora qua vediamo la cosa positiva è che c'è un progetto finanziato con un finanziamento importante, ci sono delle cose da mettere a posto, io ho chiesto appunto alla dirigente il motivo degli espropri, perché sugli espropri c'è sempre un marasma totale e quindi cerchiamo di capire, anche perché lo votiamo e vorremmo votarlo tutti con la serenità del voto, appunto è una domanda che facciamo in maniera seria, così per capire in maniera tale, anche perché, ripeto, è stata cambiata un po' la strada che, diciamo, dal progetto iniziale e quindi giustamente trovate dolori e belle cose, però insomma è una richiesta che fa il consigliere comunale cercando di capire per poter votare nella serenità con cui tutti noi dobbiamo votare. Quando si parla di espropri si parla di cose così. Sulle piste ciclabili io sono sempre stato favorevole, lo siamo tutti, certo che quando si fanno le cose non tutte le ciambelle riescono col buco e quindi dare il colpo a quello di prima, a quello di dopo, sì, fa parte della dialettica, ma dopo 22 anni sono anche stufo. Grazie. Allora... Sì, grazie. Mi permetta una battuta, collega Da Re. Come ha detto lei, fa parte del gioco. L'importante è votare serenamente. Che poi venga da ognuna delle due parti dire no, ma voi è stato lei a tirare fuori il problema della pista ciclabile del Meschio? E quante potrebbe tirarne fuori ognuno? La provocazione, in senso buono, è venuta dal collega Posocco. Però da quanto è emerso si sta sistemando qualcosa che sbadatamente, diciamo così, non era stato sistemato ab origine. È capitato a qualsiasi amministrazione, lo sappiamo tutti avendo amministrato, lo sappiamo tutti. Però accusare di mancanza di trasparenza chi sta sistemando errori veniali che sono stati commessi precedentemente, anche no, francamente, anche no. Proprio perché chi ha amministrato sa che si può sbagliare, che poi ognuno sa quanto grave è l'errore, può essere una semplice dimenticanza come quella di 30 anni fa, una semplice mancanza di comunicazione, pista ciclabile del Meschio, oppure può essere un altro tipo di mancanza, di errore, di svista. Io non lo so in questo caso di cosa si trattasse. Speriamo che tutto il resto degli altri progetti sia tutto a posto, me auguro, punto. Sì, concordo pienamente con quello che ha detto il consigliere Da Re e per correttezza e onor di verità, se riesaminate con un flashback quello che ha detto l'assessore Dus, non ha rivolto alcuna, come si può dire, obiezione o rimostranza nei confronti della precedente amministrazione. Credo sotto questo profilo di non poter essere smentito perché è agli atti, anche perché a differenza mia, che è un po' polemico,
lo sono, l'assessore Dus non lo è proprio, e anzi, come si può dire, ha tranquillamente omesso qualsiasi valutazione sul progetto che abbiamo ereditato. Se ricordate, ha detto: mettiamo a posto in modo da poter realizzare quel progetto. Questo è stato detto. Effettivamente, dire che questo è mancata trasparenza mi pare davvero un po' eccessivo, consigliere Posocco. E lo dico perché normalmente cerca di essere abbastanza anche, come si può dire, pacato. Qui invece è partito lancia in resta su un qualcosa di inesistente. Ecco, meno male che il consigliere D'Arè ha messo le cose a posto, proprio perché, siccome almeno chi non è mammoletta sa cosa vuol dire amministrare, sa che amministrare è difficile, che mentre ha posto tutte le carte con le leggi, controleggi, regolamenti e controregolamenti, non è così semplice. Comprendiamo e vogliamo vedere ex post che sicuramente non è stato voluto, quegli errori, quelle dimenticanze, quelle piccole omissioni non sono state deliberate e volute, ma il frutto del voler fare. Sicuramente se non si fa nulla, non si sbaglia mai, non si hanno le critiche, si va d'accordo con tutti, ma non si risolvono problemi. Grazie. Grazie consigliere. Vedo che c'è una prenotazione di Gian Antonio D'Arè che avrebbe già fatto i 2 interventi, se è telegrafico. Io li scrivo, 1, 2, va. Perché parlo poco, si capisce subito. Prego, prego. Che tanto... No, è solo, scusate, allora, che il consigliere Posocco abbia, lui ha detto, nella documentazione mancavano o comunque non erano spiegate bene. Allora, cerchiamo di capire, siccome la vogliamo risolvere tutti sta storia, no? Veramente ciclovia è una via che parte da Monaco, insomma, credo che il nostro sia un territorio dei ciclisti e di chi vi parla l'ha anche fatto, tra l'altro. E quindi, ripeto, che vogliono ben tutti a sta strada. Certo che se arrivano delle documentazioni, lui è andato anche a studiarsi tutti i mappali e cerca di avere delle spiegazioni, credo che sia doveroso da parte del dirigente e dell'assessore spiegarlo. Appunto, dopo uno è stato più marcato, l'altro è stato meno marcato, insomma, siamo qua per cercare di capire e per votare un problema e risolvere un problema. Grazie. Grazie. Allora, vediamo chi interviene adesso. L'assessore De Antoni, prego. Brevissimamente, allora, è stato fatto un intervento da 1,5 milioni di euro nella Valle Pisina, e questo è noto a tutti. Gran parte, diciamo, dei terreni interessati erano di proprietà dell'Enel, per cui è stata fatta una concessione quindicinale per 15 anni e che può essere prorogata di altri 15 anni. Nel fare questi lavori c'è stato l'esempio che una parte di della tettoia dell'area camper era fuori dell'area di proprietà del comune. Per poter accatastare quell'opera dobbiamo dimostrare che la proprietà comunque è del comune, del terreno del comune, e questa è la procedura che abbiamo individuato questa sera, è quella di espropriare. Si poteva anche non espropriare, si poteva espropriare solo i 2 metri, però negli accordi, insomma, che ci sono stati nelle interlocuzioni, diceva il sindaco Miatto, che ci sono state con l'Enel, è venuta fuori questa possibilità. Si espropria, è un problema di poco conto dal punto di vista economico, e quindi chiudiamo questo aspetto che è un problema che è emerso senza dare la causa a nessuno.
la colpa nessuno. Analogamente ci saranno altre cose da sistemare, diciamo, sempre per quest'area di intervento, che quando saranno approfondite le cose e verranno discussi poi anche con l'ENEL di diversi punti, dovremo di nuovo intervenire per sistemare anche altre cose. Ma oggi non è che nascondiamo, no, mi dispiace nell'area dell'intervento PNRR, no, non mi dispiace che parliate di trasparenza, cioè che cosa dobbiamo dire, oltre a dire al fatto che c'è un pezzo di questa area camper che è realizzato fuori dell'area in proprietà del comune, per poterla catastare è necessario che questo terreno sia nostro. Siccome comunque dobbiamo fare la variante urbanistica per quanto riguarda la pista ciclabile, abbiamo inserito in questa variante anche l'area camper. Per la verità, il progetto iniziale del PNRR prevedeva anche la realizzazione della pista ciclabile sull'area di proprietà dell'Enel, tra l'argine, diciamo, e il terreno. E abbiamo pensato adesso di evitare questo passaggio che poi costa anche tanto, cioè fare anche tutto il tratto, diciamo, spalle al Fadalto, diciamo, c'è la borgata che si chiama Fadalto Basso, e prima della borgata c'è l'area camper, per spiegarci, no? La pista ciclabile doveva passare, diciamo, alla sinistra dell'area camper e proseguire e congiungersi fuori dell'abitato nella strada che c'era già. Perché fare un intervento costoso nell'area di altri, che non c'è solo l'Enel che è proprietario, ci sono anche altri privati, quando c'è la strada, diciamo, che attraversa la borgata, che almeno dalle esperienze così che ho sentito in giro, quando c'è una pista ciclabile importante che passa all'interno anche dei centri abitati, alla fine si rivitalizzano questi centri. Ecco, quindi l'idea era evitiamo di tenere il vecchio percorso che aveva una serie di implicazioni anche economico pesanti, perché il costo di quell'opera là era importante perché poi dà verso il lago nell'ultima parte. E quindi abbiamo detto adesso provvederemo a cambiare, non abbiamo inserito, diciamo, qui nel progetto finanziato quel pezzo di pista lì, partiamo con il progetto a valle della borgata e sistemiamo la cosa. Poi vedremo anche le altre cose, ce ne sono e al momento, diciamo, quando saranno definite. Sì, comunque con il mio intervento era finita, ecco, nel dire che è un semplice adeguamento e che poi ci saranno altre cose da vedere appena verranno definite. Grazie. Vabbè, dopo il fischio passiamo alle dichiarazioni di voto. No, il consigliere Posocco, va bene, prego. Sì, grazie. Sì, volevo votare contro, poi l'intervento dell'assessore Dus mi farà votare, mi asterrò su questo perché comunque ha detto delle cose giuste. Il concetto è questo: parliamo di una pista ciclabile, inseriamo in una proposta di delibera un qualcosa che ci permette di sanare delle problematiche e ce ne sono
importante, e lo sappiamo, che ci sono nell'area. È questo che concettualmente non mi piace, capisce? Parliamo di ciclabile, sappiamo, e se parla con noi perché ci sono dei problemi da risolvere, siamo qui per risolverli insieme, perché si sbaglia noi, voi, però si risolvono insieme in un modo, per quello che ho detto, trasparente. Ragazzi, ci sono dei problemi, risolviamoli, ok? Là in quell'area ce ne sono tantissimi e ve lo hanno anche segnalato, e l'assessore Dus e il vice sindaco li sa, ecco. Quindi piena disponibilità a collaborare per risolvere problematiche in quell'area là, certamente, però cerchiamo di fare le cose con un po' più, come dire, non in questa maniera. Solo questo intendo dire. Ecco. Allora, quindi il mio voto sarà ringrazio l'assessore De Antoni e il vice sindaco Dus per quello che hanno detto, che concordo, ecco, senz'altro, e ci siamo capiti. Il sindaco non l'ha capito, ma è importante che l'abbiate capito voi. Grazie. Dichiarazione di voto, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, non vedo altre dichiarazioni di voto, quindi chiudo la discussione e apro la votazione. Prego, votate, consiglieri. Votato tutti? Sì. Delibera approvata, favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3. Io non vedo lo schermo. È qui. No, non ha votato. Allora, voti? No, perché devo chiudere le cose. Un attimo. Rivotiamo tutti quanti. Apro la votazione. Prego, votate. Bene, adesso ha votato anche il consigliere Toffoli. Chiudo la votazione. La delibera è approvata con favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Adesso c'è anche l'immediato, no? Mi sembra che non avevo letto. Sì, è scritto? Ma in realtà con la illuminiamo, non c'è motivazione. Va bene, grazie, arrivederci alla prossima consiglio. Era scritto però. Cancellato.
Signore, signori, autorità, graditi ospiti, alpini, cittadinanza, occasionali viaggiatori qui presenti, buongiorno da parte della sezione Alpini di Vittorio Veneto e del gruppo Alpini di Fregona che oggi festeggia il suo 95esimo compleanno. 95 anni! 95 anni di coraggio, di silenziosa dedizione, di passi lenti tra le cime di questi monti e il cuore colmo d'Italia. Oggi non celebriamo solo una storia, celebriamo un'identità e ne faremo da oggi anche noi parte, diventando anche noi storia, quella degli Alpini di Fregona. Benvenuti a questa giornata che profuma di memoria, di onore e di montagne. Benvenuti a chi ha indossato il cappello con la penna e a chi ne custodisce il valore nel cuore. Benvenuti a questo abbraccio lungo quasi un secolo. Lo proponiamo nel contesto della 95esima adunata sezionale, fra non molto anch'essa centenaria, consapevoli che gli ideali associativi che hanno condotto prima gli Alpini di Fregona nel loro proprio territorio e poi la sezione quale identità aggregativa di più ampie dimensioni a unirsi e a vivere giorno dopo giorno quel percorso di cui oggi fissiamo una tappa certamente significativa. Grazie a tutti voi per essere qui e per mantenere viva questa memoria. Che questa giornata ci ispiri a essere cittadini più consapevoli e a portare avanti i valori che ci hanno tramandato i nostri veci. Grazie. Ora è il momento dei gesti solenni che vivremo con la nostra diretta partecipazione. Signori, la nostra patria si identifica con il tricolore, simbolo di unità nazionale. In questo luogo permeato di storia patria, affidiamo al vento che scende lieve dai monti che ci orastano il compito di far garrire il tricolore che con orgoglio ed emozione, in uno scenario ove cielo e terra si congiungono, ci coinvolge in un abbraccio ideale. Condividiamo il gesto solenne e pregno di significato, alzando al sole che illumina e alla brezza che lo accarezza il tricolore, assumendo per tutti gli alpini qui schierati il saluto al cappello e promuovendo tutti noi qui presenti con il canto l'inno degli italiani. Presenti, attenti, alza bandiera!
Presenti, riposo. Allegoria della vittoria come aquila. Il monumento ai caduti di Fregona, costituito da una stele che poggia su un basamento rastremato in pietra, presenta frontalmente un rilievo in bronzo a fusione raffigurante un soldato morente accolto tra le braccia della patria. Ecco, come figura femminile vestita all'antica, posa un bacio sulla sua fronte, mentre la bandiera li avvolge entrambi in un abbraccio. Alla sommità è posta un'aquila dalle ali spiegate, simbolo della vittoria. La stele è arricchita da motivi decorativi e presenta sulle 4 facce lapidi commemorative. Il monumento è opera dello scultore Giuseppe Garbellotto ed è stato inaugurato nel 1921, esattamente 105 anni or sono, frutto dell'impegno di Angelo Gri, che si prodigò per la sua realizzazione. Reca sul coronamento della stele la scritta «Sosta reverente o tu che passi e benedici». Oggi ci troviamo qui riuniti per rendere omaggio ai nostri valorosi caduti di Fregona, che hanno dato la vita per la libertà e la pace del nostro Paese. È un momento di grande emozione e riflessione, un'occasione per ricordare il loro sacrificio e per rafforzare il nostro impegno nel mantenere vivo il loro ricordo. Gli alpini, ma anche tutti gli altri militari inquadrati nelle forze armate, sono sempre stati simbolo di coraggio, solidarietà e amore per la patria. Oggi, più che mai, è importante onorare chi ha dato tutto per noi affinché le future generazioni possano vivere in un mondo di pace e rispetto. Non onoriamo solo i caduti di Fregona, ma uniamo nel gesto anche il ricordo di tutti i caduti di ogni dove, accomunati nel ricordo. La solennità del gesto si identifica con l'uniformità di tutti noi alpini qui schierati nel mantenere il saluto al cappello durante l'esecuzione del silenzio. Si invita il capogruppo alpini di Fregona, il sindaco del comune di Fregona, il rappresentante dell'autorità militare, il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto a predisporsi per l'esecuzione della deposizione della corona al monumento. Presenti, attenti, onore ai caduti. Non toccarla. Aspetta, Maurizio.
Presenti, riposo. Signore, signori autorità, gentili ospiti, alpini, oggi ci ritroviamo qui uniti nel cuore e nello spirito per celebrare un traguardo davvero speciale, il 95esimo compleanno del gruppo Alpini di Fregona. Quasi un secolo di dedizione, coraggio e solidarietà, 95 anni di impegno al servizio della comunità, di amicizie e di valori che li rendono orgogliosi di essere alpini e di appartenere a questa grande famiglia. L'orgoglio e la gratitudine che esprimerà il capogruppo Giuliano Barel, che prende la parola per il suo indirizzo di saluto. Buongiorno Alpini, buongiorno Fregona. Oggi non è un giorno qualunque, è un giorno che si consegna alla storia della nostra comunità, un giorno che unisce memoria, identità e futuro. Rivolgo un deferente e rispettoso saluto alle autorità civili, militari e religiose qui presenti, al sindaco di Fregona e ai numerosi sindaci dei paesi limitrofi che ci onorano con la loro presenza, al comando dei carabinieri rappresentato dal luogotenente Alberto, al 184esimo battaglione trasmissioni Cansiglio, che ringrazio per la presenza del Pichetto e del vicecomandante tenente colonnello Ingrosso. Un sentito ringraziamento al presidente della nostra sezione, Maurizio Casetta, convinto sostenitore di questa significativa adunata qui a Fregona. Grazie per la fiducia. Un saluto particolarmente riconoscente e affettuoso al nostro ciprete, Don Mauro, presenza costante e discreta al nostro fianco. Con la sua guida spirituale, con la sua vicinanza sincera, col suo esempio, accompagna da sempre il cammino delle nostre comunità e degli alpini. Oggi, al termine della sfilata, celebrerà la messa nella chiesa arcipretale, un momento alto e profondo che dona a questa giornata un significato più autentico. Grazie di cuore a tutti i cittadini e alle cittadine di Fregona. Oggi non siete semplici spettatori, oggi siete protagonisti. Siete il volto e l'anima di questa adunata. Fregona conta 2750 abitanti, ma oggi è molto di più. È casa aperta, è comunità che accoglie, è cuore alpino che batte forte e unito. Un grazie all'amministrazione comunale e alla Banca Prealpi San Biagio. Realtà entrambe vicine e attente al nostro territorio. Grazie ai gruppi alpini intervenuti, ai capigruppo, agli alfieri e a tutti voi alpini. La vostra presenza dà valore, dignità e significato a questa piazza. Oggi celebriamo 95 anni di storia, 95 anni di servizio silenzioso, di generosità concreta, di disponibilità senza condizioni, di presenza fedele nei momenti difficili come in quelli di gioia. Questa è l'alpinità, non parole, ma testimonianza. Non apparire, ma esserci. Non clamore, ma responsabilità. Non protagonismo, ma esempio. E qui a Fregona, questo spirito continua a vivere autentico e radicato.
desidero ricordare quanto vissuto ieri con l'inaugurazione del monumento al Cappello Alpino, davanti al quale transitiamo e poi durante la sfilata. Un segno tangibile della nostra identità e della nostra memoria. Un grazie speciale all'alpino Beniamino De Luca e a Mira, che con dedizione e passione hanno saputo donare alla comunità un'opera ricca di significato e destinata a durare nel tempo. Oggi riaffermiamo anche il valore della comunità come casa condivisa, luoghi, progetti e spazi che diventano occasioni di incontro, di crescita e di trasmissione dei valori. Nel raduno sezionale che unisce 19 gruppi celebriamo il passato, viviamo il presente, rafforziamo il legame profondo con il nostro territorio. Ma permettetemi di dirlo con convinzione, gli alpini non sono solo memoria, sono presenza viva, sono esempio per le nuove generazioni, sono silenzio, sostegno del bene comune. Il gruppo alpino di Fregona e il gruppo alpini di Osigo rinnovano oggi il proprio impegno, servire la comunità, custodire i valori alpini, camminare insieme con umiltà e determinazione. E a voi cittadini rivolgo un invito sincero: custodiamo insieme questo patrimonio, facciamo sì che l'alpinità non sia soltanto un ricordo, ma uno stile di vita fondato sul rispetto, sulla solidarietà, sull'amore per la nostra terra, perché una comunità è davvero forte quando nessuno resta indietro, e oggi a Fregona ne è testimonianza viva. Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie per ciò che rappresentate. Viva gli alpini, viva la sezione di Vittorio Veneto, viva Fregona. Grazie. La comunità di Fregona è oggi in festa. Lo è per la ricorrenza del 95esimo anniversario di fondazione del suo gruppo e lo è per accogliere gli alpini della sezione e i suoi invitati che sono confluiti per vivere la loro 95esima adunata. Il sindaco del comune di Fregona, Giacomo De Luca, prende la parola per porgere il cordiale benvenuto a nome della intera comunità. Buongiorno a tutti e voglio cominciare con due saluti che si è dimenticato, due cose che si è dimenticato il collega Barè. Grazie a tutti intanto, perché è importante la vostra presenza, ai miei colleghi soprattutto che ci hanno onorati e sono venuti nell'alto comune di Fregona, nel più alto comune della zona. Saluto anche il reparto Salmerie. Abbiamo che i muli qua sono parte integrante della vostra, come si dice, il vostro battaglione, la vostra compagnia e tutte quanti. Sono i più importanti, mi hanno detto, perché fra di loro c'era anche un generale. Ecco, un'altra cosa che mi tranquillizza: avete compiuto 95 anni, quindi ancora speranza anch'io di arrivare alla vostra veneranda età. Quindi grazie di tutto, vedo che siete numerosi, Fregona vi accoglie con una bellissima giornata. Vedete che abbiamo anche non solo l'onore della vostra presenza, ma anche la bontà di nostro Signore che ci ha regalato una giornata bellissima, caldo nonostante il periodo che non è proprio dei più caldi, quindi veramente siamo stati fortunati. Barella lui frequenta molto le chiese, quindi ha pregato notevolmente, ma so che il Padre Eterno ha guardato il sottoscritto prima di lui, quindi ha detto: questo qui bisogna gratificarlo con una bellissima giornata. Ecco, io non vorrei dilungarmi tanto, anche perché mi hanno detto che ha parlato tutto Barella, quindi non occorre che dica niente il sottoscritto. Ecco, un'altra cosa voglio ringraziare il mio reggimento. Io non sono purtroppo un alpino, purtroppo mi hanno detto, però insomma, faccio parte di una categoria che non è pari,
forse mi fermo qua perché dopo se no vorrei attirare il 184esimo reggimento, battaglione ora, era partito reggimento, adesso con la riduzione delle forze armate è diventato battaglione, ma per me resta sempre l'amato reggimento gemellato con Fregona, il 183 battaglione delle trasmissioni, del genio trasmissione, quindi Alpini, voi vi fermate a Alpini, noi abbiamo genio trasmissione, quindi fate voi le vostre debite considerazioni. A parte queste battute che spero mi saranno perdonate, io devo dire la verità che ho visto stamattina, ieri soprattutto, quando abbiamo inaugurato il nostro piccolo cappello a misura della mia testa, mi hanno detto, giù a Fregona. All'inizio, appena dopo il campanile, il bellissimo campanile che abbiamo, vediamo sto gran cappello. Ragazzi, è veramente un'opera d'arte. Chi lo vede, non occorre che ci siano gli alpini dietro, si sa subito che è il monumento agli alpini. Ieri ho visto un insieme di persone felici, ho visto l'allegria, ho visto anche qualche cos'altro, ma quella lasciamo perdere perché insomma c'ero di mezzo anch'io perché abbiamo finito tardi tutti quanti. Quindi ho visto tutta la sta allegria e sta baldanza, però appena è suonata la tromba e dopo il coso, appena comincia la banda, li vedo tutti sull'attenti, rigorosamente seri, fermi, col cappello in testa, e devo fare le congratulazioni. L'Italia, le motivazioni del vostro successo sono molte, però cito solo quelle più importanti che per non dilungarmi. La solidarietà, il grande e sempre sì che dite a chi ve lo chiede, io per primo, e tutti i miei colleghi che sono, senza di voi avremo non solo la mano sinistra moncata, ma anche gambe e qualche cos'altro. Quindi grazie di cuore per la vostra attenzione e sempre pronti a dire sempre signor sì, signor sì e sì. Ci metterei delle ore se dovessi dire tutto quello che avete fatto, tutte le ore che spendete per la comunità e per tutto quello che avete fatto nei vari comuni e nella nostra Italia. Potrei elencarvele tutte. Ogni volta che ci troviamo alle vostre manifestazioni, ricordate le ore che avete speso. Però voglio dirvi solo questo, che la devozione, il coraggio, la presenza, l'aiuto che date a noi è totale. E mi fermo là perché altrimenti non vorrei che qualche vostro amico silenzioso alpino, e sapete a chi mi riferisco, non mi dica che sono un ruffiano. Va bene. Qui siamo alle Prealpi, siamo nelle nostre Dolomiti, le nostre belle rose in montagna. Sono diventate patrimonio dell'UNESCO e dell'umanità. Voi, miei cari alpini, siete stati, siete e sarete sempre il patrimonio per le nostre comunità e per l'Italia intera. Un patrimonio che preserva un punto fermo e un appiglio sicuro per le nostre necessità. Si sta bene con voi, c'è solo un pericolo, anzi è una certezza per quanto mi riguarda, del sicuro aumento di una parte del corpo, perché si mangia bene, si beve meglio e si sta soprattutto in allegria, si dimenticano i vari pensieri e le varie problemi che ci sono, specie in questo periodo, in questo nostro mondo che non si capisce più dove vuole andare. Ma bisogna ricordare sempre questo, c'è il momento dell'allegria, c'è il momento del pensiero, ma quando il dovere, la comunità chiama, voi siete sempre pronti a dire sì. Impariamo da voi, vedrete che il mondo diventa migliore. Siete sempre in prima linea e la nostra bandiera si alza e sventola orgoglioso delle vostre ordinate. A me,
Alle istituzioni in particolare non resta che ringraziarvi con tutto il cuore per quanto avete fatto e permettetemi di ricambiare questo vostro grande supporto e aiuto con un semplice solo sì, ma fatto col cuore e con tutto il mio affetto. Grazie Alpini, viva gli Alpini, viva tutta la nostra comunità. Grazie. All'invito rivoltogli di partecipare a questa cerimonia, il Presidente della Regione del Veneto ha risposto dispiaciuto di non poter partecipare per precedenti impegni, ma ha inviato un messaggio che viene proposto quale suo espresso desiderio. Pregiatissimo Presidente, pregiatissimo Capogruppo, nel ringraziarvi per il gradito invito alla 95esima adunata sezionale e ai festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo di Fregona, mi rincresce comunicarvi che non potrò partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali. Consegno pertanto a queste righe il mio augurio per questa adunata, che non è solo un momento di festa, ma la celebrazione di un lungo cammino condiviso, un percorso che ha visto generazioni di alpini onorare la sezione e il gruppo, restando sempre fedeli alla propria missione e lavorare per il bene della nostra comunità. In questi 90 anni e oltre avete mantenuto intatto quell'impegno che vi rende unici. Condivido profondamente i valori di coesione, generosità e spirito di appartenenza che animano ogni vostra azione, sia nel volontariato che nella protezione civile. Il termine alpinità è ormai parte integrante del nostro vocabolario comune. Esprime perfettamente l'anima di questa grande famiglia che è parte del nostro passato e una certezza del nostro presente. Nel ringraziarvi per la vostra costante presenza sul territorio, auguro la migliore riuscita della manifestazione e rivolgo ai presenti i miei cordiali saluti. Alberto Stefani. (184esimo Battaglione Sostegno TLC Cansiglio). Agli inizi degli anni 2000 si è creato e consolidato un forte legame di amicizia che unisce questa unità operativa dell'Esercito Italiano e il Comune di Fregona. Il comandante tenente colonnello Pasquale Comunara ha delegato il tenente colonnello Cristian Ingrosso, capo sezione collaudo e sviluppo, a esprimere la solidità di questa amicizia. Signor Sindaco, autorità civili, militari e religiose, gentili rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, cari alpini, cittadini di Fregona, porto a tutti voi il saluto più cordiale e deferente del 184esimo Battaglione Sostegno Telecomunicazioni Cansiglio, unità che ho l'onore di comandare. Avrei sinceramente desiderato essere presente personalmente in questa occasione così sentita, ma impossibilitato ad intervenire. Ho ritenuto doveroso far giungere ugualmente la mia voce e soprattutto la mia vicinanza a questa comunità. Per il nostro battaglione non è soltanto un luogo del territorio, ma una realtà amica, profondamente significativa e cara. Quella odierna non è una semplice cerimonia.
è prima di tutto un momento di memoria, di identità e di appartenenza. È il tempo in cui una comunità si raccoglie attorno ai propri simboli, rinnova il rispetto verso chi l'ha preceduta, rende onore ai caduti e riafferma con fierezza composta quei valori che hanno tenuto insieme generazioni di italiani: il dovere, il sacrificio, la solidarietà, la fedeltà alla parola data, all'amore per la patria. In questo quadro il mondo alpino rappresenta qualcosa di unico. Gli alpini non sono soltanto una gloria militare nazionale, sono anche un esempio concreto di dedizione silenziosa, di spirito di servizio, di vicinanza autentica alle popolazioni, di capacità di essere sempre senza clamore quando il paese chiama. Nelle emergenze, come nella vita ordinaria della comunità, il loro stile rimane inconfondibile, essenziale, generoso, concreto. E diciamolo con franchezza, in tempi in cui spesso si parla molto e si conclude poco, questo stile conserva il valore ancora più grande. Le forze armate vivono del rapporto con il popolo di cui sono espressione. Non sono un corpo separato dalla società, ma ne costituiscono parte integrante, ne custodiscono la sicurezza, ne condividono le fatiche, ne incarnano nei momenti decisivi il senso più alto del servizio. Per questa ragione il legame tra l'esercito e il tessuto sociale dei territori non è un elemento accessorio, è una componente essenziale della nostra identità. Ed è proprio in questa prospettiva che assume un significato speciale il gemellaggio tra il nostro battaglione e la città di Fregona, sancito il 15 maggio del 2011. Quel gesto non rappresentò soltanto un atto formale o celebrativo, fu ed è ancora oggi il segno concreto di una comunanza di valori, di una stima reciproca, di una relazione salda tra unità militare e comunità che riconoscono l'una l'altra serietà, tradizione, spirito di appartenenza e senso del dovere. Per il 184° Consiglio il richiamo a Fregona non è mai neutro. C'è in questo legame qualcosa che va oltre la geografia o oltre la circostanza. C'è il riconoscimento di radici comuni, c'è il rispetto per una terra che conosce il sacrificio, la fatica e la dignità. C'è la volontà di custodire nel tempo una memoria condivisa e di trasmetterla a chi verrà dopo di noi. Le cerimonie come quella odierna sono preziose proprio per questo, perché ricordano che una comunità resta viva se sa onorare il proprio passato, ma anche se sa riconoscere e insaldare i vincoli che la tengono unita al presente. La memoria dei caduti, l'alzabandiera, le allocuzioni ufficiali, la sfilata, la Santa Messa, nulla di tutto questo è vuota forma. Sono al contrario gesti che parlano al cuore delle persone e che trasmettono, soprattutto ai più giovani, un messaggio semplice ma fondamentale. Ci sono ideali che meritano rispetto, ci sono tradizioni che meritano continuità, ci sono esempi che meritano di essere custoditi. Oggi, dunque, mentre rivolgo il mio pensiero deferente a tutti coloro che hanno servito l'Italia con disciplina ed onore, desidero anche esprimere la più viva gratitudine agli organizzatori di questa giornata, agli alpini di Fregona, alle autorità presenti e a tutti coloro che con il loro impegno hanno contribuito a renderla solenne, ordinata e degna del significato che porta con sé. Consentitemi infine una considerazione che sento particolarmente. In un'epoca in cui i legami rischiano spesso di indebolirsi, occasioni come questa ci ricordano invece che esiste ancora un'Italia fatta di comunità vere, di simboli condivisi, di uomini e donne capaci di conoscersi attorno ai valori non negoziabili. Ed è qui che si riparte da sempre, dalla memoria, dal senso del dovere, dall'amore della propria terra,
dal rispetto reciproco tra istituzioni e cittadini. Con questo spirito rinnovo a tutti voi il saluto e la vicinanza del 184° Battaglione Sostegno Cansiglio, nella certezza che il legame con Fregona continuerà e rimarrà vivo, sincero e fecondo anche negli anni a venire. Viva gli alpini, viva Fregona, viva l'esercito italiano, viva l'Italia. E infine il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, che con il suo intervento conclude le allocuzioni in programma. Alpini, autorità civili, militari, comincio da sinistra e così ai miei gagliardetti, ai gagliardetti della sezione di Vittorio Veneto, alle 5 sezioni consorelle, più si è aggiunta questa mattina con sorpresa la sezione di Brescia, che ringrazio per la loro presenza, assolutamente. Il 184° Consiglio, come diceva prima il sindaco di Fregona, loro sono fanti, noi siamo alpini, siamo della stessa famiglia. Però c'è qualcosa in più che mi accomuna. Siamo entrambi del Genio Trasmissioni. Io alpine, ma loro appunto trasmissioni. I sindaci che come tutti gli anni sono presenti alle nostre manifestazioni e li ringrazio. La Protezione Civile, la Banca del San Biagio, Prealpi San Biagio, che ci aiuta sempre e ci sostiene nelle nostre iniziative. E gli alpini tutti, gli alpini di Fregona, gli alpini della sezione di Vittorio Veneto. Siamo qui oggi per festeggiare 2 compleanni. 19 lustri della sezione di Vittorio Veneto e lo stesso dicasi per il gruppo di Fregona. Per fare un po' di storia, il 24 maggio 1931, in occasione di una grande adunata svoltasi a Vittorio Veneto, nasceva la sezione ANA di Vittorio Veneto e in contemporanea, sempre a Vittorio Veneto, si benediva anche il primo gagliardetto del gruppo di Fregona. Dopo 95 anni il binomio si rinnova e il gruppo di Fregona, capitanato da Giuliano Barel, ha fermamente voluto che il raduno sezionale del 2026 avvenisse proprio a Fregona. Un plauso al gruppo che caparbiamente ha programmato 2 giorni di eventi dove ha trovato spazio la cultura con i nostri 3 cori ANA, che hanno dato vita ad un concerto intriso di emozioni ieri sera in chiesa. La formazione didattica alle scuole comunali con la collaborazione dell'unità di protezione civile della sezione di Vittorio Veneto e del 184° Battaglione Cansiglio, il quale ha esposto e spiegato agli studenti la rete di trasmissione militare e la nostra storia con il reparto rievocativo delle Salmerie. Con la scuderia al gran completo, un grande grazie a tutti i reparti coinvolti e alle persone con diligenza e professionalità hanno accolto e descritto il loro impegno ai ragazzi che, mi dicono, hanno apprezzato molto quanto a loro raccontato. Altro momento importante che ha segnato questa 2 giorni alpina è stata l'inaugurazione dell'opera che è stata collocata lungo la strada che tra poco percorreremo in sfilata. Un grande cappello alpino
che ricorderà a tutti gli abitanti, turisti, passanti che attraverseranno la cittadina di Fregona che il Fregona è un paese alpino. Grazie Fregona, grazie agli alpini di Fregona e grazie a tutti gli alpini che si stanno impegnando per il territorio e per le loro comunità. Mi viene però a questo punto spontanea una riflessione. Cosa saremo in grado di fare tra una decina di anni, quando l'età media già alta lo sarà ancora di più ed il numero degli associati calerà, come anche forse l'interesse per l'associazione. A dir la verità, qualche sintomo di questa disaffezione verso l'associazione lo stiamo già notando. Forse il periodo contingente, forse la paura di un futuro incerto, forse il fatto che l'età ci fa tirare i remi in barca. Non lo so, ma so di certo che non possiamo chiuderci nel nostro piccolo mondo. Non dobbiamo e non potremo vivere di autoreferenzialità, perché così facendo non saremo più utili alle nostre comunità e al nostro territorio. I nostri padri costituenti hanno rivisto per ben 4 volte l'assetto dell'associazione, fino a trovare quello attuale. Ora tocca a noi riconoscere che il momento storico ci chiede un rinnovamento, che dobbiamo avere la saggezza, il coraggio e la forza di affrontare. Per attuarlo dobbiamo perseguire una cosa sola: curare i nostri giovani. A questa considerazione sono giunto osservando che mentre altre associazioni riescono ad avere tra le loro fila tanti giovani, noi non riusciamo a coinvolgerli. Per farlo credo che dovremmo cercare di coinvolgerli attivamente nelle nostre organizzazioni, dando loro dei compiti che li gratifichino e per cui si sentono orgogliosi di appartenere all'ANA. Mi rivolgo in particolar modo ai capigruppo e ai loro consiglieri. Siate lungimiranti, fateli partecipare alle vostre riunioni, affidate loro anche attività importanti, valutateli oggettivamente, non abbiate pregiudizi di sorta, vedrete che non vi deluderanno. Devo dire che alcuni gruppi già utilizzano questa metodologia e i risultati sono visibili a tutti. Infatti, i campi scuola ANA esistono proprio per formare i giovani che poi potranno entrare a far parte della nostra bella associazione. Non lasciate i giovani ai margini dell'associazione, coinvolgeteli con le loro capacità fisiche ed intellettuali, perché essi sono la risorsa, sono il nostro futuro e questo è innegabile. Ricordatevi che anche noi siamo stati giovani ed abbiamo avuto la fortuna di trovare qualcuno che ci ha ascoltato, valorizzato e fatto crescere nel mondo alpino. Siate voi quel qualcuno per i giovani d'oggi. Viva Fregona, viva l'Italia e vivano soprattutto gli alpini. Signori ospiti, a termine la fase protocollare statica della nostra cerimonia. Ora verremo ordinati in sfilata per raggiungere la chiesa per partecipare alla Santa Messa. Sono 700 metri in discesa che percorreremo in ordine che a noi alpini viene riconosciuto e non dovremo smentire. Poco prima di raggiungere il piazzale della chiesa, sulla destra verranno fatti accomodare le autorità perché possano assistere a chi partecipa a questa adunata e chi è dietro possa vedere chi adesso è davanti. Dopo questo momento di sosta riprenderà la sfilata in ordine e le autorità al seguito prenderanno posto in chiesa. Grazie a tutti per la collaborazione.
difficile che la molli, quindi è bene che siano giusti.
Abbiamo una tribuna molto accogliente, quindi potete stare uno a fianco all'altro per poter applaudire il transito. Possiamo proseguire la nostra sfilata ritmando il passo del 33. Autorità, ecco che sta transitando la rappresentanza costituita per la 95esima adunata sezionale, lo striscione che precede il gruppo Vittorio Veneto Città della Vittoria, a cui fa seguito il gonfalone del comune di Fregona, e a seguire le rappresentanze delle associazioni d'Arma, il Comitato Cimitero Austro-Ungarico, l'Associazione Carabinieri, un tricolore ospite, e a seguire il vessillo dell'Associazione Penemozze, che condivide con gli alpini la gestione del bosco, e l'abaro dell'Associazione Unione Reduci di Russia. Sopraggiunge il vessillo della sezione ANA di Vittorio Veneto, scortato dal vicepresidente e dal consiglio direttivo. Con noi a festeggiare questo evento i vessilli della sezione di Conegliano, decorato di 4 medaglie d'oro, della sezione di Treviso, decorato di 5 medaglie d'oro, della sezione di Valdobbiadene, della sezione di Belluno, decorato con 8 medaglie d'oro, e della sezione di Brescia, decorato con 7 medaglie d'oro. A seguire i gagliardetti del gruppo Città, del gruppo Cappella Maggiore, del gruppo Cison di Valmarino, del gruppo di Colli Umberto, del gruppo di Cordignano, di Cozzuolo, di Follina, di Fregona, di Lago, di Miane, di Montaner, di Revine, di San Giacomo, di Sarmede, di Tarso, Tovena, Valmarino, Valle Pisina e Osigo. Le rappresentanze dei cori ANA sezionali, Coro Coldilana, Coro ANA Mesulano e Coro ANA sezionale. I nostri striscioni che con i loro motti identificano la nostra realtà. Io, il dovere, le cime. Una rappresentanza del gruppo sportivo della sezione. Il cappello di uno andato avanti tra i tanti oramai. Lo striscione che identifica le medaglie d'oro della sezione, Tandura, Pagliarin, Bortolotto, e i nostri alpini ordinati in gruppo che rappresentano le 2500 penne nere della sezione ANA di Vittorio Veneto, che
innalzano al cielo di fronte a voi il grande tricolore che molto spesso identifica la nostra partecipazione alle adunate nazionali al Triveneto. Segue una qualificata rappresentanza dell'unità sezionale di protezione civile che già ieri ha offerto alla cittadinanza una mostra identificativa delle proprie identità. E adesso il reparto Salmerie. Con noi sfilano Marina, Uto, Viola, Tamburino, Giuseppe e infine Fanny con degli eleganti calzini bianchi, la nuova arrivata. Salutiamo anche il reparto rievocatori delle Salmerie, ma uniamo nell'applauso anche i capigruppo che si sono succeduti nella gestione del gruppo di Fregona, a iniziare da Aurelio De Conti, Girolamo Pozza, Giuseppe Bellini, Benito Zalini, Nelio Mato, Martino Grillo, Giancarlo Barè, Flavio Bottega e attualmente Giuliano Barè.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, in questa ottava di Pasqua è bello ritrovarci insieme a celebrare le grandi opere del Signore e unire a tutto questo anche questa 95esima adunata degli alpini della sezione di Vittorio Veneto, i 95 anni di fondazione del gruppo Alpini di Fregona, e quindi do il benvenuto e il saluto di tutta la nostra comunità parrocchiale, alle autorità civili, militari, ai rappresentanti dei vari gruppi della sezione di Vittorio Veneto e tutti coloro che rivestono anche cariche di responsabilità dentro la vita associativa delle nostre comunità civili ed ecclesiali. Ecco, invochiamo fin da subito il dono della pace per la nostra umanità, per le nostre famiglie, le nostre comunità, unendoci all'appello accorato di Papa Leone, che ieri sera ha rivolto a tutto il mondo nella veglia presieduta in San Pietro a Roma, e chiediamo proprio perdono al Signore anche dei nostri peccati, quelli che ci dividono dagli altri e ci impediscono di vivere nella pace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. La tua gloria immensa noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. In excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. In excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti contempliamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha regenerati, del sangue che ci ha redenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli, quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dica Israele, il
suo amore è per sempre. Dica alla casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non smarcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rilevata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificata con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibili e gloriosa, mentre raggiungete la metà della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, cari alpini, se c'è una cosa da dire è proprio quella che è bello che ogni volta che voi alpini vi radunate, la vostra celebrazione esterna si concluda anche con la celebrazione della Santa Messa. L'Eucaristia nella vita della Chiesa è fonte e culmine, inizio, sorgente e compimento della vita del cristiano. Quasi a dire che anche la vostra adunata di quest'oggi, al di là anche del momento conviviale del pranzo che seguirà, si conclude ufficialmente con la celebrazione dell'Eucaristia. Come dire che da Cristo tutto parte, si sviluppa nel tempo e nella storia e a Cristo tutto ritorna. E se voi pensate, oggi voi celebrate una storia che è iniziata prima di voi, una storia che vi ha coinvolto e una storia che continuiamo a vivere e che vogliamo consegnare anche alle generazioni future, nonostante anche i tempi non sempre felici o facili che stiamo vivendo come comunità ecclesiali, civili, associazioni, gruppi Dharma e via dicendo. Eppure non per questo dobbiamo lasciarci vincere da quel timore che tante volte rischia di bloccarci e di farci rinchiudere dentro le mura che ci difendono, un po' come gli apostoli, no? Che dopo gli eventi della Pasqua, ci dice l'Evangelista Giovanni, erano nel cenacolo a porte chiuse, pieni di timore. Perché pieni di timore? Perché Gesù lo avevano ucciso e avevano paura dei giudei che venissero a prendere anche loro. E nonostante questo, ecco che il Signore, come abbiamo sentito nel Vangelo, appare, entra in questa stanza chiusa e dice: pace a voi. Quella pace che toglie la paura dai cuori, quella pace che toglie il timore, quella pace che solo Dio può donare, che ci rende uomini e donne liberi di annunciare la verità della resurrezione in Cristo per chi crede
e la verità anche dei valori profondi che hanno sempre guidato e sostenuto le nostre civiltà nel corso dei secoli, valori umani e cristiani che si intrecciano. Ecco il motivo, credo, per cui oggi noi siamo qui a celebrare insieme questo evento che riguarda la Donata degli Alpini, che si unisce all'evento della passione, morte e risurrezione di Cristo, che rende nuove tutte le cose, al di là anche dei 95 anni di fondazione di un gruppo o di una donata che si ripete. Ogni anno il Signore, potremmo dire, si rinnova. E quella pace che il Signore dona il giorno di Pasqua agli Apostoli è quella pace che vogliamo invocare anche oggi, per noi prima di tutto, ma anche per il mondo intero. E mi permetto di riportare alcune espressioni di Papa Leone durante la sua riflessione alla veglia di San Pietro ieri sera. Papa Leone diceva: la guerra divide, la speranza unisce. Oggi noi vogliamo essere segno di speranza. La speranza che ci dice che c'è ben di più oltre la guerra, che c'è la vita, c'è la risurrezione. Il Signore ci ha dato la possibilità di vivere nella concordia. Ancora diceva il Papa: l'idolatria acceca, Dio vivente illumina. Quando uno diventa idolo di se stesso, non vede più gli altri. Dio ci apre gli occhi sui fratelli, ama il prossimo tuo come te stesso. E ancora diceva il Papa: basta una briciola di fede per affrontare insieme questo, un dramma della storia. La preghiera è la risposta alla morte e Gesù insegna la pace, si sospinge all'incontro e quindi non possiamo chiuderci in noi stessi. Ecco, il delirio di onnipotenza è pericoloso, perché quando uno pensa di essere onnipotente diventa colui che non ragiona più, ma ha solo i suoi ideali davanti e perde tutti gli altri, no? Chi prega invece, dice il Papa, ha la coscienza anche del proprio limite. Nell'idolatria la forza è in se stessa. Ecco, la fede ci dona la forza di servire la vita e quindi la conversione alla pace, la conversione all'umiltà. E proprio gli Atti degli Apostoli ci dicono come i primi cristiani vivevano insieme, uniti nella preghiera e condividendo quanto avevano. E nessuno diceva sua proprietà, quello che era suo, ma tutto era di tutti. E penso ancora una volta a voi alpini, il vostro spirito anche di condivisione, il vostro spirito di cameratismo e di comunità. Ieri sera la direttrice del coro diceva: 2 cori, un cuore solo, no? 2 cori, un cuore solo. La diversità nell'unità. Ed è proprio quell'unità che dobbiamo cercare senza distruggere la diversità. Ma l'unità è quella ricchezza che mette insieme le diversità, come la musica mette insieme varie voci, vari strumenti che formano una grande armonia. E quell'armonia è l'armonia della vita, della pace, quell'armonia che anche voi alpini testimoniate e siete chiamati a portare in tutto il mondo proprio con il vostro sì che avete detto alla patria e quel sì detto anche a Dio nelle varie promesse della vita. Allora questo renderà possibile che cosa? Renderà possibile riconoscere il Cristo risorto che appare, è vivo in mezzo a noi e dice: pace a voi, ricevete lo Spirito Santo, ricevete la mia forza, ricevete il mio amore. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Certamente qui il mandato era per gli Apostoli, ma lo dobbiamo sentire nostro, tutti i battezzati, ciascuno di noi per la propria vocazione.
io come prete, voi come laici, sposi, genitori e via via dicendo, ognuno per la sua chiamata, mandati nel nome del Signore risorto, a portare che cosa? La pace, il perdono dei peccati, ricevuto e donato. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, pregheremo fra poco nel Padre nostro. Ed è qui la chiave per vivere nella concordia, per cercare il bene gli uni negli altri, quel bene che solo può costruire la civiltà dell'amore al di là di ogni credo religioso o meno che ci possa essere. E quando noi ci tiriamo fuori dalla vita della comunità, quando viviamo una vita isolata, non possiamo incontrare il Signore risorto. Quel giorno Tommaso, uno dei 12, non era presente e quando torna gli dicono abbiamo visto il Signore e lui dice se io non faccio l'esperienza che avete fatto voi non credo, perché loro lo avevano visto il Signore con i fori dei chiodi sulle mani, sui piedi, la lancia e il costato e Tommaso dice io ho bisogno di vedere. Caro Tommaso, se tu fossi stato presente con la comunità in quel giorno, avresti incontrato subito il Signore. Ecco il valore della comunità, della Chiesa. Ed è proprio qui che noi facciamo esperienza del Cristo risorto, nel ritrovarci insieme ad ascoltare la parola di Dio, a ricevere lo stesso pane eucaristico, per essere un cuor solo e un'anima sola. Qui possiamo dire abbiamo visto il Signore. E quando Gesù ritorna, 8 giorni dopo, di domenica in domenica, dice a Tommaso, eccomi Tommaso, guarda, tocca le ferite, sono proprio io. A quel punto Tommaso non ha più bisogno di nulla e pronuncia la più bella espressione di fede che un uomo possa aver mai fatto nella sua vita, mio Signore e mio Dio. Ti riconosco Signore della vita, tu sei veramente quel Dio che ho seguito e che voglio servire nei giorni che mi verranno. Caro Tommaso, tu ci insegni la fede, ma sei nostro gemello, perché anche noi non abbiamo visto in carne e ossa il Signore, eppure vogliamo credere come te, per essere beati, quei beati che pur non avendo visto crederanno. Ecco, cari fratelli e sorelle, il Signore allora ci accompagni in questo tempo pasquale, ci benedica, sostenga gli sforzi di voi amministratori delle nostre comunità parrocchiali e cristiane e civili, che tante volte per quanto bene cercate di fare, come anche noi preti forse alle volte non si fa mai abbastanza, ma non importa, cerchiamo sempre di fare e di costruire il bene. A voi che siete nel servizio di leva militari, più che per la guerra, per la difesa della pace, certamente, e per la difesa del popolo che vi è affidato, della patria. Anch'io ho fatto il militare nel 93 e so cosa significa vivere un anno in caserma e nelle dinamiche anche che ci sono. Eppure anche questo serve, è importante, perché è un segno di presenza. La disciplina forma, l'obbedienza aiuta a costruire uomini e donne che sanno dire di sì alla vita, che sanno sacrificarsi. Oggi non va più di moda la parola sacrificio, non va più di moda la parola rinuncia, non va più di moda la parola disciplina, eppure è necessaria per non andare indietro, ma per progredire verso un futuro migliore. E poi voi che siete rappresentanti dei vari gruppi degli alpini, della sezione di Vittorio Veneto e chi ha il governo generale anche di tutto questo, anche il vostro compito e servizio è importante, perché educate le giovani generazioni che si affidano anche alle vostre attività a costruire una mentalità e un mondo più bello, arricchito da una storia che ci ha preceduto, come dicevo,
e che dobbiamo costruire e continuare a vivere. Allora il Signore ci benedica insieme a Maria, sua madre, e i santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, e sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sia benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione del suo Figlio per una speranza viva. Rivolgiamo a Lui la nostra supplica perché tutta la terra possa accogliere il frutto della Pasqua. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per il popolo cristiano, convocato nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, celebrando nella gioia e nell'unità il memoriale eucaristico, manifesti a tutti la presenza di Gesù risorto. Preghiamo. Pace, ascoltaci. Per i responsabili delle nazioni, perché non cedano alla tentazione della violenza e del dominio, ma scelgano il disarmo dei cuori e delle armi, e si impegnino a promuovere la giustizia e il dialogo per i popoli loro affidati. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per i popoli dell'Ucraina, della Terra Santa e di tutte le regioni ferite dalla guerra, perché quanti sono travolti dalla violenza e segnati dalla paura e dalla distruzione, nel sostegno della comunità cristiana possano essere risollevati e le loro terre tornino a rinvedere nella vita e nella concordia. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per le vittime innocenti della violenza e della guerra, perché nel mistero del dolore innocente ogni vita ferita sia accolta e ogni lacrima venga asciugata. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per i defunti De Cal Francesco ed Elvira, Maso Sebastiano e Maria, e per tutti gli alpini andati avanti, preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per gli alpini caduti, per tutti gli alpini che hanno donato la loro vita
in tempo di guerra e di pace. Il Signore li accolga nella sua gloria e doni loro la pace eterna. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per gli alpini di oggi. Per noi alpini del gruppo di Fregona, sezione di Vittorio Veneto, il Signore ci custodisca, ci rafforzi nello spirito di servizio e ci renda sempre pronti ad aiutare chi è nel bisogno. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per la sezione di Vittorio Veneto, per la nostra sezione, che cresca nell'unità, nella fraternità, nella fedeltà dei valori alpini, continuando ad essere esempio di dedizione e di solidarietà per tutti. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza del mistero pasquale, perché in gesti e in parole ne diventiamo gioiosi testimoni. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. La lode e gloria del suo nome.
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore insieme al Papa Leone, al Vescovo Riccardo, ai presbiteri e ai diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Ora è il momento della preghiera dell'Alpino. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Prima di invocare la benedizione solenne, dopo anche la bella serata di ieri sera con i concerti dei 3 cori e oggi che hanno animato anche la liturgia assieme alla nostra parrocchia, ringrazio tutti indistintamente, i presenti, gli organizzatori, perché muovere tutto questo richiede anche lavoro e impegno, e auguro una buona domenica e una buona continuazione della festa anche nei locali degli Alpini, per chi vorrà gustare anche il buon pranzo che viene proposto oggi. Dopo la benedizione ci sarà l'antifona del Regina Celi, poi il coro eseguirà Col Signore delle Cime e così si concluderà la celebrazione. Ed ora invochiamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque visti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Siamo a Col San Martino, un borgo incantevole, famoso per le splendide colline nel cuore del conegliano Valdobbiadene di OCG. Oggi andremo a visitare questi luoghi affascinanti, percorrendo un itinerario ad anello che parte proprio di fronte alla storica Mostra del Prosecco e si snoda tra la Mogliana, la Mongarda e la Slavina Rossa, piccole montagne di questo angolo di Prealpi. Come sempre, curiosità in buona compagnia. Venite con noi. Partiamo da Piazza Rovere a Col San Martino e percorriamo un tratto di strada del Canal Vecchio fino a deviare verso la campagna in direzione delle colline. Lungo il percorso notiamo alcune gallerie che furono utilizzate come ricovero da parte degli austriaci durante la Grande Guerra. Eccoci alla base del Col Mogliana, che appare maestoso davanti a noi. Per salire alla Mogliana abbiamo percorso una strada sterrata tra vigneti e casere che improvvisamente diventa un sentiero che da questo momento sarà particolarmente ripido. Poco dopo l'intersezione con il sentiero 1016 proveniente da Guia, giungiamo in vetta a 445 metri. Giusto il tempo per tirare il fiato seduti sulle panchine, mentre osserviamo nelle vicinanze alcune trincee risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Scesi sul versante opposto, raggiungiamo una forcelletta, dove sorge un'abitazione che ha una storia decisamente singolare. Ascolta Gigi, ma qual è la storia di questa casera? Allora, sta casera è stata comprata da mio nonno per salvare la vita a mia nonna perché aveva bisogno di ossigeno ed era un antico romitorio. Qui praticamente c'era un eremita, c'è ancora il toponimo Romit, che serviva una chiesetta che si trova dall'altra parte, no, della valle, dove c'era un altro eremito, e servivano appunto una chiesetta della Madonna della Salute, una delle tante chiesette della Madonna della Salute, proprio in funzione della difesa dalla peste praticamente. Come a Venezia? Come a Venezia, esattamente come a Venezia. Tra il XVI e il XVII secolo gli eremiti erano assai diffusi in tutto il territorio prealpino e costituivano una vera istituzione ecclesiastica, con obbligo di accoglienza dei fedeli e custodia dell'edificio religioso annesso.
La chiesetta è stata distrutta nella Prima Guerra Mondiale dai bombardamenti italiani. Parte delle pietre sono state recuperate appunto per allargare il vecchio eremitorio e fare questa ala che è servito poi dopo per abitazione dei miei nonni, che hanno abitato qua 27 anni. È per questo allora che questo vallone è il Vallone dei Romiti? Esatto, è per questo motivo che si chiama Vallone dei Romiti. Il toponimo ha conservato perfettamente quella che era la realtà appunto di questi due eromitori. Cin cin allora al Vallone dei Romiti? Cin cin al Vallone dei Romiti, grazie. Si continua per strada sterrata e subito dopo ci inseriamo nel sentiero 1016 che ci condurrà sul versante sud della Costa Grande. Qua sopra c'era quella chiesetta di cui parlava poco fa Gigi. Che peccato che non ci sia più. È consigliabile la deviazione alla Croce di Vetta, dove il panorama è grandioso verso le colline e i borghi limitrofi, il massiccio del Cesene e la pianura trevigiana, dove si scorgono per intero i colli asolani. Anche qui vi sono ancora i segni della Grande Guerra. Era un ricovero su un pallone aerostatico, il Drake, il famoso Drake dell'esercito austro-ungarico. Da qui lo alzavano su 200 metri e vedevano al di là del Montello. Era ben protetto e non occorreva che smontassero la cesta, eccetera, calavano tutto dentro qua. Eccoci al Col Mongarda, a 421 metri. Col Mongarda, Monte Garda, Garda, Guardia, probabilmente una zona di controllo e postazione militare nel passato. Da qui si scende a Forcella Garboi, dove deviamo in direzione sud tramite strada, in parte cementata, che si snoda tra le vigne. Giunti a Fondovalle si segue il corso di un ruscello in Val d'Oca, a nord della Slavina Rossa, il cui toponimo pare derivare da pianoro ai piedi della frana. Rossa, infatti, deriverebbe dalla parola germanica ruschen, scivolare, anziché dal colore delle rocce, tutt'altro che rosse. Attraverso i vigneti aggiriamo a sud quello che qui in zona chiamano il Col Castello. Quindi incontriamo una chiesetta che custodisce una tradizione del tutto particolare. Col San Martino, chiesa di San Martino, questa chiesa particolare con una forma anche un po' particolare, assomiglia quasi a una lanterna, una pianta ottagonale. Il nome ci richiama un attimino una tradizione dei nostri paesi, di quando c'erano molti castelli, a Col San Martino ce n'erano addirittura 2 e uno doveva sorgere qua, poco distante. E la prima chiesa, siamo nel 1138, i documenti ce ne parlano, era dedicata a San Martino, questo santo importantissimo per la tradizione. L'attuale chiesa che noi possiamo vedere è stata costruita tra il 1925 e il 1927, come dicevamo con questa forma un po' strana, e c'è una tradizione fortissima a Col San Martino legata proprio a San Martino. La forma di questo ottagono ci richiama un po' le vasche battesimali, quindi al battesimo, ed è qui la particolarità che adesso andremo dentro a vedere. Cavare il nome. Da tempi veramente immemori ci si lega a uno dei miracoli attribuiti a San Martino, e la tradizione popolare è quella che le donne in attesa di un figlio cavassero da un'urna un foglietto con un nome maschile e un nome femminile che avrebbero dato al nuovo nascituro. La cosa importante è che anche quelle donne che non riuscivano ad avere un figlio cercavano in San Martino, nel suo miracolo, di ricevere una grazia.
E tutti gli ex voto che possiamo vedere dietro qui ci testimoniano che i miracoli esistono e San Martino questi miracoli continua ancora oggi a farlo, e poi per grazia ricevuta ecco che vengono ad appendere un fiocchetto rosa o un fiocchetto blu e con il nome del figlio che finalmente è arrivato. Quindi dal cavar il nome una nuova luce e la gioventù che avanza. Col San Martino, terra di vini e di antiche tradizioni, luoghi magnifici per una scampagnata in compagnia e per un brindisi alla nostra salute. Siamo a Cison di Valmarino, nella valle di San Daniele, e oggi andremo a visitare ancora una volta il rifugio dei Lof o bivacco dei Lof. Normalmente lo si raggiunge tramite sentieri come il sentiero dell'Asta, il sentiero della Scaletta, il sentiero del Pissol. Quest'oggi invece andremo a percorrere dei sentieri un po' meno frequentati, il sentiero Malvidai e il sentiero Costa del Vent. Venite con me. Il nostro itinerario si sviluppa nel versante orientale della valle di Cison. Partiamo dal piazzale degli Alpini, nei pressi del Bosco delle Penne Mozze, e percorriamo per poche centinaia di metri la via dell'acqua in direzione di Cison. All'altezza di un prato deviamo nel bosco inserendoci in un ripido sentiero che ci permetterà di alzarci rapidamente di quota in direzione Forcella Forca. Il sentiero che sale da piazzale degli Alpini è un po' ripido, ma è veramente molto molto bello. Seguiamo il sentiero Malvidai, un percorso meno noto per gli escursionisti che riserva splendidi panorami e al tempo stesso passaggi decisamente impervi. Siamo al di sotto del Col Maren e Cimacampo e camminiamo facendo attenzione in alcuni punti alquanto esposti sulla scarpata sottostante. I panorami sono grandiosi verso tutto l'arco di vette che circondano Cison di Valmarino. Il Castellaz, il Crodon de Farega, il Monte Sciaffet, la cima Vallonscuro, il Crodon del Gevero e le Agnelezze. Abbiamo finito il sentiero Malvidai e adesso stiamo salendo su un tratto del sentiero della Scaletta che ci porta all'omonimo passo. Siamo al passo della Scaletta e seguendo il segnavia 987 andiamo al bivacco dei Lof. Lungo il sentiero incrociamo diversi escursionisti. Il bivacco dei Lof è ormai vicino. Un piccolo gioiello, un piccolo rifugio dove passare un attimo di tranquillità e mangiarsi il panino in allegria. Il bivacco dei Lof, posto a quota 1134 sotto l'imponente Crodon del Gevero, fu fondato nel 1970 su iniziativa di alcuni volontari di Cison di Valmarino. Dispone di un caminetto e al piano superiore vi è un soppalco per il pernottamento di una decina di persone. È ormai ora di scendere. Camminiamo per un tratto nel sentiero dell'Asta, quindi deviamo sul sentiero Costa del Vent, che ci porterà a fondovalle passando per uno spettacolare sentiero che si snoda tra facili salti di rocce.
Il nostro itinerario è ormai al termine. All'altezza di Casera Soldan seguiamo il sentiero che porta al Piazzale degli Alpini, nostra meta finale. Ma prima ci fermiamo per un attimo al Bosco delle Penne Mozze, un luogo particolarmente toccante. Inaugurato l'8 settembre 1972, il Bosco delle Penne Mozze è un memoriale che raccoglie oltre 2400 stele in ferro battuto a ricordo degli alpini caduti in tutte le guerre. Dal settembre 1998, ogni sera, una campana votiva suona in ricordo degli alpini caduti in guerra.
Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro ultimo appuntamento del Tè con i missionari. Concludiamo questo tempo di riflessione che ci ha accompagnato in questa Quaresima con un ospite particolare che sono felice e molto onorata di avere con me e che è il nostro vescovo Riccardo Battocchio. Benvenuto, Buonasera, Sua Eccellenza. buonasera, ciao. Molto Grazie. felice che lei è qui con noi. Qui con noi c'è Piacere anche per me. Bene, bene. Con noi c'è anche Federico che ci accompagna in questa avventura e quindi io sono proprio lieta di averla in questa occasione casereccia per condividere insieme alcune riflessioni per questo tempo. Allora, la prima cosa che le chiedo, vado subito al punto, è come lei ha vissuto il suo invio missionario. Questa è la sua prima esperienza, no, come vescovo, come lo ha vissuto, come lo ha percepito, ma anche in relazione a questo primo quasi anno, sono quasi 10 mesi e quindi insomma è un tempo interessante. Ci racconti? Sì, la nomina è stata pubblicata il 24 febbraio, nelle settimane precedenti avevo già ricevuto qualche indicazione in merito a questo VA. Ero a Roma, rettore di un collegio, di un seminario per la formazione dei giovani candidati al ministero ordinato e dei giovani presbiteri, e lì a un certo punto, ecco, il Santo Padre Francesco mi aveva fatto capire qualcosa in occasione del nostro ultimo incontro il 20 gennaio del 2025, poi appunto in febbraio la nomina, e mi ha colpito ciò che il vescovo Claudio, il vescovo della mia diocesi Padova, ha detto alla fine dell'omelia del Giovedì Santo
alla quale ho partecipato anch'io, non ero ancora vescovo, erano nei giorni della settimana santa, stavo facendo gli esercizi spirituali, sono andato per l'occasione alla messa crismale e alla fine dell'omelia il vescovo Claudio ha detto: ora anche tu Riccardo va. L'ho sentito come un mandato, il mandato del Santo Padre, il mandato del vescovo della mia diocesi, quindi due invii autorevoli, due voci di chiesa, e quindi in quel momento mi è stato più chiaro anche che di quanto forse non pensassi prima, che il mio essere inviato a Vittorio Veneto come vescovo è stato un vero e proprio mandato missionario della Chiesa di Padova, della Chiesa di Roma, di cui il Papa è vescovo, e quindi mi trovo come missionario in questa Chiesa di cui conoscevo l'esistenza, non è molto lontana da quella in cui mi sono nato e sono stato formato, ma appunto è un'altra Chiesa, un'altra comunità con cui sto imparando a camminare da 10 mesi ad oggi. Molto, grazie anche di aver condiviso questi aspetti. Quali sono state, come dire, un po' le cose belle che lei ha vissuto, i doni che ha raccolto in questo primo tempo, e un po' anche non so, i nodi critici, le fatiche che lei ha un po' percepito? Sì, la bellezza di essere accolto in una chiesa attraverso tanta simpatia, tante attese, tanta disponibilità, ecco, non conoscendomi le persone, dai preti chi collabora nelle attività diocesane, alle parrocchie che ho potuto incontrare in questi mesi, appunto non conoscendomi mi prendono come sono, contenti che ci sia un vescovo. Noto che in questa diocesi c'è una bella forse stima, ma anche un apprezzamento per la figura del vescovo al di là della persona. Mi pare di cogliere che si vede nel vescovo un segno di unità, una figura che fa sentire Chiesa, e questo ha aiutato anche a me a sentirmi realmente parte di questa Chiesa. Lo dico spesso quando vado nelle parrocchie in occasione delle feste patronali o delle messe con la Cresima, che il compito del vescovo è quello di confermare i fratelli nella fede, ma direi sempre quando incontro queste comunità mi sento confermato nella fede, confermato anche nel compito di aiutare questa Chiesa nella sua complessità a continuare la sua missione in questo tempo, un tempo complesso per gli scenari mondiali che stiamo vivendo, in cui siamo coinvolti, complesso anche perché veniamo da un passato che ancora molti ricordano come un passato ricco di numeri, di forze, di numeri di missionari, di preti, di persone che numeri anche di giovani, di bambini, di giovani. Ora viviamo un tempo in cui non sono più i numeri che manifestano la vitalità della Chiesa, e questo non è sempre facile da cogliere. Sì, è un segnale importante da tenere in considerazione anche per avvicinarsi alle persone e proprio anche per vivere questa dimensione missionaria. Teniamo l'attenzione proprio sulla questione della missione oggi. Cosa vuol dire dal suo punto di vista, come si possiamo esprimere oggi il concetto di missione dentro una Chiesa? Partirei da una riflessione forse un po' generale. E l'essere missionari non è anzitutto una scelta, una decisione, è un fatto che riguarda tutti gli esseri umani. Noi siamo al mondo non per una nostra decisione, ci troviamo in questo mondo e in questo senso possiamo interpretarci come mandati. E mandati non da qualcuno che dall'esterno ci controlla o ci usa per qualche scopo, ma posti nel mondo, e in questo mondo ciascuno con la propria libertà, i doni che gli sono propri, nell'incontro con le persone,
aiutato e a volte purtroppo anche impedito nell'esprimere tutto se stesso dalla realtà in cui è inserito, scopre di poter contribuire in questo mondo a realizzare quel bene che quando nasciamo in fondo ci è promesso ed è promesso ad ogni essere umano che viene in questo mondo. Quindi ecco una delle difficoltà che forse oggi si colgono nel modo in cui le persone pensano se stesse, è l'idea che ciascuno cominci come da zero, che sia un inizio assoluto, che non ci sia nulla prima di me e quindi io debbo creare una vita quasi da zero, senza legami precedenti, senza dover tener conto della realtà. Invece noi siamo dentro una storia e questa storia è fatta anche di una missione da scoprire, cioè di un mandato. Missione vuol dire qualcuno mi ha mandato, qualcuno mi manda. Io nella vita scopro questo, scopro come vivere questa missione nei moltissimi. Questo è un discorso molto generale, ma che vale per ogni... Importante, sì. Nel mondo, se uno incontra Gesù, il Cristo, lo incontra nella sua parola, lo incontra nelle persone che prima di me l'hanno incontrato, nella storia, nella comunità cristiana, e se lo incontra veramente, di per sé stesso è portato a farlo conoscere all'altro, a desiderare che l'altro incontri quel Gesù che gli ha detto parole di vita, gli ha donato una speranza grande, gli ha mostrato anche come vivere le relazioni. Allora, se questo lo scopro come bello per me, desidero che anche altri possano scoprirlo. Poi nella libertà, nella storia, nella vicenda in cui ciascuno è coinvolto, ci saranno modi a volte molto espliciti, a volte molto riservati, nascosti, per rispondere a questo incontro con Gesù. E la Chiesa vive essenzialmente per questo, per essere quel popolo di Dio in cui è possibile incontrare Gesù nel suo spirito e far sì che altri possano incontrarlo, incontrando Gesù, incontrare l'amore di Dio e vedere che è possibile affrontare la vita nella speranza, nella ricerca del bene per sé e per gli altri. È interessante perché effettivamente negli anni che sono passati c'è stata, soprattutto prima della venuta di Papa Francesco, no? La visione missionaria sembrava riservata da alcuni, invece lei, e anche con Papa Francesco... Ma già da prima, dal concilio in maniera esplicita, ma c'è sempre stata nella percezione della Chiesa questo desiderio, a volte è diventato un'ansia, a volte anche mescolato con tante ambiguità, cioè l'idea che portare il Vangelo significasse anche portare una certa cultura, una certa civiltà, a volte utilizzando mezzi che oggi riteniamo non adeguati, strumenti coloniali, appoggiandosi a poteri politici o statali per portare il Vangelo. Oggi quello che comprendiamo meglio, grazie al Vaticano II, è che ciascun battezzato, in quanto battezzato, è anche missionario. Papa Francesco utilizzava la formula discepolo missionario, ma possiamo andare al Vaticano II, laddove si dice che la Chiesa è per natura sua, la Chiesa, popolo di Dio, è missionaria, vuol dire che nasce da un invio, l'invio del Figlio da parte del Padre nello Spirito, e nella storia del mondo, ecco, rende presente questo stesso invio attraverso l'invio di persone che là dove si trovano, oppure partendo dalla loro realtà, incontrando altre realtà, muovendosi per annunciare la bellezza dell'incontro con Gesù a chi non l'ha ancora incontrato, vivono questa esperienza missionaria. Quindi una esperienza missionaria che è di tutti, però può anche diventare quella che tradizionalmente si chiamava la missio ad gentes, la missione a coloro che ancora non conoscono
l'esperienza cristiana e il Vangelo. Che tra l'altro oggi, come dire, non si colloca più in un mandato verso anche geograficamente altri luoghi, ma in questo contesto globalizzato, come dire, dove siamo collocati tutti, dove tutto è connesso, ecco, sì, in questo senso, dove no? Coloro che non conoscono Gesù non appartengono a una etnia particolare o a un luogo particolare, sono presenti nel mondo, e c'è anche questa situazione di una perdita di contatto con l'esperienza cristiana in contesti che vengono da una tradizione più caratterizzata dalla sensibilità cristiana. Allora recuperare questo diventa un'attività missionaria, diventa attività missionaria l'andare per ricevere da altre chiese uno stimolo, già chiese che in altri contesti diversi dal nostro vivono a loro modo l'esperienza cristiana, diventa uno stimolo per noi che abbiamo bisogno di essere continuamente richiamati ad aspetti della fede che forse dimentichiamo, non abbiamo ancora scoperto pienamente. Quindi questo scambio di doni tra chiese, che ha un senso missionario, come ha senso missionario la cooperazione tra le chiese. Ecco, anche questo aspetto le chiedo se ci può aiutare un po' a capire anche questa dimensione della cooperazione tra chiese, che sembra alle volte una mera erogazione di contributi, ma in realtà non è questa, il senso vero proprio. La prospettiva dovrebbe essere quella dello scambio di doni. Ogni chiesa locale, dove per chiesa locale intendo fondamentalmente la diocesi, nella ricchezza dei suoi doni, appunto nella varietà delle persone, con la presenza di laici, laiche, persone consacrate, presbiteri, diaconi, vescovo. Ecco, la diocesi che porta in sé una tradizione, una storia, delle possibilità, a volte anche economiche, dei doni in questo senso, e li mette a disposizione di altre chiese perché si realizzi la comunione tra le chiese. Il popolo di Dio, la Chiesa nel suo insieme, vive della comunione, cioè dello scambio di doni tra chiese. E alcune... ecco, quindi forse in questi decenni dopo il Concilio si coglie meglio anche la missione come cooperazione tra chiese, non solo come attività importante, meritoria, da valorizzare, di gruppi particolari di persone che nella Chiesa si dedicano alla missione, i grandi ordini missionari o i più recenti ordini missionari che anche superando i confini di una diocesi, però si dedicano esplicitamente alla missione, li conosciamo. Sì, Comboniani, Consolate e quant'altro, insomma, sono tantissime espressioni anche di carismi diversi che poi sono anche dedicati a quello. No? Però come Chiesa locale penso è uno delle scoperte un po' del secolo scorso, con l'esperienza dei preti cosiddetti Fidei Donum, una iniziativa nata negli anni 50 con l'enciclica Fidei Donum, in cui le diocesi venivano sollecitate anche a mettere a disposizione dei presbiteri per altre diocesi in vista proprio della missione. Quindi andando oltre l'idea che siano gli ordini missionari, le congregazioni missionarie, gli istituti missionari ad avere una specie di monopolio della missione. Vero. Noi tra l'altro viviamo questa bella esperienza dell'incontro con la Chiesa del Brasile, con la quale tra l'altro stiamo proprio vivendo un'esperienza particolare, perché penso che siamo, credo, l'unica diocesi che ha questa espressione di scambio proprio di sacerdoti. Sì, che un presbitero della diocesi di Livramento di Nostra Signora, che è qui nella diocesi di Vittorio Veneto, e un presbitero e il vescovo emerito della diocesi di Vittorio Veneto, che vivono il loro servizio pastorale e ministeriale in Brasile, a Livramento. Quindi questo è un reale scambio di doni fra chiese. Certo. Tra l'altro noi nella nostra diocesi godiamo anche della presenza di altri sacerdoti che vengono da altri paesi, sia Don Melchisedec che segue la Conta di Ghanesi, Don Oscar che è Conegliano. Poi c'è l'esperienza passata che non è solo un ricordo, ma sento che è ancora vivo, chiese del Burundi, Chad, l'Istituto San Raffaele che
relazioni con il Chad, la Nigeria, ci sono questi movimenti in realtà di persone che si incontrano, poi c'è tutta l'esperienza di attività di sostegno alle chiese che sono in difficoltà, ecco, nella logica del Vangelo e di San Paolo, gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre, nella ricerca di un aiuto e il coinvolgimento quindi anche dei giovani. Ho scoperto in questi mesi quanto movimento c'è attorno al centro missionario, alla Caritas diocesana, giovani che partono per esperienze, scambio di doni. È stato interessante sentire i giovani che sono andati in Togo. No, in Togo, ma io ho sentito anche per esempio in altre realtà che apparentemente non è un terra di missione, in Bosnia, dove i ragazzi che sono andati hanno visto un modo diverso di essere chiesa cattolica, una situazione di minoranza però molto vivace, dove l'essere parte della Chiesa è proprio una scelta e si esprime con una partecipazione molto intensa e consapevole. Verissimo. Anche perché sono giovani quelli bosniaci che proprio scelgono in virtù di una storia che è accaduta, quindi è una volontà espressa molto forte. Sì, in questo senso quella Chiesa diventa missionaria per i nostri giovani. Sì. Questo aspetto è interessante perché poi io che ci lavoro con i ragazzi vedo in loro una risonanza molto forte, molto intensa, ma proprio di incontro fra chiese diverse. Tantissimi vengono a casa risvegliati in qualche modo dicendo ma allora la Chiesa si esprime in modo anche diverso, no? Perché alle volte magari nell'ordinario del nostro stile, no? Sì, sul quale dobbiamo certamente lavorare, no? Sullo stile di relazione con i giovani, mantenendo la profondità, no? Anche del messaggio e la struttura, credo che dobbiamo un po' lavorare, no? Per aiutare anche loro a sentirsi parte di questa struttura. A conoscere il Vangelo, perché non è che conoscere non vuol dire solo leggerlo, ma vuol dire anche leggerlo, non vuol dire avere in mano il libro, anche se il Vangelo non può essere ridotto a una somma di fogli di carta, però ecco, qui anche il come essere missionari. Ecco, questo le chiedo. Proviamo a mettere insieme alcuni elementi che possono esserci di aiuto per curare questa nostra dimensione che è insita in tutti noi, come lei ci ha detto, no? Quali sono chiamiamoli, brutto da dire ingredienti, ma no, fattori essenziali, cioè requisiti che è importante coltivare. Possiamo individuarli concretamente? Allora, c'è un principio generale: nessuno può dare quello che non ha, fondamentalmente. E a questo si aggiunge un altro: non abbiamo nulla che non ci sia donato prima. Quindi riconoscere che siamo destinatari di un dono, che è il dono della vita, ma in quanto cristiani il dono della vita vissuta con Gesù. E vivere con Gesù significa conoscerlo, seguirlo, e conoscerlo attraverso la sua parola, la sua storia, quindi conoscere realmente il gusto per la meditazione, la lettura delle pagine del Vangelo, del Nuovo Testamento, della Sacra Scrittura nel suo insieme. E la vedo come la condizione fondamentale. Poi una reale partecipazione alla vita della comunità là dove incontro il Signore, perché come Chiesa noi siamo consapevoli di incontrare il Signore laddove Lui è presente. Dove 2 o 3 sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora, vivere una vita di comunità anche con tutte le fatiche che può comportare questo, nei momenti forti, la celebrazione ho insistito e insisto spesso anche negli incontri con le persone sulla celebrazione domenicale dell'Eucaristia come luogo dell'incontro con Gesù. Ecco, vivere queste esperienze e questo ci porta poi ad allargare lo sguardo, che questo oggi è fondamentale, allargare lo sguardo, vedere come altri possono darmi qualcosa di bello e quindi essere disponibili all'accoglienza. Essere missionari significa anche essere aperti all'accoglienza dell'altro e del dono che l'altro è e quindi condividere il bello, il bene che abbiamo ricevuto. Quindi, per essere molto concreto, ecco, conoscere la parola di Dio scritta,
gustarla, a volte anche scontrarsi, non pretendere di capire subito, ma proprio di conoscerla, conoscere le parabole, conoscere i discorsi di Gesù, la vicenda di Gesù narrata dai Vangeli, ciò che Paolo scrive alle comunità a cui si rivolge, ecco, la storia dell'Antico Testamento, quello che chiamiamo l'Antico Testamento, conoscere questo, ecco, e la partecipazione alla vita della comunità. Sembrano cose forse un po' scontate, ma è ciò che fa sì che nasca anche il desiderio di portare ad altri il messaggio ricevuto. del Vangelo, certo. Ovviamente anche con la preghiera in tutto questo, che è essenziale. Cosa vuol dire la preghiera? La preghiera vuol dire trovare del tempo per aprirsi a una parola che non dobbiamo inventare, ma che ci raggiunge. Può essere un tempo in cui noi diciamo delle parole, la preghiera, ma fondamentalmente è il tempo in cui ci apriamo all'ascolto di una parola. Quindi, e la preghiera, in questo tempo di Quaresima abbiamo avuto anche degli aiuti, approfittare di questi aiuti per la preghiera. Vedo qui il sussidio quaresimale, ecco, sì. Sappiatevi amati, abbiamo tante occasioni, la diocesi propone momenti specifici, le parrocchie, i gruppi, quindi ecco, partecipare a questo non si tratta di aggiungere tante altre cose a ciò che ordinariamente la comunità cristiana propone, ma di viverlo proprio con il gusto del dono da accogliere e da condividere. E con amore, quindi sapersi amati e amare anche il prossimo, che è l'essenziale. Sì, e per amare il prossimo bisogna avere fatto un minimo di esperienza dell'essere amati. Sì. Che altrimenti. Per quello è anche importante amare l'altro, perché questo permette all'altro di sentirsi amato e quindi di amare a sua volta. Sì, è una forza che trasforma. Bene, allora noi siamo in chiusura, però vorrei chiederle di proporre a chi ci ascolta un augurio per questa prossima Pasqua che sta arrivando, e le lascio lo spazio proprio per dire quello che lei si sente di dire. Siamo tutti consapevoli del tempo in cui viviamo, un tempo che ci vede coinvolti in una storia di sofferenze grandi da parte di tanta parte dell'umanità, con le guerre in corso. L'augurio è che questa Pasqua porti un po' tutti noi cristiani, anzitutto, a condividere la compassione di Gesù per questa umanità. Pensiamo alla scena di Gesù che entra a Gerusalemme e piange su Gerusalemme, quindi sull'umanità intera rappresentata da quella città, perché in quel giorno non ha riconosciuto la via della pace. Se avessi conosciuto la via della pace. La sofferenza di Gesù per coloro che commettono violenza, questo dispiacere di Gesù, perché c'è gente che cerca di imporre se stessa contro gli altri, e la sofferenza grande per le vittime della violenza. Sentire questo e con questa compassione sentire anche la possibilità di vita che ci è data, la speranza che nasce dall'incontro con la compassione di Gesù. Se Gesù ha avuto compassione per la nostra umanità, significa che possiamo ancora continuare a sperare che questa umanità fiorisca anche là dove oggi vediamo tanti segni di morte. La Pasqua sostiene la nostra speranza, veniamo dal Giubileo della speranza, non perdiamo questa prospettiva che proprio l'incontro con Gesù morto e risorto, l'esperienza dei giorni che vivremo la Settimana Santa, il Triduo Pasquale, ci permette di rivivere come attuale. E quindi l'augurio di una buona Settimana Santa, dei giorni santi del Triduo, l'augurio di una Santa Pasqua, santa perché è celebrazione di Gesù risorto. Cristo è risorto, è veramente risorto, e questo è l'annuncio di Pasqua. Sì, possiamo proprio dirlo, affermarlo con convinzione,
e buona Pasqua anche da parte mia, e ringraziamo tutti voi per essere stati con noi, lei, Vescovo grazie di Riccardo, che grazie. siamo proprio felici di questo momento anche familiare. Allora facciamo il nostro... Ecco, un saluto, se mi permetto, anche soprattutto ai nostri missionari. Certo. Quindi un saluto, penso che ci vedranno, avranno modo nei prossimi giorni. Don Paolo, il Vescovo Corrado e tutti coloro che in tanti modi, partendo dalla nostra diocesi, vivono la gioia, oltre che le fatiche, ma penso soprattutto la gioia della testimonianza di Gesù nelle varie parti del mondo in cui si trovano a vivere. Verissimo. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua davvero a Dom Corrado, perché in Brasile si dice Dom, e a Don Paolo davvero di cuore, con loro noi ci sentiamo frequentemente, quindi sarà occasione questa. Bene, buona Pasqua a tutti, facciamo il nostro brindisi, anche non ha neanche messo la metà alla bustina dentro, sarà proprio un meraviglioso tè, è venuto un po' così, sarà anche un po' freddino perché però davvero le parole che abbiamo detto ci scaldano il cuore, quindi le prendiamo e le portiamo a casa. Grazie di cuore, buon tè dei missionari, buona continuazione anche di servizio missionario, e noi siamo veramente felici di averla con noi, e alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti, alla prossima. Saluto. Il Cesena e Pianezze mi fa tornare in mente gli anni della mia infanzia. Quando pensavo al Cesena pensavo alle donne che lassù avrei trovato, donne che lavoravano
la montagna, per cui questo senso di affetto materno mi spingeva a raggiungerla con grande entusiasmo. Il maestoso Cézanne 2 quindi è un giusto tributo al lavoro delle donne nella nostra montagna che hanno saputo mantenere questo nostro patrimonio e ancora oggi lo fanno anche in maniera nuova, innovativa. Un grazie a tutte le donne e a tutte le persone che oggi ci permettono di godere di questo splendido paesaggio immersi nella natura con sport, attività ricreative, ma soprattutto con dei lunghi silenzi meditativi che ci fanno ricordare il nostro passato e tutte le persone che oggi dobbiamo ricordare. Cézanne. Ancora una volta Cézanne, la montagna più importante delle prealpi bellunesi e trevigiane occidentali. Ci eravamo lasciati con maestoso Cézanne nella versione invernale a parlare di faggi, di poesie di montagna, delle prese, della neve che non c'è più. Oggi vedremo l'altra faccia di questa magnifica montagna. La veste estiva, quella fatta di malghe, di passeggiate a piedi, con tante curiosità. Venite con noi. Quale sentiero offre il miglior punto di vista del Cézanne se non quello che gli gira attorno? Il percorso infatti intende circumnavigare il massiccio a partire da Pianezze, storica località di villeggiatura. Si segue l'itinerario 1008 che ci porta verso i ghiaioni posti alla base del Monte Barbaria e poco dopo ci inseriamo sul sentiero delle 72 storte. Curioso questo appellativo, tanto che qualcuno ci ha ricamato attorno una poesia dialettale. La Chamon, Madonna Regina della Neve, ma se podarie don targhe anche Signora delle Storte, perché camminando dretto stort, piano forte, per arrivare quassù, io girarsi 72 volte. Già, 72 piccoli tornantini, in pratica un ripido serpentone che scodinzola sul pendio. Un po' faticoso, ma la bellezza di questi luoghi ci fa dimenticare ben presto l'impegno. I boschi qui attorno ci raccontano qualcosa. L'area dove ci troviamo in passato non era ricoperta di vegetazione così come la vediamo oggi, ma era brulla e ricoperta di ghiaioni che tendevano a causare frane e smottamenti. Negli anni 20 del secolo scorso fu introdotta una legge speciale per il consolidamento di questo territorio tramite dei terrazzamenti. In seguito fu inserito anche l'impianto degli alberi, in particolare le conifere che vediamo qui intorno. Un'iniziativa che durò fino agli anni 70 e coinvolse tutto l'arco prealpino. Eccoci uscire in un punto panoramico dove la vista è straordinaria. Quando si fa la salita è davvero difficile non fermarsi, guardate che paesaggio. Questi qua davanti sono i Colli Asolani, appena a sinistra c'è il Montello, questa gobba storicamente molto importante, invece da quella parte giù in fondo ci sono i Colli Euganei e qui abbiamo il Grappa e sotto il paese di Alano di Piave. Il cammino procede in salita fino ad arrivare a Casera Frascada Alta, una delle tante dimore del Cézanne in passato adibite all'alpeggio. Frascada Alta oggi è stata intelligentemente convertita a bivacco grazie ad un'iniziativa congiunta tra il comune di Valdobbiadene e il CAI di Pieve di Soligo e rappresenta un punto d'appoggio importante a livello escursionistico. In sostanza, un piccolo rifugio di montagna che è l'unico gestito dal CAI per quanto riguarda le prealpi meridionali. È anche un punto di riferimento importante per tutta quella gente della vallata che può approfittare e usufruire delle bellezze della montagna godendosi dei tramonti o delle albe in luoghi che molto vicini alla pianura e nello stesso tempo meravigliosi.
Abbiamo parlato di rilancio del Cesena e tra le molte cose c'è anche il Pianezze Parco Avventura e ci lavora Emily. Che lavoro fai lì, Emily? Io sono un istruttore soccorritore in questo parco avventura. Un soccorritore, ma allora è pericoloso? No, perché c'è una linea vita continua che ti tiene sempre in sicurezza da quando parti a quando scendi dal percorso. È solamente per bambini? No, qualsiasi età. C'è un angolo del Cesena nel verde della pineta Miravalle dove per magia si entra in un viaggio di sport e avventura sulle orme di Indiana Jones. Ma non siamo mica ad Hollywood. Benvenuti a Pianezze Avventura, un mondo di divertimento dove grandi e piccini possono provare l'ebbrezza di una camminata in passerella e sui ponti tibetani sospesi a 12 metri di altezza. La traversata sulla zipline da un albero all'altro è un'emozione straordinaria e il salto con il big jump la vera prova di coraggio. Per i più piccoli la ciambella gonfiabile, una discesa a mozzafiato con salto e curva parabolica. Senza nessun rischio. Qui la sicurezza è assoluta con gli speciali moschettoni e l'istruttore è sempre pronto ad aiutarti. Pianezze Avventura, una giornata di gioia e azione immersi nella natura, a 2 passi da casa. Qui la visuale è veramente spettacolare. Dal Monte Barbaria arriviamo fino in cima al Col Visentin. Abbiamo la vallata con i laghi di Revine, le colline subprealpine. Giù in fondo c'è il Cansiglio. Meglio di così? Proprio così. Questo ambiente è meraviglioso, non solo per l'escursionista, ma anche per gli sportivi. Da queste parti spesso si incontrano i top runners della corsa in montagna durante i loro allenamenti, ma anche gli amanti della bicicletta, che possono percorrere senza difficoltà questi sentieri. Un breve strappo in salita ed eccoci a Malga Barbaria, che come Malga Domion, Mariec, Faè, Budoi, Lavel Basso e Molvine rappresenta una delle strutture ancora attive che si dedicano all'antica tradizione casearia del Cesena. Ma come si svolge l'attività in Malga? La nostra stagione comincia il mese di giugno, i primi di giugno e finisce a fine settembre. Domion, la chiamano così questa parte del Cesena. Domion è l'Endimione, il giovane principe che nella mitologia greca appare disteso nel suo sonno infinito. Domion è anche il nome della malga che la famiglia Reboli raggiunge a giugno, con le sue mucche di razza bruno-alpina, per poi tornare a fondovalle a fine estate, quando si scarga montagna. 3 generazioni di malgari provenienti da San Pietro di Barbozza. Se va a Tor le vacche, si manda a Molder, si porta dentro, si fa il formaggio, si tira fuori il formaggio, si fa le ricotte, dopo tu guarda il burro. Dopo viene le persone, chi ho il formaggio, chi ho il burro e dopo via, per mezzogiorno le polente col formaggio e la vita è stata dura. La vita in Malga non è certo facile. Ogni mattina la sveglia è alle 5:30. Si toglie il formaggio dagli stampi allestiti la sera prima. Poi alle 6 si radunano le mucche per la prima mungitura. Il latte gorgheggia nei tubi trasparenti, si tuffa nei secchi per poi piombare nell'enorme cagliera di rame che solo a guardarla è uno spettacolo. Intanto le mucche sono in alta quota a ruminare sul Col Posa Nova. Sanno che all'imbrunire dovranno tornare giù in stalla, perché Fabio le aspetta per la mungitura serale che si ripete rigorosamente prima di cena. Ancora in fila quindi, poi di nuovo verso i pascoli. Osservarle mentre ritornano da sole sui monti con una consapevolezza innata commuove davvero. È un ciclo di vita antico quello che regge la Malga, è l'atmosfera dei tempi passati, fatta di gesti che si tramandano da sempre.
Che cosa sono in confronto i nostri 2 secoli di industrializzazione? Forse nulla. Dopo 4 mesi di alpeggio è ora di scaricare maglia. Cargar e scargar montagna è la transumanza, un ciclo che si sussegue da secoli nella vita di Malga. Storia vecchia quanto l'uomo, che regola una pratica oggigiorno esercitata soltanto da poche famiglie sul Cesène, come quella dei rebuli che ogni anno scendono a fine estate con una piccola festa senza grandi fronzoli, soltanto una tappa intermedia a Pian de Farnè per la merenda. Le mucche ordinatamente seguono i malgari compiendo un salto di quasi 1000 metri di dislivello, soddisfatte di aver passato 100 giorni in montagna a produrre il più buon latte che esista. E poi giù a San Pietro di Barbozza, dove ad attendere la parata di Bruno Alpine c'è sempre un gruppetto di amici con la fisarmonica. Ora staranno nella stalla per affrontare l'inverno, ma già sognano la prossima stagione, lassù, sui pascoli del Domione. Dopo le ripide salite e la doverosa sosta, il sentiero si fa più dolce, mentre camminiamo al di sopra dell'ampio anfiteatro delle prese. Da Barbaria adesso ci spostiamo verso le Orsere, dove ci innestiamo sul sentiero che porta in Val de Maria. Davanti a noi si aprono immense praterie, tra ruderi di vecchie malghe e lame di abbeveraggio che sembrano specchi tra la terra e il cielo. Anche qui non mancano certo le mandrie di Bruno Alpine, che ci sanno regalare, a loro modo, momenti di allegria. Ci infiliamo nella stretta Val de Maria, dove la flora è talmente ricca che non è raro incontrare ogni tanto qualche stella alpina. I resti di una vecchia stazione sciistica, un allungo tra abeti e faggi, ed eccoci in vista dei ruderi di Malga Forcelletto. Anche voi da queste parti! Ciao! 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 Buongiorno! Il Monte Cesène si presta per tantissime pratiche sportive. Noi stiamo andando a piedi, ci sono persone che fanno di corsa questi percorsi, ci sono quelli che vanno in bicicletta, ma si può andare anche con il cavallo. Siamo con il sindaco di Segusino, Gloria Paolon, che peraltro è una amazzone. È una bella zona questa per andare con i cavalli? Beh sì, sicuramente la zona si presta particolarmente per la quantità di sentieri, di strade che ci sono. A Segusino c'è una tradizione, ecco, di cavalieri ed amazzoni di campagna, e da qualche anno è stata anche segnata l'ippovia delle Prealpi Trevigiane Bellunesi, che prevede in Milies, che è la località appena qui sotto, una tappa appunto dell'ippovia. Noi adesso lo stiamo facendo per turismo, ma questa era una zona importante negli anni e nei decenni passati per coloro che vivevano nel paese. Sì, assolutamente, infatti è solo dagli anni 70-80, con l'avvento dell'occhialeria, che di fatto Segusino è diventato principalmente di impronta industriale, però fino a prima era un paese di contadini, e quindi tutte le famiglie in estate, praticamente tutte le famiglie si trasferivano in montagna, quindi nella frazione di Milies, che ha veramente tantissima storia. Pensate che il nome di Milies si legge addirittura in alcuni testi risalenti al 1300. E quindi appunto la tradizione di allevamento prima di pecore, poi di mucche, e tutte le attività collegate, quindi la finagione, la produzione di formaggi, sono tutte tradizioni e attività che negli ultimi anni
la popolazione sta cercando di recuperare. L'allegra carovana di camminatori e cavalli continua indisturbata in un teatro naturale che profuma di fiaba. Siamo nel Trodo dei Muc, che si sviluppa nel versante settentrionale del Cesena, in parte nel bosco, in parte all'aperto. È veramente particolare camminare interposti tra i cavalli. Trodo è il termine dialettale con cui gli abitanti di Segusino, di Valdobbiadene e dei borghi limitrofi chiamano il sentiero altrove denominato Troi. Il termine Muc, invece, si rifà alle popolazioni germaniche giunte in questi luoghi in passato. In quest'area, ma anche nel bellunese, i tedeschi venivano infatti chiamati Muck. Ecco perché il Kapell da Muck è l'elmetto dei soldati tedeschi. Un triste capitolo, quello della guerra. Per fortuna un lontano ricordo, perché ora questi luoghi sono invece esempio di bellezza e tranquillità. Panorami così spettacolari che quasi ci sembra di essere a bordo di un aeroplano. È proprio maestoso questo Cesena. Certamente è il pensiero di chi vola in aereo sopra questa montagna. Quello dei piloti di solito è un mondo governato da uomini, fatto di motori, di tecnologia, di regole dell'aria. Ma dalle parti di Valdobbiadene non è proprio così. Una mattina mi sono svegliata e proprio ho detto alla mamma, io da grande farò la pilota di aereo. Mi sono andata a informare presso l'aeroporto di Belluno per conseguire una licenza per poter guidare un aereo. Già, Angela, a soli 17 anni, è diventata pilota di aerei da turismo. Ha realizzato quel sogno che custodiva nel cassetto sin da bambina, quando giocava con il modellino di aereo nascosto tra le bambole. Il sogno di volare. Ho ancora adesso in camera qualche Barbie, la nave, la casa. La sua è la storia di una semplice ragazza di un paesino di campagna alle porte di Valdobbiadene, che ha saputo arrivare fino in fondo verso la sua meta, con determinazione. Sono soddisfatta della scelta che ho fatto. Che cosa pensano ora papà Germano e mamma Katrina quando sentono il rombo dell'aereo mentre sorvola il loro paesino? Le note di Chopin al pianoforte e il tutù della danza classica sono ormai un ricordo. Copiato Delta Romeo dal Belluno, richiamate a rientro. Angela sorride di fronte alle perplessità di chi la vede salire a bordo, ma non ha tempo da perdere. Il PA-28 monomotore è pronto nell'hangar. La manetta è già al massimo della potenza. Le piccole mani tirano la cloche. Angela, la Top Gun del Cesena, è ormai in volo. Noi siamo nelle Prealpi e quelle sono le Alpi. Sono territori differenti da un punto di vista orografico, anche geologico, però non sono così differenti per gli appassionati di escursionismo. Come avete visto, abbiamo fatto un sentiero estremamente semplice, molto dolce, però le Prealpi riservano anche dei sentieri molto interessanti, dei dislivelli anche piuttosto marcati, dei passaggi strapiombanti. Sono veramente un territorio da scoprire tutte le Prealpi. E poi c'è la bellezza di avere, quando si è in cresta, da una parte le Alpi e dall'altra parte il mare, e non è poco. Saranno i colori, i paesaggi, le sfumature.
Di sicuro questi luoghi rivelano qualcosa di magico. Forse è proprio quello che porta a dire mollo tutto per andare a vivere in montagna. Non certo facile come scelta, ma c'è chi l'ha fatta. Non ce la facevo più a star chiusa in ufficio, vedevo il tempo passare e io ero tra quattro mura e non era la mia vita, assolutamente. Volevo portare una cosa nuova a Valdobbiadene, una novità. L'animale è sincero, è onesto. Walk the world day with your friends. The hammer and the Noi siamo degli animali di base, ma ce lo siamo dimenticato. Ma principalmente penso che le mie radici richiamino proprio la natura. Machu Picchu. You admire landscape, listen in your heart for a spirit of life, breath, freedom, 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 freedom. You walk the world day with your friends, the ML and the alpaca, Sapa, Cookies, Cusca, Fuma, Misu. Guarda di là. Ed è proprio un piccolo sogno quello realizzato da Elena. I suoi lama e alpaca sono pronti ad accompagnare l'allegra compagnia a passeggio sulle verdi praterie e i tranquilli sentieri del Monte Cesenna. Hanno un loro ordine gerarchico in passeggiata. Il primo deve essere Machu. Secondo Picchu, Machu e Picchu stanno assieme. Poi mettiamo Ukis, Sapa, Misu. L'animale sta alla destra. Se dovessimo fare passaggi stretti, noi davanti e lui dietro. I due piccolini di età, queste cose le stanno imparando, quindi tendenzialmente andrà avanti, li correggiamo. Andiamo! Animali docili, adatti a grandi e piccini. L'ideale per una camminata diversa dal solito, in completa spensieratezza, lontano dallo stress quotidiano. Come si chiama? Misu. Elena spiega come condurli. Bastano pochi accorgimenti per camminare con loro. Tra di loro gli animali hanno una gerarchia e li metto in un determinato ordine in modo che abbiano sempre un passo bello costante, omogeneo, non tirano avanti, non tirano indietro e la passeggiata è bella tranquilla e rilassante soprattutto. La simpatica fila indiana dei curiosi animaletti pelosi procede senza intoppi. Il passo è lento e regolare. C'è sempre il tempo per una piacevole chiacchierata. Ogni tanto bisogna fermarsi. Questi compagni di viaggio vogliono il loro spazio. Serve una piccola sosta fisiologica. Lì alla natura non si comanda. Qualche minuto di attesa per il pit stop ai box e poi via. Di nuovo in pista a raggiungere gli altri amici. I lama e gli alpaca sanno destreggiarsi su tutti i sentieri, anche nei passaggi più stretti.
percorsi sono molti e per tutti i gusti. Gli itinerari permettono di camminare attorno al massiccio del Cesena attraverso boschi e praterie, tra fiori e mandrie, dove regna il sapore dei tempi passati. Alcuni esempi? I trekking che da Pianezze si snodano attraverso Borgo Borri verso i panorami incantevoli del Balcon e di Malga Molvine, dove la vista si perde sul Monte Grappa e sul corso del Piave. Oppure la scelta di salire più in alto, lungo un anello che va da Malga a Mariec in direzione della vetta del Monte Cesena. La carovana dei lama e alpaca giunge ormai alla meta. Sono trascorse un paio di ore e non ce ne siamo nemmeno accorti. Che spettacolo quassù! La merenda, all'ombra dell'olmo secolare di Malga d'Espin, è pronta. Una fetta di torta, un bicchiere di buon vino. Alziamo i calici e brindiamo alla vita. Insomma, abbiamo visto che c'è un menù non da poco. Beh, insomma, facciamo un po' tutte le robette nostre, carni nostre, formaggi nostri. Chiamarle malghe è un po' riduttivo. Queste strutture mantengono sicuramente lo stile caldo e familiare di un tempo, ma non è solo questo, perché offrono piatti da gran gourmet, zone per prendere il sole, giochi per i bambini, animali al pascolo. Ed d'estate organizzano eventi come i concerti all'alba, diventando così piccoli teatri musicali nello scenario alpino. Abbiamo fatto merenda ed ora siamo pronti per affrontare l'ultimo tratto dell'itinerario, il Trodo del Faè. Caro Cesena, ti dobbiamo chiamare così, come volevano i conti di Cesana? Oppure Sovignana, come scritto sulle antiche mappe? Non importa. Per noi resti sempre la montagna, fonte di salute e di benessere per chi ti ha vissuto e chi ti vivrà, custode di secolari tradizioni che hanno fatto grande quest'angolo di terra veneta. Sei la madre di chi ha capito, mettendoci la propria vita nel lavoro che hai saputo offrire a uomini e donne. E la montagna è donna, tanto bella e desiderata quanto difficile da conquistare. Maestoso Cesena, ci lasci il segno nel cuore, ora che stiamo per concludere questo nostro piccolo viaggio in tua compagnia. Under the sun.
Paolina Géricault nasce il 22 luglio del 1799 qui a Lione e è ultima di 7 figli in una famiglia molto cristiana, riceve un'educazione particolarmente vivace e ricca. Siamo nella chiesa di San Lisy, dove a 16 anni Paolina Géricault si raccoglie in preghiera e ascolta dalla predicazione del parroco un'esortazione a superare la vanità del mondo. Lei, provenendo da una famiglia molto ricca, decide di cambiare stile e di dedicarsi completamente alla fede, a Dio e all'evangelizzazione. Penso che la figura di Paolina Géricault oggi sia un esempio di imprenditorialità giovanile a servizio della fede. Cosa dice Pauline, una donna come Pauline al nostro tempo? Prima di tutto dice una cosa che vale per tutti i secoli, per allora come oggi e come prima di lei, e cioè che il punto è per un cristiano rispondere alla chiamata del Signore, e Pauline ha sentito profondamente questa chiamata. Una ragazza che a 17 anni, 200 anni fa, quindi considerando anche il contesto della società, per amore al Signore, alle missioni e ai missionari, si inventa una strategia bellissima, molto fruttuosa, basandosi tutto sulla preghiera del Rosario. Non si può capire la vicenda di Pauline Géricault senza questo rapporto personale profondo con il Signore Gesù. Penso che bisognerebbe conoscere di più questa figura fondatrice dell'opera della propagazione della fede. Proprio lo scopo era quello di diffondere la fede in Gesù. È conosciuto questo momento anche della sua giovinezza dove pregando lei sente questa voce del Signore che le chiede di essere simile a Lui fino alla rinuncia a se stessa e fino alla morte, e Pauline dice di sì. Scoprire queste figure mistiche che però lavorano in concreto, che non stanno, lei non stava 24 ore in preghiera davanti a Gesù, pregava però agiva con la preghiera, coinvolgendo tante altre giovani alla preghiera e poi anche preoccupandosi del lavoro e della situazione sociale, quindi era ben piantata con i piedi nella società in cui viveva, con il cuore e gli occhi rivolti al Signore sempre, con amore alla Chiesa e alle missioni. Quello è il punto di partenza per capire la sua vita, questa identificazione con Cristo, che è poi la chiamata di ogni cristiano. Questa profonda esperienza di Cristo che Pauline capisce che il suo luogo è il mondo. Il mio convento è il mondo, cioè sente che il suo luogo è la sua vita concreta. A quel tempo lei era una donna laica, quindi non era assolutamente concepita per sostenere la Chiesa. Ecco, la missione della Chiesa è fatta di tutti noi cristiani battezzati, che lì dove siamo possiamo inventarci con l'aiuto dello Spirito Santo come coinvolgere anche gli altri nella grande comunità della Chiesa. Vedo qui una grande anticipazione del Concilio Vaticano II che chiama i laici alla trasformazione del mondo, primariamente come loro prima vocazione, sottolineando che appunto il luogo della nostra santità non è da qualche parte ma è proprio radicato nella nostra vita concreta, superando quella che già Paolo VI diceva, il terribile divorzio tra fede e vita, che purtroppo si insinua a volte anche nella nostra vita cristiana. Quindi Pauline io la vedo parlare al cristiano di oggi
dicendo vivi la tua fede, il tuo rapporto con Cristo in maniera seria, radicato proprio dove sei, radicato nel mondo dove vivi. Lei apparteneva a una famiglia ricca, per amore alla Chiesa, alle missioni e ai missionari ha lasciato tutto, ha rinunciato a tutto e si è proprio anche vestita, si abbigliava, quindi non solo lo stile di vita ma anche all'esterno evidenziava la sua scelta. Paulina anche con la sua conversione comincia a non vestire più come le ragazze bene del suo tempo, ma comincia a vestirsi come le operaie di suo padre e comincia anche a sviluppare un rapporto così molto fraterno con queste ragazze, con queste donne, ed è con loro per esempio che cominciano le decine di preghiere e poi di offerta per le missioni. Ci troviamo nel giardino della casa Lorette, la casa acquistata da Pauline Géricot per farne la sede del Rosario Vivente, dell'associazione da lei fondata che sosteneva con la preghiera i missionari. E qui è il cuore, l'anima dell'associazione di propagazione della fede che raccoglie piccole offerte, piccole ma costanti, per il sostegno dei missionari. Pauline avrà poi negli anni 30 questa intuizione di creare un luogo, una fabbrica, dove gli operai potessero vivere in maniera dignitosa. Anche questo però, come tutto il resto nella sua vita, in una chiave di evangelizzazione, cioè che anche gli operai potessero vivere una vita dignitosa e cristiana lì dove erano. Per questo l'idea di costruire una specie di fabbrica ideale. Purtroppo è stata un'iniziativa che poi ha fallito, ed ha fallito perché Pauline Géricot è stata circuita da alcune persone che non avevano le buone intenzioni che lei aveva, e questa è stata poi anche da un punto di vista finanziario la sua rovina. Ha vissuto nella povertà, non lamentandosi, affidando continuamente, penso che negli ultimi anni in cui ha sofferto molto, abbia affidato la sua opera al Signore e oggi ne vediamo i frutti. Dopo 200 anni, tantissimi hanno ricevuto sostegno proprio grazie all'opera della propagazione della fede. Le chiese nei territori di missione, grazie al sostegno di questa opera, possono continuare a costruire le strutture ma anche la comunità della Chiesa. Per noi della Guinea-Bissau, Pauline Géricot rappresenta un modello dell'amore, carità e sacrificio. La nostra Chiesa della Guinea-Bissau è nata dalla missione, con la preghiera soprattutto, perché la missione si fa con la preghiera. Noi abbiamo la nostra Chiesa, soprattutto è una Chiesa giovane, con tanti giovani che vogliono, e penso che questo esempio di Paolina potrebbe anche suscitare tanti giovani desiderosi così di annunciare la buona novella. Ci mostra Pauline Géricot come è importante per noi cristiani condividere la fede e le nostre esperienze, perché lei chiedeva ad ognuno che aderiva al Rosario Vivente di trovare altre 15 persone che pregassero il Rosario, e ognuna di queste doveva trovarne altre, quindi spesso noi cattolici abbiamo un po' paura. Penso che Pauline Géricot ci invita ad essere coraggiosi, a non aver paura, a condividere le nostre idee per sostenere la Chiesa e le missioni, specialmente oggi che è molto necessario. Lei ci dà una testimonianza che si può superare con la grazia di Dio, superare con l'aiuto di Cristo, superare con l'aiuto dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo, e questo è importante. Lei ha grande conoscenza
conoscenza del suo battesimo. Paolina Jaricot ha pensato inizialmente a quest'opera proprio perché tramite il fratello riceveva delle informazioni dai missionari e in base a questo ha iniziato questa preghiera quotidiana per sostenere i missionari e poi la raccolta. La raccolta, le offerte che venivano inviate ricevevano come riscontro la relazione di come venivano utilizzate, quindi sin dall'inizio c'era questo scambio di informazioni, di cooperazione spirituale e materiale, perché penso che anche i missionari e quelli che beneficiavano delle offerte e delle preghiere di Paolina Jaricot e di tutti gli aderenti, allo stesso tempo pregavano anche per loro. Non dimentichiamo che Paolina, essendo figlia di un industriale, aveva anche una mentalità quasi manageriale e la grande intuizione è stata di collegare 3 elementi: la preghiera, l'offerta e l'informazione. E su questo terzo elemento prenderà molto piede con i cosiddetti annali dell'opera della preparazione della fede, che sono diventati uno strumento importante per far conoscere la missione, e attraverso questa conoscenza della missione è stato possibile anche vie più pregare per la missione e offrire per la missione. Quindi vedo in questo appunto una grande intuizione, cioè che l'informazione, la rete, la comunicazione, oggi diremo forse la connessione, ecco che questo fa parte anche dello spirito missionario, perché se non c'è conoscenza non ci può essere neanche amore. La figura di Paolina Jaricot è molto importante per noi oggi proprio perché ci ricorda, ci dimostra che tutti noi possiamo fare le cose grandi nella nostra vita quotidiana e sempre facendo le cose semplici, ma se sono fatte con grande amore, se sono fatte con grande devozione, possono trasformare il mondo. È morta non solo malata e sofferente, ma è morta in una miseria totale, abbandonata da tutti, vorrei dire, se non da quel gruppetto di ragazze che lei aveva raccolto a sé e che con lei facevano vita comune. Ecco, tutto questo appunto mi sembra di poterlo leggere in questa grande, sotto questo grande orizzonte di quella spoliazione a cui lei aveva detto sì nel momento della sua conversione. Paolina Jaricot è un personaggio di 200 anni fa, ma che è anche una grande attualità, soprattutto ispirata dal Vangelo. È un messaggio molto attuale anche per i giovani di oggi. Se vogliamo vivere una vita piena dobbiamo ispirarci al Vangelo e con il Vangelo aprire il nostro sguardo ai confini del mondo, perché il Vangelo deve essere annunciato fino ai confini del mondo, così ci ha detto Gesù, e il Vangelo trasforma la vita di ogni uomo. Già il 3 maggio 1822, nel momento della fondazione dell'opera della propagazione della fede, non aiutare questa o quella missione, ma tutte le missioni, questo è rimasto nel DNA delle pontificie opere missionarie. Aprirsi, io penso che aprirsi a questa universalità, penso che sia necessario anche, e direi quasi soprattutto oggi, quando viviamo, soprattutto nei nostri paesi occidentali, viviamo una forma anche evidente di crisi della fede e cerchiamo piuttosto di concentrarci noi stessi per curare le nostre piaghe. Una delle forme invece per curare le nostre piaghe è esattamente quella di aprirsi alla totalità del mondo, perché in questa apertura che può circolare anche quella vita, che è la vita dello Spirito Santo che alimenta tutta la Chiesa. E quindi trovo in questa frase che invita alla universalità della Chiesa anche un indirizzo molto importante per la Chiesa di oggi.
Il messaggio di Pauline Jaricot per l'oggi è un messaggio senza tempo. Prima di tutto, lei ha scelto una vera fede e un vero discepolato. Seguire Gesù significa anche essere missionari. Se seguo Gesù, penserò agli altri, servirò i poveri e sarò molto più motivato nel condividere Gesù e il suo Vangelo con altre persone. Questa cosa non passerà mai. Sarà sempre una regola di vita. Questo in primo luogo. La seconda cosa è che lei ha iniziato un'organizzazione, un sistema, che è molto semplice, basato su incontri tra persone, amicizie, piccoli gruppi. E poi i piccoli gruppi sono diventati grandi. Questo è un compito importante. A volte programmiamo grandi cose, creiamo strutture, fondiamo istituzioni e poi non c'è la gente. Ma Pauline Jaricot sapeva che per far funzionare le istituzioni ci deve essere la gente. Iniziamo piccoli e lasciamo che le relazioni si sviluppino e poi tutto crescerà. La visione di questo programma vi è offerta da È stata inaugurata ad Accumuli, nel Lazio, la nuova struttura realizzata dagli alpini per la comunità locale a seguito del terremoto del 2016. L'opera ha comportato un investimento di circa 2 milioni di euro tra materiali e ore di lavoro. A Palazzo San Giorgio a Genova è stato presentato il programma della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà dall'8 al 10 maggio nel capoluogo ligure, attese oltre 400.000 presenze. Conclusa la quarta edizione del concorso sulla solidarietà e il sacrificio degli alpini tra creatività e memoria, a Milano Regione Lombardia ha premiato i migliori lavori scolastici dedicati a speranza, memoria, solidarietà. Consegnato al presidente Sebastiano Favero l'assegno simbolico di circa 170.000 euro raccolti con la vendita dei panettoni e dei pandori degli alpini. L'importo verrà utilizzato per i campi scuola ANA e progetti solidali locali. Dondola ancora il lampadario di una casa sventrata dal sisma del 2016 nel pieno centro storico di Accumuli, in provincia di Rieti. A muoverlo però non è più il terremoto, ma un alito di vento, come a segnare il tempo della speranza, che tutto pian piano può rinascere.
A dimostrare che ciò è possibile sono ancora una volta gli alpini, che domenica 12 aprile hanno inaugurato in località Madonna delle Coste ad Accumuli la nuova struttura polifunzionale, voluta e realizzata dall'ANA interamente grazie al lavoro di tanti volontari. Chi verrà a vedere questa struttura capirà cosa vuol dire essere capaci di dare. Credo che ancora una volta gli alpini, ripeto, hanno saputo essere presenti non solo nel momento dell'emergenza, ma soprattutto nel momento poi della ricostruzione, e sanno stare con la gente. Questo vorrei che lo capissero un po' tutti. Io credo che è un grande messaggio, un messaggio all'esterno, se volete, ma anche all'interno dell'associazione, per capire che quelli che valgono sono quelli che fanno. Il ricordo del sisma del 24 agosto 2016 è ancora vivo. In quella notte tragica, il territorio tra Accumuli e i comuni limitrofi pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane e distruzione. Il borgo reatino fu tra i più colpiti, diventando uno dei simboli della fragilità del patrimonio appenninico, ma anche della solidarietà nazionale. È un'emozione grande perché noi stavamo qui a Accumuli un mese prima del terremoto. Abbiamo fatto l'inaugurazione della fanfara che suona qua, del gruppo di alpini Accumuli, e subito il mese dopo c'è stato il disastro che conoscete. Poi ci siamo subito attivati, abbiamo messo in moto questo progetto grazie anche alla Presidenza nazionale. Oggi è la realizzazione di un qualcosa di concreto per le persone, e tutta la popolazione che c'è, tante persone penso che l'hanno capito, che stanno qui con noi, e quindi bellissimo. Dire grazie a questi ragazzi è riduttivo, perché non lo so, io li vorrei abbracciare tutti, ho fatto un pensierino per colui che rappresenta tutti, avrei dovuto farlo a tutti, però sinceramente non è stato possibile, però nel cuore io li ringrazio tutti. Tutte le volte che io sono venuto in questa struttura ho sempre trovato persone, per esempio di Bergamo, di Cuneo, dialetti diversi, e a me mi colpiva, cioè, che vuol dire essere alpini, che persone che si sono fatte 400 km inginocchiate a fare questo mattonato. C'è da essere orgogliosi di più, e ci dobbiamo adoperare perché continui a crescere, non sia una cattedrale nel deserto. La struttura polifunzionale di Accumuli, in provincia di Rieti, fu tra i primi progetti di ricostruzione condivisi tra ANA e amministrazioni locali del centro Italia, anche se il percorso fu tutt'altro che immediato. Anni di iter burocratici hanno rallentato l'avvio dei lavori, mettendo alla prova la determinazione di tutti i soggetti coinvolti. Le tappe della realizzazione raccontano una storia di perseveranza. Dal giugno 2021, quando si tenne la cerimonia di posa della prima pietra, ad oggi, con l'inaugurazione. Il progetto arriva finalmente a compimento. Sì, è una realtà che avevo subito constatato come sintomatica del grande cuore alpino. Anche negli Appennini abbiamo una rappresentanza di penne nere importanti, ma la cosa che abbiamo riscontrato con veramente profondo affetto è questo afflato comune che ha visto gli alpini non solo dire presenti, ma anche mettersi veramente alla stanga, come si dice, per poter regalare ad Accumuli quello che sarà un centro sociale di grande rilevanza, perché noi stiamo finalmente dando un'accelerata alla ricostruzione, ma ci poniamo sempre un problema. Ma una volta ricostruite le case, cosa sarà della comunità? Gli alpini hanno pensato anche a questo. L'edificio si sviluppa su 3 piani, per una superficie complessiva di circa 600 metri quadrati, affiancati da un'ampia area esterna. Sarà un centro polifunzionale al servizio della comunità, ospiterà spazi aggregativi, un'area ristorazione, un bar, diventando un punto di riferimento per residenti e visitatori. Un simbolo concreto di rinascita che ha portato il comune di Accumuli a conferire all'ANA la cittadinanza onoraria. È una giornata storica che è una comunità come noi fortemente provata dal terremoto, dà speranze, l'abbraccio degli alpini e la vicinanza di loro non ce la scorderemo mai. Terremo questa struttura al meglio per poter dare a noi anche un certo sviluppo. È stato Palazzo San Giorgio a Genova a fare da cornice alla presentazione ufficiale del calendario della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in programma nella città ligure dall'8 al 10 maggio. A 25 anni dall'ultima edizione genovese, la Dunata torna nel capoluogo portando con sé un forte valore simbolico, storico e sociale. Come sindaco ho fatto in modo che questa fosse, abbiamo
fosse approvata. Per 2 anni abbiamo lavorato, poi alla fine abbiamo festeggiato l'approvazione del 24 per la Dunata del 26, quindi è stato veramente un bel lavoro. La Dunata è importante per i territori perché ci consente non solo di ospitare tantissime persone, non solo di avere grande visibilità, ma c'è un sentimento tra cittadini e alpini che rimane sempre vivo, e quindi sono ricordi che poi ci si porta per tutta la vita. Quindi c'è un grande sentimento, grande fervore, sarà un grande successo. Per qualche giorno Genova praticamente raddoppierà il numero di abitanti, quindi ovviamente ci sono degli aspetti logistici da trattare con cura, però questo comunque come dire, non inficia la volontà di accogliere con tutto ciò che è necessario questa grande adunata. Ho un ricordo personale perché quando l'ultima volta gli alpini sono stati qui, io vivevo nel campo di atletica di Villa Gentile, che ha ospitato moltissimi alpini, ed sono stati giorni di grande condivisione, per cui ricordiamo con affetto. Sappiamo che è una manifestazione nazionale ma con un rilievo internazionale, perché gli alpini sono amati anche ben oltre i nostri confini, quindi siamo orgogliosi e pronti per ospitarvi. La città si prepara ad accogliere quindi nell'arco di una settimana oltre 400.000 presenze, tra alpini in congedo, famiglie, rappresentanti delle associazioni di volontariato e cittadini, confermando l'evento come uno dei più partecipati a livello nazionale. La nostra è una terra di mare, ma anche di fatica e di sacrificio, ha sottolineato il presidente sezionale, valori che appartengono profondamente alla cultura alpina e che ritroviamo nel nostro carattere. Seppur all'inizio mugugniamo un po', poi siamo capaci di offrire molto. Io per mesi mi sono sentito un po' solo, anche nell'ambito della sezione, perché obiettivamente la collaborazione sì, ma il presidente deve tenere in mano tutte le file. Oggi ho delle gioie, nel senso che mi sveglio di notte con un'idea, che è una cosa da fare. Al mattino telefono a chi invito a farla e la cosa era già stata pensata e già fatta. La città è una città difficile nei giorni feriali, anche normali, per traffico, per parcheggi, per altri problemi. Quindi giustamente mugugnate, però poi venite in piazza perché la Dunata si fa grande insieme. In continuità con i messaggi di pace delle ultime adunate di Vicenza e Biella, il motto di questa edizione, Alpini, faro per il futuro dell'Italia, sarà il filo conduttore della manifestazione e Presidente Nazionale Favero invita a non perderlo di vista. Direi che ormai siamo, oserei dire, addirittura d'arrivo, certamente ci sono ancora alcune cose da sistemare, da puntare, però ecco, ormai la macchina, diciamo, è in via di completamento. Ecco, quello che voglio raccomandare ai nostri alpini è che si comportino come sempre da alpini, quindi da persone serie che sanno fare festa, farla molto bene, trasmettere quel senso di allegria e di partecipazione, e la città li ha sempre accolti e li accoglierà anche stavolta, quindi certamente, per carità, siamo avanti qualcuno con l'età, quindi ci vuole qualche agio in più rispetto al passato, ma io credo che Genova, come sempre, i genovesi e i liguri accoglieranno gli alpini a braccia aperte. Tutte le informazioni aggiornate sull'evento saranno disponibili sul sito ufficiale della Dunata all'indirizzo www.adunatalpini.it. Si sono svolte mercoledì 1 aprile presso il Palazzo della Regione Lombardia a Milano le premiazioni a concorso istituito dalla legge regionale numero 19 del 2020 sulla riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini, dedicato nella sua 4ª edizione al tema Alpini portatori di speranza. Sono state 12 le scuole partecipanti provenienti da diversi istituti tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Nel complesso sono stati presentati 20 elaborati tra video, testi, poster tridimensionali, siti web e progetti multimediali, tutti accomunati da creatività, impegno, attenzione al valore della solidarietà e della memoria. Non è la prima volta che presiedo questa commissione, questa volta è stato veramente molto difficile. È stato difficile perché gli elaborati erano molto ben fatti e soprattutto ricchi di contenuti, no? E quindi non soltanto disegni, ma anche in base proprio all'età dei ragazzi è stato molto difficile la scelta.
Premiate per le scuole primarie di primo grado sono state 3 sezioni dell'Istituto Comprensivo di Calvisano, in provincia di Brescia. Per le categorie scuole secondarie di primo grado, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno, in provincia di Lecco, e l'Istituto Agnesi di Castelnuovo, sempre in provincia di Lecco. Per la categoria scuola secondaria di secondo grado, l'Istituto Superiore Marioni di Ponte a Presezzo, in provincia di Bergamo, e il Liceo Majorana di Rho, in provincia di Milano. Un'esperienza significativa che ha saputo offrire ai ragazzi un'importante occasione di crescita e confronto, e alle istituzioni e all'ANA la conferma che, se interpellati, i giovani sanno rispondere presente. Chiaramente questa è una giornata particolare per tutto il Consiglio regionale, perché il sostegno, o meglio anche il contributo che dà l'Associazione Nazionale Alpini è di assoluto valore. Lo è stato nei tempi, ma lo è anche in epoca tra virgolette moderna, e l'abbiamo visto anche in tempo di Covid, per cui per noi promuovere, grazie alla legge che è stata approvata nel 2020, promuovere questo concorso scolastico e universitario è fondamentale, non solo per fare in modo che le giovani generazioni ricordino appunto quelle che sono state le opere degli alpini e il loro contributo dato alla comunità in tutti questi anni, ma soprattutto appunto per non disperdere questo grande valore che portano gli alpini nel nostro territorio. Già dando uno sguardo al testo della legge che è stata emanata nel 2020, si trovano momenti di sovrapposizione col nostro statuto incredibili. I contenuti danno veramente lustro a questa legge e alle iniziative, ma il campo vasto che raccoglie questa legge e su cui si esprime questa legge. È un grande orgoglio per il sottoscritto, da alpino in primis, anche da promotore della legge nel 2020, per cui sono onorato di poter dar corso a questa ennesima premiazione che vede tanti ragazzi, tanti giovani assumere un valore assoluto, che è quello dei valori degli alpini, della solidarietà e della riconoscenza. Quindi veramente un grande motivo d'orgoglio per me e per Regione Lombardia. È stato sicuramente un 25 dicembre dolce quello del 2025 per tanti italiani, non solo alpini, che hanno voluto mettere in tavola la solidarietà. È stato consegnato nei giorni scorsi al presidente nazionale Sebastiano Favero l'assegno simbolico che indica la cifra destinata, al netto degli adempimenti fiscali, attraverso la vendita del panettone e del pandoro degli alpini ai campi scuola dell'ANA. Natale 2025 sono state coinvolte anche molte aziende, molti privati che hanno voluto partecipare all'iniziativa acquisendo panettoni, chi per uso proprio e chi magari per regalare a dipendenti o clienti o quant'altro. Bella soddisfazione. Un'operazione che è partita, diciamo, un po' in sordina, ma che subito ha avuto un buon risultato, e che direi che nel decennale ha dato veramente i segni importanti. Basta vedere la cifra, oltre 170.000 euro che noi destineremo ai nostri campi scuola, per fare in modo che i ragazzi possano frequentarli, per vivere insieme all'associazione i propri valori, i nostri valori, e perché questi valori possono essere trasmessi a loro. Se una parte significativa del ricavato dalla vendita del panettone e del pandoro degli alpini, così come per la colomba, è destinata a progetti solidali nazionali, un'altra parte rimane alle sezioni e ai gruppi alpini locali che partecipano all'iniziativa, e quindi, anche da questo punto di vista, il Natale 2025 permetterà di realizzare più progetti. Credo che l'iniziativa in sé abbia un grandissimo significato, un grande successo, quello non solo di supportare questa iniziativa a livello nazionale, ma anche di supportare iniziative che poi le singole sezioni, i singoli gruppi intendono fare con la quota ovviamente che è a loro disposizione, che voglio ricordare che sono tutte quote che sia la sede nazionale che le sezioni e i gruppi destinano poi, diciamo, al volontariato, destinano anche a chi ha bisogno, destinano quindi in solidarietà. La visione di questo programma vi è stata offerta da
La città e il fiore 2026, una nuova edizione di questa iniziativa che quest'anno ha delle importanti novità. Sì, sicuramente. Intanto devo dire che è una bellissima giornata primaverile, ha accolto questa 42esima edizione. Lo spazio coinvolto è veramente grande, coinvolge il Viale della Vittoria, Piazza del Popolo, Largo Cavallotti. Una manifestazione, un evento della Città del Fiore così esteso, devo dire che non l'abbiamo mai avuto. Quest'anno abbiamo avuto un incremento sensibile degli espositori. Ringrazio come sempre la partecipazione delle associazioni naturalistiche che si occupano delle biodiversità. Quest'anno abbiamo confermato la terza edizione del concorso fotografico dedicato a Carlo del Pupo. Ci sono poi dei laboratori per i bambini curati dalla biblioteca. Però devo dire che la novità di quest'anno è l'evento Coltiviamo la sicurezza. L'evento ha lo scopo di portare le persone a conoscere quelle che sono le attività principali che riguardano il primo soccorso, l'assistenza che interviene nel territorio. È un'iniziativa di alto valore civico e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, la polizia statale, la Prealpi Soccorso, l'ILT, l'ANA, l'Avis, i Carabinieri Congedo. Ognuna di queste associazioni e questi enti istituzionali stanno organizzando dei laboratori oppure semplice attività informativa del lavoro che svolgono. E devo dire che mano a mano che li stavo contattando ho conosciuto un mondo che è ricco di professionalità e di risorse, e quindi mi è piaciuto appunto portare a conoscenza delle persone le attività che fanno e quello che queste associazioni sono, in una giornata come questa dove normalmente c'è un flusso molto importante di persone. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha sostenuto, in particolare il comando della polizia locale e ovviamente anche tutti i volontari della Proloco che mi hanno assistito. Questa iniziativa per la Proloco di Vittorio Veneto apre un po' le attività di quest'anno. Sì, la Città e il Fiore è sicuramente la prima iniziativa fra quelle più istituzionali che normalmente organizziamo nell'arco dell'anno. Ci sarà a breve, verso maggio, la mostra di vini che si terrà a Palazzo Minucci e a seguire poi il 6-7 giugno Rive Divine. Il Palio delle Botti quest'anno verrà effettuato il 12 di settembre. Signore e signori, buonasera. Siamo arrivati in tanti questa sera e l'organizzazione si compiace della vostra presenza per prendere parte a questo secondo momento che caratterizza
la Dunata Sezionale 2026 e la ricorrenza del 95esimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Fregona. Salutiamo anche gli spettatori di Attenda TV che ci stanno seguendo in diretta. Ciao a tutti. Quando si percorre la strada dopo le rive di Anzan, dopo le fratte, dopo un bel rettilineo dove è curve, si arriva di fronte a un paesaggio maestoso, il campanile de Fregona. Oggetto particolare, elemento particolare che il Gruppo Alpini di Fregona usa come elemento caratteristico di questa loro festa, e il campanile è l'elemento simbolico che per il tempo segnerà questo evento. Siamo arrivati nella chiesa arcipretale intitolata Assunzione di Maria. È del 1800, costruita da Angelo Cordazzo de Martini, ma sarà magari dopo un De Martin di cui i nostri amici alpini conoscono, che è ultimata l'opera con notevole impegno grazie all'entusiasmo della popolazione. La facciata è opera dell'architetto di Feltre Giuseppe Segusini, elegante, sobria anche nell'interno. L'interno di questa chiesa spazia dalle pareti laterali, scandite da 6 nicchie, con i rispettivi altari che custodiscono opere preziose. Opere appartenenti ad epoche diverse ci raccontano una devozione molto forte perpetratasi nel corso di secoli. Le 2 pale cinquecentesche di Cesare Orazio Vecellio sovrastano gli altari di San Biagio e di San Giovanni Battista. E l'opera di pregio, Le anime del Purgatorio, che adorna quello del crocifisso, testimonia la presenza del famoso artista settecentesco Sebastiano Ricci. Nel presbiterio l'Ottocento si impone con 2 notevoli opere. Su altar maggiore la pala di Sebastiano Santi con l'Assunta, che riprende l'opera di Tiziano, notevole per la sua luminosità e per i suoi colori accesi, mentre il sacrificio di Abramo di Pietro Paietta del 1875 è l'elemento che adorna la lunetta sovrastante. Ritornati all'esterno, lo sguardo non può essere che attratto dall'imponenza della torre campanaria, simbolo della dedizione e dell'unione della comunità di Fregona, alla cui costruzione contribuì l'intera cittadinanza. All'interno del campanile 300 scalini formano una scala a chiocciola che rende questa costruzione una delle più ammirate del territorio. All'esterno, elegante, si erge la cella campanaria e colpiscono per la loro particolarità i doccioni scolpiti nel locale Piera Dolza o Piera Turchina, lo saprete voi, del Caglieron, dagli Scalpellini di Breda, fatti a forma di teste di drago e di leone che ci ricordano le magiche originali figure delle gargolle francesi di Notre Dame. Tutta questa magnificenza è affidata alle cure di Don Mauro Cetolin, parroco, al quale chiediamo di porgere il saluto. Buonasera a tutti voi, sono lieto di accogliervi qui in questa nostra comunità parrocchiale di Fregona, in questa chiesa, questa sera, per ascoltare quei canti che i cori alpini ci proporranno in questa occasione straordinaria della Dunata della sezione del gruppo di Vittorio Veneto. E quindi vi auguro proprio una buona serata, un buon ascolto, gustare non solamente i testi ma anche le musiche sui quali i testi vengono esaltati, e quindi viviamo anche questa sera come un dono che il Signore ci fa in questa ottava di Pasqua. Ecco, anche il canto, la gioia, le parole sono segno che Cristo risorto vive in mezzo a noi e continua, ecco, a donarci anche quelle grazie, quei doni che passano anche attraverso queste occasioni.
Ecco, una buona serata e un buon ascolto, e grazie ai cori e a chi ha organizzato. Grazie Don Mauro. 2 formalità, i saluti. Prende la parola il capogruppo di Fregona, Giuliano Barelli. Buonasera a tutti, non mi dilungo perché hanno già detto tutto i miei predecessori. Io vi voglio solo trasmettere la gioia che abbiamo noi come gruppo di Fregona, come Alpini, per aver organizzato questo evento e avervi avuti voi numerosi. Ringrazio i cori che hanno aderito a questa iniziativa e della loro bravura non serve parlare perché avrete modo di ascoltarli. Buon ascolto a tutti, vi aspetto domani alla Dunata. Grazie. E se questa sera siamo qui per condividere il 95esimo compleanno del gruppo Alpini di Fregona, lo stesso numero 95 corrisponde alle adunate sezionali, perché ogni anno la sezione ha tenuto una adunata, e quindi il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Gazzetta, porge i saluti della sezione alla comunità. Buonasera a tutti. Oggi nel mio intervento davanti all'opera, al monumento, ho detto che questa sera c'era una serata di cultura. Abbiamo fatto già cultura con la spiegazione di Roldano della Chiesa, quindi questo è il primo elemento culturale. Il secondo ve lo proporranno i cori in questo istante, i 3 cori della sezione ANA di Vittorio Veneto, vale a dire il coro ANA di Vittorio Veneto, il coro ANA Col di Lana e il coro ANA Mesulano di Cordignano. A me non rimane